Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei. Edizione audiolibro YouTube a cura di Beneinst, Onde Letterarie e Audiolibri. Giornata seconda, parte 14. Salviati. Come? In che modo? La conclusione ignota che voi volete provare non è che la curva ACB sia più lunga della retta AB? Il mezzo termine che si piglia per noto non è che la curva ACB sia maggior delle due ACCB, le quali è noto esser maggiori della AB? E se vi è ignoto che la curva sia maggiore della sola retta AB, come non sarà egli assai più ignoto che ella sia maggiore delle due rette ACCB, che si sa esser maggiori della sola AB? E voi lo prendete per noto? Simplicio, io non intendo ancor bene dove consista la fallacia. Salviati, come le due rette sien maggiori della AB, siccome è noto per Euclide, tutta volta che la curva sia maggiore delle due rette ACCB, non sarà ella molto maggiore della sola retta AB? Simplicio, signor sì. Salviati, esser maggiore la curva ACB della retta AB è la conclusione più nota del mezzo termine, che è l'essere la medesima curva maggior delle due rette ACCB. Ora, quando il mezzo è manco noto della conclusione, si domanda provare ignotum per ignotius. Ora torniamo al nostro proposito. Basta che voi intendete la retta esser la brevissima di tutte le linee che si possono tirare fra due punti. E quanto alla principal conclusione, voi dite che la sfera materiale non tocca il piano in un sol punto. Qual è dunque il suo contatto? Simplicio, sarà una parte della sua superficie. Salviati, e il contatto parimente d'un'altra sfera eguale alla prima sarà pure una simil particella della sua superficie. Simplicio, non c'è ragione che non deva esser così. Salviati, adunque ancor le due sfere toccandosi si toccheranno con le due medesime particelle di superficie, perché adattandosi ciascheduna di esse all'istesso piano è forza che si adattino ancor fra di loro. Immaginatevi ora le due sfere figura 6 i cui centri siano A B, che si tocchino e congiungansi i lor centri con la retta linea AB, la quale passerà per il toccamento. Passi per il punto C e, preso nel toccamento un altro punto D, congiungansi le due rette AD-BD, sì che si costituisca il triangolo ADB, del quale i due lati AD-DB saranno eguali all'altro solo ACB, contenendo tanto quelli quanto questi due semidiametri che, per la definizione della sfera, sono tutti eguali, e così la retta AB tirata tra i due centri AB non sarà la brevissima di tutte, essendoci le due AD-DB eguali a lei, il che per le vostre concessioni è assurdo. Simplicio, questa dimostrazione conclude delle sfere in astratto e non delle materiali. Salviati, assegnatemi dunque in che cosa consiste la fallacia del mio argomento, giacché non conclude nelle sfere materiali, ma sì bene nelle immateriali e astratte. Simplicio, le sfere materiali sono soggette a molti accidenti, ai quali non soggiacciono le immateriali, e perché non può esser che, posandosi una sfera di metallo sopra un piano, il proprio peso non calchi in modo che il piano ceda qualche poco, ovvero che l'istessa sfera nel contatto si ammacchi? Inoltre,
quel piano difficilmente potrà essere perfetto, quando non per altro, almeno per essere la materia porosa, e forse non sarà men difficile il trovare una sfera così perfetta che abbia tutte le linee dal centro alla superficie egualissime per l'appunto. Salviati. Oh, tutte queste cose ve le concedo io facilmente, ma elle sono assai fuor di proposito, perché mentre voi volete mostrarmi che una sfera materiale non tocca un piano materiale in un punto, voi vi servite d'una sfera che non è sfera e d'un piano che non è piano, poiché per vostro detto o queste cose non si trovano al mondo, o se si trovano si guastano nell'applicarsi a far l'effetto. Era dunque manco male che voi concedeste la conclusione, ma condizionatamente, cioè che se si desse in materia una sfera e un piano che fussero e si conservassero perfetti, si toccherebber in un sol punto, e negaste poi ciò potersi dare. Simplicio, io credo che la proposizione dei filosofi vadia intesa in cotesto senso, perché non è dubbio che l'imperfezione della materia fa che le cose prese in concreto non rispondono alle considerate in astratto. Salviati. Come non si rispondono? Anzi, quel che voi stesso dite al presente prova che elle rispondon puntualmente. Simplicio. In che modo? Salviati. Non dite voi che per l'imperfezione della materia quel corpo che dovrebbe essere perfetto sferico e quel piano che dovrebbe essere perfetto piano non riescono poi tali in concreto quali altri se gli immagina in astratto? Simplicio. Così dico. Salviati. Adunque, tutta volta che in concreto voi applicate una sfera materiale a un piano materiale, voi applicate una sfera non perfetta a un piano non perfetto, e questi dite che non si toccano in un punto. Ma io vi dico che anche in astratto una sfera immateriale che non sia sfera perfetta può toccare un piano immateriale che non sia piano perfetto non in un punto, ma con parte della sua superficie. Talché sin qui quello che accade in concreto accade nello stesso modo in astratto, e sarebbe ben nuova cosa che i computi e le ragioni fatte in numeri astratti non rispondessero poi alle monete d'oro e d'argento e alle mercanzie in concreto. Ma sapete, signor Simplicio, quel che accade? Siccome a voler che i calcoli tornino sopra i zuccheri, le sete e le lane, bisogna che il computista faccia le sue tare di casse, invoglie ed altre bagaglie, così quando il filosofo geometra vuol riconoscere in concreto gli effetti dimostrati in astratto, bisogna che difalchi gli impedimenti della materia, che se ciò saprà fare, io vi assicuro che le cose si riscontreranno non meno aggiustatamente che i computi aritmetici. Gli errori dunque non consistono né nell'astratto, né nel concreto, né nella geometria o nella fisica, ma nel calcolatore che non sa fare i conti giusti. Però, quando voi aveste una sfera ed un piano perfetti, benché materiali, non abbiate dubbio che si toccherebbero in un punto. E se questo era ed è impossibile ad aversi, molto fuor di proposito fu il dire che sfera enea non tangit in puncto. Ma più vi aggiungo, signor Simplicio, concedutovi che non si possa dare in materia una figura sferica perfetta né un piano perfetto, credete voi che si possano dare due corpi materiali di superficie in qualche parte e in qualche modo incurvata anco quanto si voglia irregolatamente? Simplicio. Di questi non credo che ce ne manchino. Salviati.
come ve ne siano di tali, questi ancora si toccheranno in un punto, che il toccarsi in un sol punto non è mica privilegio particolare del perfetto sferico e del perfetto piano. Anzi, chi più sottilmente andasse contemplando questo negozio, troverebbe che più difficile assai è il trovar due corpi che si tocchino con parte delle loro superficie che con un punto solo. Perché, a voler che due superficie combacino bene insieme, bisogna o che amendue siano esattamente piane, o che se una è colma, l'altra sia concava, ma di una incavatura che per appunto risponda al colmo dell'altra, le quali condizioni sono molto più difficili a trovarsi per la loro troppo stretta determinazione che le altre che nella casual larghezza sono infinite. Simplicio. Adunque voi credete che due pietre o due ferri presi a caso e accostati insieme il più delle volte si tocchino in un sol punto? Salviati. Negli incontri casuali credo di no. Sì, perché per lo più sopra essi sarà qualche poco d'immondizia cedente. Sì, perché non si usa diligenza in applicarli insieme senza qualche percossa. Ed ogni poca basta a far che l'una superficie ceda qualche poco all'altra, sì che scambievolmente si figurino, almeno in qualche minima particella, l'una all'impronta dell'altra. Ma quando le superficie loro fussero ben terse e che posate amendue sopra una tavola, acciò che l'uno non gravasse sopra all'altro, si spingessero pian piano l'uno verso l'altro, io non ho dubbio che potrebbero condursi al semplice contatto in un sol punto. Sagredo. Egli è forza che, con vostra licenza, io proponga certa mia difficoltà, natami nel sentir proporre al signor Simplicio la impossibilità che è nel potersi trovare un corpo materiale e solido che abbia perfettamente la figura sferica, e nel veder il signor Salviati prestargli in certo modo, non contraddicendo, l'assenso. Però vorrei sapere se la medesima difficoltà si trovi nel figurare un solido di qualche altra figura, cioè, per dichiararmi meglio, se maggior difficoltà si trova in voler ridurre un pezzo di marmo in figura d'una sfera perfetta che d'una perfetta piramide o d'un perfetto cavallo o d'una perfetta locusta. Salviati. Per questa prima risposta la darò io e prima mi scuserò dell'assenso che vi pare che io abbia prestato al signor Simplicio, il quale era solamente per a tempo, perché io ancora avevo in animo, avanti che entrare in altra materia, dir quello che per avventura sarà l'istesso o assai conforme al vostro pensiero. E rispondendo alla vostra prima interrogazione, dico che se figura alcuna si può dare a un solido, la sferica è la facilissima sopra tutte l'altre, siccome è anco la semplicissima e tiene tra le figure solide quel luogo che il cerchio tiene tra le superficiali. La descrizione del qual cerchio, come più facile di tutte le altre, essa sola è stata giudicata dai matematici degna d'esser posta tra i postulati attenenti alle descrizioni di tutte l'altre figure. Ed è talmente facile la formazione della sfera che se in una piastra piana di metallo duro si caverà un vacuo circolare, dentro al quale si vada rivolgendo casualmente qualsivoglia solido assai grossamente tondeggiato, per se stesso, senz'altro artifizio, si ridurrà in figura sferica, quanto più sia possibile perfetta, purché quel tal solido non sia minore della sfera che passasse per quel cerchio. E quel che ci è anche di più degno di considerazione è che dentro a quel medesimo incavo si formeranno sfere di diverse grandezze. Quello poi che ci voglia per formare un cavallo o,
come voi dite, una locusta, lo lascio giudicare a voi, che sapete che pochissimi scultori si troveranno al mondo atti a poterlo fare, e credo che il signor Simplicio in questo particolare non dissentirà da me. Simplicio: non so se io dissenta appunto da voi. L'opinion mia è che nessuna delle nominate figure si possa perfettamente ottenere, ma per avvicinarsi quanto si possa al più perfetto grado, credo che incomparabilmente sia più agevole il ridurre il solido in figura sferica che in forma di cavallo o di locusta. Sagredo: e questa maggior difficoltà da che credete voi che ella dependa? Simplicio: siccome la grande agevolezza nel formar la sfera deriva dalla sua assoluta semplicità ed uniformità, così la somma irregolarità rende difficilissimo l'introdur l'altre figure. Sagredo: adunque, come l'irregolarità è causa di difficoltà, anco la figura di un sasso rotto con un martello a caso sarà delle difficili a introdursi, essendo essa ancora irregolare, forse più di quella del cavallo? Simplicio: così deve essere. Sagredo: ma ditemi, quella figura, qualunque ella si sia, che ha quel sasso, allegli perfettissimamente o pur no? Simplicio: quella che egli ha l'ha tanto perfettamente che nessun'altra le si assesta tanto puntualmente. Sagredo: adunque, se delle figure irregolari e perciò difficili a conseguirsi, pur se ne trovano infinite perfettissimamente ottenute, con qual ragione si potrà dire che la semplicissima e perciò facilissima più di tutte sia impossibile a ritrovarsi? Salviati: signori, con vostra pace, mi par che noi siamo entrati in una disputa non molto più rilevante che quella della lana caprina, e dove che i nostri ragionamenti dovrebber continuar di essere intorno a cose serie e rilevanti, noi consumiamo il tempo in altercazioni frivole e di nessun rilievo. Ricordiamoci in grazia che il cercar la costituzione del mondo è de maggiori e de più nobil problemi che sieno in natura, e tanto maggior poi quanto viene indrizzato allo scioglimento dell'altro, dico della causa del flusso e reflusso del mare, cercata da tutti i grand'uomini che son stati sin qui, e forse da gnun ritrovata. Però, quando altro non ci resti da produrre per l'assoluto scioglimento dell'istanza presa dalla vertigine della terra, che fu l'ultima portata per argomento della sua immobilità circa il proprio centro, potremo passare allo scrutinio delle cose che sono in pro e contro al movimento annuo. Sagredo: non vorrei, signor Salviati, che voi misuraste gli ingegni di noi altri con la misura del vostro. Voi, avvezzo sempre ad occuparvi in contemplazioni altissime, stimate frivole e basse taluna di quelle che a noi paiono degno cibo de nostri intelletti. Però talvolta, per soddisfazione nostra, non vi sdegnate di abbassarvi a concedere qualcosa alla nostra curiosità. Quanto poi allo scioglimento dell'ultima istanza, presa dallo scagliamento della vertigine diurna, per soddisfare a me bastava assai meno di quello che si è prodotto. Tuttavia le cose che si son dette soprabbondantemente mi son parse tanto curiose che non solo non mi hanno stancata la fantasia, ma me l'hanno con le loro novità trattenuta sempre con diletto tale che maggior non saprei desiderarne. Però se qualche altra speculazione resta a voi da aggiungervi, producetela pure, ch'io per la parte mia molto volentieri la sentirò. Salviati: io nelle cose trovate da me ho sempre sentito grandissimo diletto,
e dopo questo, che è il massimo, provo gran piacere nel conferirle con qualche amico che le capisca e che mostri di gustarle. Or, poiché voi sete uno di questi, allentando un poco la briglia alla mia ambizione, che gode dentro di sé quando io mi mostro più perspicace di qualche altro reputato di acuta vista, produrrò, per colmo e buona misura della discussion passata, un'altra fallacia dei seguaci di Tolomeo ed Aristotile, presa nel già prodotto argomento. Sagredo, ecco che io avidamente mi apparecchio a sentirla. Salviati, noi abbiamo sin qui trapassato e conceduto a Tolomeo come effetto indubitabile che, procedendo lo scagliamento del sasso dalla velocità della ruota mossa intorno al suo centro, tanto si accresca la causa di esso scagliamento quanto la velocità della vertigine si augmenta, dal che si inferiva che, essendo la velocità della terrestre vertigine sommamente maggiore di quella di qualsivoglia macchina che noi artifiziosamente possiam far girare, l'estrusione in conseguenza delle pietre e degli animali eccetera dovesse esser violentissima. Ora io noto che in questo discorso è una grandissima fallacia, mentre noi indifferentemente ed assolutamente paragoniamo le velocità tra di loro. È vero che s'io fo comparazione delle velocità della medesima ruota o di due ruote eguali tra di loro, quella che più velocemente sarà girata con maggior impeto scaglierà le pietre e, crescendo la velocità, con la medesima proporzione crescerà anco la causa della proiezione. Ma quando la velocità si facesse maggiore, non con la crescer velocità nell'istessa ruota, che sarebbe col fargli dar numero maggiore di conversioni in tempi uguali, ma col crescere il diametro e far la ruota maggiore, sì che ritenendo il medesimo tempo di una conversione tanto nella piccola quanto nella gran ruota, e solo nella grande la velocità fusse maggiore per esser la sua circonferenza maggiore, non sia chi creda che la causa dello scagliamento nella gran ruota crescesse secondo la proporzione della velocità della sua circonferenza verso la velocità della circonferenza della minor ruota, perché questo è falsissimo, come per adesso una speditissima esperienza ci potrà mostrar così alla grossa. Che tal pietra potremmo noi scagliare con una canna lunga un braccio, che con una lunga 6 braccia non potremo, ancorché il moto dell'estremità della canna lunga, cioè della pietra incastratavi, fusse più veloce il doppio del moto della punta della canna più corta, che sarebbe quando le velocità fossero tali che nel tempo di una conversione intera della canna maggiore la minore ne facesse 3. Sagredo, questo, signor Salviati, che voi mi dite, già comprendo io dovere necessariamente succeder così, ma non mi sovvien già prontamente la causa, perché eguali velocità non abbiano a operare egualmente in estruder i proietti, ma assai più quella della ruota minore che l'altra della ruota maggiore. Però vi prego a dichiararmi come il negozio cammina. Simplicio, voi, signor Sagredo, questa volta vi siete dimostrato dissimile a voi medesimo, che solete in un momento penetrar tutte le cose, ed ora trapassate una fallacia posta nell'esperienza delle canne, la quale ho io potuto penetrare, e questa è la diversa maniera di operare nel far la proiezione, or con la canna breve ed or con la lunga, perché a voler che la pietra scappi fuor della cocca non bisogna continuar uniformemente il suo moto, ma all'ora che gli è velocissimo convien ritenere il braccio
e reprimer la velocità della canna, per lo che la pietra, che già è in moto velocissimo, scappa e con impeto si muove. Ma tale ritegno non si può far nella canna maggiore, la quale per la sua lunghezza e flessibilità non ubbidisce interamente al freno del braccio, ma continuando di accompagnare il sasso per qualche spazio, col dolcemente frenarlo se lo ritien congiunto e non come se in un duro intoppo avesse urtato da sé, lo lascia fuggire. Che quando amendue le canne urtassero in un ritegno che le fermasse, io credo che la pietra parimente scapperebbe dall'una e dall'altra, ancorché i movimenti loro fussero egualmente veloci. Sagredo. Con licenzia del signor Salviati risponderò io alcuna cosa al signor Simplicio, poiché egli a me si è rivoltato, e dico che nel suo discorso vi è del buono e del cattivo. Buono perché quasi tutto è vero, cattivo perché non fa in tutto al proposito nostro. Verissimo è che quando quello che con velocità porta le pietre urtasse in un ritegno immobile, esse con impeto scorrerebbero innanzi, seguendone quell'effetto che tutto il giorno si vede accadere in una barca che scorrendo velocemente areni o urti in qualche ostacolo, che tutti quelli che vi son dentro, colti all'improvviso, repentinamente traboccano e cascano verso dove correva il naviglio. E quando il globo terrestre incontrasse un intoppo tale che del tutto resistesse alla sua vertigine e la fermasse, allora sì ch'io credo che non solamente le fiere, gli edifizi e le città, ma le montagne, i laghi e i mari si sovvertirebbero, e pur che il globo stesso non si dissipasse. Ma niente di questo fa al proposito nostro, che parliamo di quel che possa seguire al moto della terra girata uniformemente e placidamente in se stessa, ancorché con velocità grande. Quello parimente che voi dite delle canne è in parte vero, ma non fu portato dal signor Salviati come cosa che puntualmente si assesti alla materia di cui trattiamo, ma solamente come un esempio che così, alla grossa, possa destarci la mente a più accuratamente considerare se, crescendosi la velocità in qualsivoglia modo, con l'istessa proporzione si accresca la causa della proiezione. Sì che, verbi grazia, se una ruota di 10 braccia di diametro, muovendosi in maniera che un punto della sua circonferenza passasse in 1 minuto d'ora 100 braccia e perciò avesse impeto di scagliare una pietra, tale impeto si accresce 100.000 volte in una ruota che avesse 1.000.000 di braccia di diametro, il che nega il signor Salviati, ed io inclino a crederli stesso, ma non ne sapendo la ragione l'ho da esso richiesta e con desiderio la sto attendendo. Salviati. Eccomi per darvi quella soddisfazione che dalle mie forze mi sarà conceduta, e benché nel mio primo parlare vi sia per parer ch'io vadia ricercando cose aliene dal proposito nostro, tuttavia credo che nel progresso del ragionamento troveremo che pur non saranno tali. Però dicami il signor Sagredo in quali cose egli ha osservato consister la resistenza di alcun mobile all'esser mosso. Sagredo. Io per adesso non veggo esser nel mobile resistenza interna all'esser mosso, se non la sua naturale inclinazione e propensione al moto contrario, come ne corpi gravi, che hanno propensione al moto in giù. La resistenza è al moto in su, ed ho detto resistenza interna, perché di questa credo che voi intendiate, e non delle esterne, che sono accidentali e molte. Salviati. Così ho voluto dire, e la vostra perspicacità ha prevalso al mio avvedimento, ma s'io sono stato scarso nell'interrogare,
Dubito che il signor Sagredo non abbia con la risposta adeguata a pieno la domanda e che nel mobile, oltre alla naturale inclinazione al termine contrario, sia un'altra, pure intrinseca e naturale qualità che lo faccia renitente al moto. Però ditemi di nuovo, non credete voi che l'inclinazione, verbigrazia, dei gravi di muoversi in giù sia eguale alla resistenza dei medesimi all'essere spinti in su? Sagredo, credo che ella sia tale per l'appunto, e per questo veggo nella bilancia due pesi eguali restar fermi nell'equilibrio, resistendo la gravità dell'uno all'essere alzato alla gravità con la quale l'altro premendo in giù alzar lo vorrebbe. Salviati, benissimo, sicché a voler che l'uno alzasse l'altro bisognerebbe accrescer peso al premente o scemarlo all'altro. Ma se nella sola gravità consiste la resistenza al moto in su, onde avviene che nella bilancia di braccia diseguali, cioè nella stadera, talvolta un peso di 100 libbre col suo gravare in giù non è bastante a alzarne uno di 4 libbre che gli contrasterà. E potrà questo di 4 abbassandosi alzare quello di 100, che tale è l'effetto del romano verso il grave peso che noi vogliam pesare? Se la resistenza all'esser mosso risiede nella sola gravità, come può il romano col suo peso di 4 libbre sole resistere al peso di una balla di lana o di seta che sarà 800 o 1000? Anzi, pure potrà egli vincere col suo momento la balla e sollevarla? Bisogna pur, signor Sagredo, dire che qui si lavori con altra resistenza e con altra forza che con quella della semplice gravità. Sagredo, è necessario che sia così, però ditemi qual è questa seconda virtù. Salviati, è quello che non era nella bilancia di braccia eguali. Considerate qual novità è nella stadera, ed in questa di necessità consiste la causa del nuovo effetto. Sagredo, credo che il vostro tentare mi abbia fatto sovvenir non so che. In amendue gli strumenti si lavora col peso e col moto. Nella bilancia i movimenti sono eguali, e però l'un peso bisogna che superi l'altro in gravità per muoverlo. Nella stadera il peso minore non muoverà il maggiore, se non quando questo si muova poco, essendo appeso nella minor distanza, e quello si muova molto, pendendo da distanza maggiore. Bisogna dunque dire che il minor peso superi la resistenza del maggiore col muoversi molto, mentre l'altro si muova poco. Salviati, che tanto è quanto dire che la velocità del mobile meno grave compensa la gravità del mobile più grave e meno veloce. Sagredo, ma credete voi che la velocità ristori per l'appunto la gravità? Cioè che tanto sia il momento e la forza di un mobile verbigrazia di 4 libbre di peso, quanto quella di un di 100, qualunque volta quella avesse 100 gradi di velocità e questo 4 gradi solamente? Giornata seconda, parte 15. Salviati. Certo, sì, come io vi potrei con molte esperienze mostrare, ma per ora bastivi la confermazione di questa sola della stadera, nella quale voi vedrete il poco pesante romano allora poter sostenere ed equilibrare la gravissima balla, quando la sua lontananza dal centro sopra il quale si sostiene e volgersi la stadera sarà tanto maggiore dell'altra minor distanza dalla quale pende la balla, quanto il peso assoluto della balla è maggior di quel del romano. E di questo non poter la gran balla col suo peso sollevare il romano tanto men grave,
altro non si vede poterne esser cagione che la disparità dei movimenti che e quella e questo far dovrebbero, mentre che la balla con l'abbassarsi un sol dito facesse alzare il romano 100 dita, posto che la balla pesasse per 100 romani e la distanza del romano dal centro della stadera fusse 100 volte più della distanza tra il medesimo centro e il punto della sospensione della balla. Il muoversi poi lo spazio di 100 dita al romano nel tempo che la balla si muove per un sol dito è l'istesso che il dire esser la velocità del moto del romano 100 volte maggior della velocità del moto della balla. Ora, fermatevi bene nella fantasia come principio vero e notorio che la resistenza che viene dalla velocità del moto compensa quello che dipende dalla gravità d'un altro mobile, sicché in conseguenza tanto resiste all'essere frenato un mobile d'una libra che si muova con 100 gradi di velocità quanto un altro mobile di 100 libbre la cui velocità sia d'un grado solo. Ed all'esser mossi due mobili eguali resisteranno egualmente se si avranno a far muovere con egual velocità. Ma se uno doverà esser mosso più velocemente dell'altro, farà maggior resistenza, secondo la maggior velocità che se gli vorrà conferire. Dichiarate queste cose, venghiamo all'esplicazione del nostro problema e per più facile intelligenza facciamone un poco di figura 7, e siano due ruote diseguali intorno a questo centro A e della minore sia la circonferenza BG e della maggiore CEH ed il semidiametro ABC sia eretto all'orizzonte e per i punti BC segniamo le rette linee tangenti BF, CD e negli archi BG, CE siano prese due parti eguali BG, CE ed intendasi le due ruote esser girate sopra i lor centri con eguali velocità, sì che due mobili, li quali sariano, verbi grazia, due pietre poste ne punti B e C vengano portate per le circonferenze BG, CE con eguali velocità, talché nello tempo che la pietra B scorrerebbe per l'arco BG, la pietra C passerebbe l'arco CE. Dico adesso che la vertigine della minor ruota è molto più potente a far la proiezione della pietra B, che non è la vertigine della maggior ruota della pietra C, imperroché dovendosi, come già si è dichiarato, far la proiezione per la tangente quando le pietre B, C dovessero separarsi dalle loro ruote e cominciare il moto della proiezione dai punti B, C, verrebbero dall'impeto concepito dalla vertigine scagliate per le tangenti BF, CD. Per le tangenti dunque BF, CD hanno le due pietre eguali impeti di scorrere e vi scorrerebbero se da qualche altra forza non ne fossero deviate. Non sta così, signor Sagredo? Sagredo. Così mi par che cammini in negozio. Salviati. Ma qual forza vi par che possa esser quella che devii le pietre dal muoversi per le tangenti, dove l'impeto della vertigine veramente le caccia? Sagredo. È o la propria gravità o qualche colla che le ritien posate o attaccate sopra le ruote. Salviati. Ma a deviare un mobile dal moto dove egli ha impeto non ci vuol egli maggior forza o minore, secondo che la deviazione
ha da essere maggiore o minore? Cioè, secondo che nella deviazione egli dovrà negli stesso tempo passare maggiore o minore spazio? Sagredo. Sì, perché già di sopra fu concluso che a far muovere un mobile con quanta maggior velocità si ha da far muovere, tanto bisogna che sia maggiore la virtù movente. Salviati. Ora, considerate come per deviar la pietra della minor ruota dal moto della proiezione che ella farebbe per la tangente BF e ritenerla attaccata alla ruota, bisogna che la propria gravità la ritiri per quanto è lunga la segante FG, ovvero la perpendicolare tirata dal punto G sopra la linea BF, dove che nella ruota maggiore il ritiramento non ha da essere più che si sia la segante DE, ovvero la perpendicolare tirata dal punto E sopra la tangente DC, minor assai della FG, e sempre minore e minore, secondo che la ruota si facesse maggiore. E perché questi ritiramenti si hanno a fare in tempi eguali, cioè mentre che si passano i due archi eguali BG, CE, quello della pietra B, cioè il ritiramento FG, dovrà essere più veloce dell'altro DE, e però molto maggior forza si ricercherà per tenere la pietra B congiunta alla sua piccola ruota che la pietra C alla sua grande, che è il medesimo che dire che tal poca cosa impedirà lo scagliamento nella ruota grande, che non lo proibirà nella piccola. È manifesto dunque che quanto più si cresce la ruota, tanto si scema la causa della proiezione. Sagredo. Da questo, che ora intendo mercé del vostro lungo sminuzzamento, mi par di poter far restare pago il mio intelletto con assai breve discorso, perché venendo dalla velocità eguale delle due ruote impresso impeto eguale in amendue le pietre per le tangenti, si vede la gran circonferenza col poco separarsi dalla tangente andar secondando in un certo modo e con dolce morso soavemente raffrenando nella pietra l'appetito, per così dire, di separarsi dalla circonferenza, sì che qualunque piccolo ritegno o della propria inclinazione o di qualche glutine basta a mantenervela congiunta, il quale poi resta invalido a ciò poter fare nella piccola ruota, la quale col poco secondare la direzione della tangente con troppa ingorda voglia cerca ritenere a sé la pietra, e non essendo il freno e il glutine più gagliardo di quello che manteneva l'altra pietra unita con la maggior ruota, si strappa la cavezza e si corre per la tangente. Pertanto io non solamente resto capace dell'aver tutti quelli errato che hanno creduto crescersi la cagione della proiezione, secondo che si accresce la velocità della vertigine, ma di più vo considerando che, scemandosi la proiezione nell'accrescersi la ruota, tutta volta che si mantenga la medesima velocità in esse ruote, forse potrebbe esser vero che, a voler che la gran ruota scagliasse come la piccola, bisognasse crescerle tanto di velocità quanto se le cresce di diametro, che sarebbe quando le intere conversioni si finissero in tempi eguali. E così si potrebbe stimare che la vertigine della terra non più fusse bastante a scagliare le pietre che qualsivoglia altra piccola ruota, che tanto lentamente si girasse che in 24 ore desse una sola rivolta. Salviati.
Non voglio per ora che noi cerchiamo tant'oltre. Basta che assai abbondantemente abbiamo, s'io non m'inganno, mostrato l'inefficacia dell'argumento che nel primo aspetto pareva concludentissimo, e tale era stato stimato da grandissimi uomini, ed assai bene speso mi parrà il tempo e le parole, se anco nel concetto del signor Simplicio averò guadagnato qualche credenza, non dirò della mobilità della terra, ma al manco del non esser l'opinion di coloro che la credono tanto ridicola e stolta quanto le squadre dei filosofi comuni la tengono. Simplicio. Le soluzioni addotte sin qui alle istanze fatte contro a questa diurna rivoluzione della terra, prese dai gravi cadenti, dalla sommità d'una torre e dai proietti a perpendicolo in su o secondo qualsivoglia inclinazione lateralmente verso oriente, occidente, mezzogiorno o settentrione, eccetera, mi hanno in qualche parte scemata l'antiquata incredulità concepita contro a tale opinione. Ma altre maggiori difficoltà mi si aggirano adesso per la fantasia, dalle quali io assolutamente non mi saprei mai sviluppare, né forse credo che voi medesimi ve ne potrete disciorre. E può anco essere che venute non vi siano all'orecchie, perché sono assai moderne. E queste sono le opposizioni di due autori che ex professo scrivono contro al Copernico. Le prime si leggono in un libretto di conclusioni naturali, le altre sono d'un gran filosofo e matematico insieme, inserte in un trattato che egli fa in grazia d'Aristotile e della sua opinione intorno all'inalterabilità del cielo, dove ei prova che non pur le comete, ma anco le stelle nuove, cioè quella del 72 in Cassiopea e quella del 604 nel Sagittario, non erano altrimenti sopra le sfere dei pianeti, ma assolutamente sotto il concavo della Luna, nella sfera elementare. E ciò dimostra egli contro a Ticone, Keplero e molti altri osservatori astronomi, e li abbatte con le loro armi medesime, cioè per via delle parallassi. Io, se vi è in piacere, produrrò le ragioni dell'uno e dell'altro, perché le ho lette più d'una volta con attenzione, e voi potrete esaminare la lor forza e dirne il vostro parere. Salviati. Essendo che il nostro principal fine è di produrre e ponderar tutto quello che è stato addotto in pro e contro ai due sistemi tolemaico e copernicano, non è bene passar cosa alcuna delle scritte in cotal materia. Simplicio. Comincerò dunque dalle istanze contenute nel libretto delle conclusioni e poi verrò all'altre. Primieramente dunque l'autore, con grande acutezza, va calcolando quante miglia per ora fa un punto della superficie terrestre posto sotto l'equinoziale e quante si fanno da altri punti posti in altri paralleli, e non contento di investigar tali movimenti in tempi orari, li trova anco in un minuto d'ora, né contento del minuto lo ritrova sino a uno scrupolo secondo, ma più e va insino a mostrare apertissimamente quante miglia farebbe in tali tempi una palla d'artiglieria posta nel concavo dell'orbe lunare, suppostolo anco tanto grande quanto lo stesso Copernico se lo figura, per levar tutti i sutterfugi all'avversario, e fatta quest'ingegnosissima ed esquisitissima supputazione dimostra che un grave cadente di lassù consumerebbe assai più di 6 giorni per arrivar sino al centro della terra, dove naturalmente tendono tutte le cose gravi. Ora, quando dall'assoluta potenza divina o da qualche angelo fusse miracolosamente trasferita lassù una grossissima palla di artiglieria
e posta nel nostro punto verticale, e di lì lasciata in sua libertà, è ben per suo e mio parere incredibilissima cosa che ella nel descendere a basso si andasse sempre mantenendo nella nostra linea verticale, continuando di girare con la terra intorno al suo centro per tanti giorni, descrivendo sotto l'equinoziale una linea spirale nel piano di esso cerchio massimo e sotto altri paralleli linee spirali intorno a coni e sotto i poli cadendo per una semplice linea retta. Stabilisce poi e conferma questa grande improbabilità col promuover per modo di interrogazioni molte difficoltà impossibili a rimuoversi dai seguaci del Copernico, e sono, se ben mi ricorda, Salviati, piano, un poco, di grazia, signor Semplicio, non vogliate avvilupparmi con tante novità in un tratto. Io ho poca memoria, e però mi bisogna andar di passo in passo, e perché mi sovviene aver già voluto calcolare in quanto tempo un simil grave cadendo dal concavo della luna arriverebbe nel centro della terra, e mi par ricordare che il tempo non sarebbe sì lungo. Sarà bene che voi ci dichiate con qual regola quest'autore abbia fatto il suo computo. Simplicio: allo fatto per provare il suo intento a forziori, vantaggioso assai per la parte avversa, supponendo che la velocità del cadente per la linea verticale verso il centro della Terra fusse eguale alla velocità del suo moto circolare fatto nel cerchio massimo del concavo dell'orbe lunare, al cui ragguaglio verrebbe a fare in un'ora 12.600 miglia tedesche, cosa che veramente ha dell'impossibile. Tuttavia, per abbondare in cautela e dar tutti i vantaggi alla parte, ei la suppone per vera e conclude il tempo della caduta dovere ad ogni modo esser più di 6 giorni. Salviati: e quest'è tutto il suo progresso? E con questa dimostrazione prova il tempo di tal cascata dover esser più di 6 giorni? Sagredo: parmi che si sia portato troppo discretamente, poiché, essendo in poter del suo arbitrio dar qual velocità gli piaceva un tal cadente, ed in conseguenza farlo venire in terra in 6 mesi ed anco in 6 anni, si è contentato di 6 giorni. Ma di grazia, signor Salviati, racconciatemi un poco il gusto col dirmi in qual maniera procedeva il vostro computo, giacché voi dite averlo altra volta fatto, che ben son sicuro che se il quesito non ricercava qualche operazione spiritosa, voi non vi areste applicata la mente. Salviati: non basta, signor Sagredo, che la conclusione sia nobile e grande, ma il punto sta nel trattarla nobilmente. E chi non sa che nel risecar le membra d'un animale si possono scoprir meraviglie infinite della provida e sapientissima natura? Tuttavia, per uno che il notomista ne tagli, 1000 ne squarta il beccaio, ed io, nel cercar ora di soddisfare la vostra domanda, non so con quale delli 2 abiti sia per comparire in iscena. Pur preso animo dalla comparsa dell'autor del signor Simplicio, non resterò di recitarvi, se mi sovverrà, il modo che io tenevo. Ma prima che io metta mano ad altro, non posso lasciar di dire che dubito grandemente che il signor Simplicio non abbia fedelmente riferito il modo col quale questo suo autore trova che la palla d'artiglieria nel venir dal concavo della luna sino al centro della terra consumerebbe più di 6 giorni. Perché se egli avesse supposto che la sua velocità nello scendere fusse stata eguale a quella del concavo, come dice il signor Simplicio che suppone, si sarebbe dichiarato ignudissimo anco delle prime e più semplici cognizioni di geometria. Anzi,
mi maraviglio che li stesso signor Simplicio, nell'ammettere la supposizione che egli dice, non vegga l'esorbitanza immensa che in quella si contiene. Simplicio: ch'io abbia equivocato nel riferirla, potrebbe essere, ma ch'io vi scuopra dentro fallacia non è sicuramente. Salviati: forse non ho ben appreso quel che avete riferito. Non dite voi che quest'autore fa la velocità del moto della palla nello scendere è uguale a quella ch'ella aveva nello andare in volta stando nel concavo lunare e che calando con tal velocità si condurrebbe al centro in 6 giorni? Simplicio: così mi par che egli scriva. Salviati: e non vedete un'esorbitanza sì grande? Ma voi certo la dissimulate, che non può esser che non sappiate che il semidiametro del cerchio è manco che la sesta parte della circonferenza e che in conseguenza il tempo nel quale il mobile passerà il semidiametro sarà manco della sesta parte del tempo nel quale, mosso con la medesima velocità, passerebbe la circonferenza, e che però la palla, scendendo con la velocità con la quale si muoveva nel concavo, arriverà in manco di 4 ore al centro, posto che nel concavo compiesse una rivoluzione in ore 24, come bisogna che ei supponga per mantenersi sempre nella medesima verticale. Simplicio: intendo ora benissimo l'errore, ma non glielo vorrei attribuire immeritatamente, ed è forza ch'io abbia errato nel recitare il suo argomento, e per fuggir di non gliene addossar degli altri vorrei avere il suo libro. Se ci fusse che andasse a pigliarlo, l'averei molto caro. Sagredo: non mancherà un lacchè che anderà volando, ed appunto si farà senza perdimento di tempo, che intanto il signor Salviati ci favorirà del suo computo. Simplicio: potrà andare, che lo troverà aperto sul mio banco insieme con quello dell'altro, che pur argomenta contro al Copernico. Sagredo: faremo portar quello ancora per più sicurezza, ed intanto il signor Salviati farà il suo calcolo. Ho spedito un servitore. Salviati: avanti di ogni altra cosa bisogna considerare come il movimento dei gravi descendenti non è uniforme, ma partendosi dalla quiete vanno continuamente accelerandosi, effetto conosciuto ed osservato da tutti, fuor che dal prefato autore moderno, il quale, non parlando di accelerazione, lo fa equabile. Giornata seconda, parte 16. Ma questa general cognizione è di niun profitto, quando non si sappia secondo qual proporzione sia fatto questo accrescimento di velocità. Conclusione stata sino ai tempi nostri ignota a tutti i filosofi e primieramente ritrovata e dimostrata dall'accademico nostro comun amico, il quale in alcuni suoi scritti, non ancor pubblicati, ma in confidenza mostrati a me e ad alcuni altri amici suoi, dimostra come l'accelerazione del moto retto dei gravi si fa secondo i numeri impari ab unitate, cioè che segnati quali e quanti si vogliono tempi eguali, se nel primo tempo, partendosi il mobile dalla quiete, averà passato un tale spazio, come per esempio una canna, nel secondo tempo passerà 3 canne, nel terzo 5, nel quarto 7 e così conseguentemente secondo i succedenti numeri caffi, che insomma è l'istesso che il dire che gli spazi passati dal mobile partendosi dalla quiete hanno tra di loro proporzione duplicata di quella che hanno i tempi ne quali tali spazi son misurati, o vogliam dire che gli spazi passati son tra di loro come i quadrati dei tempi. Sagredo:
mirabil cosa, sento dire, e di questo dite esserne dimostrazion matematica? Salviati, matematica purissima, e non solamente di questa, ma di molte altre bellissime passioni attenenti ai moti naturali ed ai proietti ancora, tutte ritrovate e dimostrate dall'amico nostro, ed io le ho vedute e studiate tutte con mio grandissimo gusto e meraviglia, vedendo suscitata una nuova cognizione intera intorno ad un suggetto del quale si sono scritti centinaia di volumi, e né pur una sola delle infinite conclusioni ammirabili che vi son dentro è stata osservata e intesa da alcuno prima che dal nostro amico. Sagredo, voi mi fate fuggir la voglia d'intender più oltre dei nostri cominciati discorsi e solo sentire alcuna delle dimostrazioni che mi accennate. Però o ditemele al presente, o almeno datemi ferma parola di farne meco una particolare sessione, ed anco presente il signor Simplicio, se averà gusto di sentire le passioni ed accidenti del primario effetto della natura. Simplicio, averollo, indubitatamente, ancorché, per quanto appartiene al filosofo naturale, io non credo che il descendere a certe minute particolarità sia necessario, bastando una general cognizione della definizione del moto e della distinzione di naturale e violento, equabile e accelerato e simili, che, quando questo non fusse bastato, io non credo che Aristotile avesse pretermesso di insegnarci tutto quello che fusse mancato. Salviati, può essere, ma non perdiamo più tempo in questo, ch'io prometto spenderci una mezza giornata appartatamente per vostra soddisfazione. Anzi, pur ora mi sovviene avervi un'altra volta promesso di darvi questa medesima soddisfazione, e tornando al nostro cominciato calcolo del tempo nel quale il grave cadente verrebbe dal concavo della luna sino al centro della terra, per proceder non arbitrariamente ed a caso, ma con metodo concludentissimo, cercheremo prima di assicurarci con l'esperienza, più volte replicata, in quanto tempo una palla, verbigrazia di ferro, venga in terra dall'altezza di 100 braccia. Sagredo, pigliando però una palla di un tal determinato peso e quella stessa sopra la quale noi vogliamo far il computo del tempo dell'ascesa dalla luna. Salviati, questo non importa niente, perché palle di una, di 10, di 100, di 1000 libbre, tutte misureranno le medesime 100 braccia nell'istesso tempo. Simplicio, oh, questo non cred'io, né meno lo crede Aristotile, che scrive che le velocità dei gravi descendenti hanno tra di loro la medesima proporzione delle loro gravità. Salviati, come voi, signor Simplicio, volete ammetter cotesto per vero, bisogna che voi crediate ancora che lasciate nell'istesso momento cader due palle della medesima materia, una di 100 libbre e l'altra d'una, dall'altezza di 100 braccia, la grande arrivi in terra prima che la minore sia scesa un sol braccio. Ora accomodate, se voi potete, il vostro cervello a immaginarsi di veder la gran palla giunta in terra, quando la piccola sia ancora a meno un braccio vicina alla sommità della torre. Sagredo, che questa proposizione sia falsissima, io non ne ho un dubbio al mondo, ma che anco la vostra sia totalmente vera, non ne son ben capace. Tuttavia la credo, poiché voi risolutamente l'affermate, il che son sicuro che non fareste, quando non ne aveste certa esperienza o ferma dimostrazione.
salviati, onne l'una e l'altra, e quando tratteremo la materia dei moti separatamente, ve la comunicherò. Intanto, per non avere occasione di più interrompere il filo, ponghiamo di voler fare il computo sopra una palla di ferro di 100 libbre, la quale, per replicate esperienze, scende dall'altezza di 100 braccia in 5 minuti secondi d'ora. E perché, come vi ho detto, gli spazi che si misurano dal cadente crescono in duplicata proporzione, cioè secondo i quadrati dei tempi, essendo che il tempo di un minuto primo è duodecuplo del tempo di 5 secondi, se noi moltiplicheremo le 100 braccia per il quadrato di 12, cioè per 144, avremo 14.400, che sarà il numero delle braccia che il mobile medesimo passerà in un minuto primo d'ora. E seguitando la medesima regola, perché un'ora è 60 minuti, moltiplicando 14.400 numero delle braccia passate in un minuto per il quadrato di 60, cioè per 3.600, ne verrà 51.840.000 numero delle braccia da passarsi in un'ora, che sono miglia 17.280. E volendo sapere lo spazio che si passerebbe in 4 ore, moltiplicheremo 17.280 per 16, che è il quadrato di 4, e ce ne verranno miglia 276.480, il qual numero è assai maggiore della distanza dal concavo lunare al centro della Terra, che è miglia 196.000, facendo la distanza del concavo 56 semidiametri terrestri, come fa l'autor moderno, ed il semidiametro della Terra 3.500 miglia, di braccia 3.000 l'uno, quali sono le nostre miglia italiane. Adunque, signor Simplicio, quello spazio dal concavo della Luna al centro della Terra, che il vostro computista diceva non potersi passare se non in assai più di 6 giorni, vedete come facendo il computo sopra l'esperienza e non su per le dita, si passerebbe in assai meno di 4 ore, e facendo il computo esatto si passa in ore 3 minuti primi 22 e 4 secondi. Sagredo: di grazia, caro signor, non mi defraudate di questo calcolo esatto, perché bisogna che sia cosa bellissima. Salviati: tale è veramente. Però, avendo, come ho detto, con diligente esperienza osservato come un tal mobile passa cadendo all'altezza di 100 braccia in 5 secondi d'ora, diremo: se 100 braccia si passano in 5 secondi, braccia 588 milioni, che tante sono 56 semidiametri della Terra, in quanti secondi si passeranno? La regola per questa operazione è che si moltiplichi il terzo numero per il quadrato del secondo, ne viene 14 miliardi 700 milioni, il quale si deve dividere per il primo, cioè per 100, e la radice quadrata del quoziente, che è 12.124, è il numero cercato, cioè 12.124 minuti secondi d'ora, che sono ore 3 minuti primi 22 e 4 secondi. Nota 1. Il processo della seguente operazione è in parte diverso da quello che oggi si costuma, specialmente nel calcolo dei rotti decimali. Il risultato è il medesimo. Chi ne voglia aver ragione vegga, fra gli altri, Tartaglia, Trattato dei numeri, nota dell'edizione Alberi. Fine nota 1. Vedi tabella del calcolo a lato. Sagredo:
ho veduta l'operazione, ma non intendo niente della ragione del così operare, né mi par tempo adesso di domandarla. Salviati. Anzi, ve la voglio dire, ancorché non la ricerchiate, perché è assai facile. Segniamo questi 3 numeri con le lettere A primo, B secondo, C terzo. A, C sono i numeri degli spazi, B è il numero del tempo. Si cerca il quarto numero pur del tempo. E perché noi sappiamo che qual proporzione ha lo spazio A allo spazio C, tale deve avere il quadrato del tempo B al quadrato del tempo che si cerca, però per la regola aurea si moltiplicherà il numero C per il quadrato del numero B ed il prodotto si dividerà per il numero A ed il quoziente sarà il quadrato del numero che si cerca e la sua radice quadrata sarà lo stesso numero cercato. Or vedete come è facile da intendersi. Sagredo. Tali sono tutte le cose vere dopo che son trovate, ma il punto sta nel saperle trovare. Io resto capacissimo e vi ringrazio, e se altra curiosità vi resta in questa materia, vi prego a dirla, perché se io debbo parlar liberamente, dirò con licenzia del signor Simplicio che dai vostri discorsi imparo sempre qualche bella novità, ma da quelli dei suoi filosofi non so d'aver sinora imparato cose di gran rilievo. Salviati. Purtroppo ci resterebbe da dire in questi movimenti locali, ma conforme al convenuto ci riserveremo ad una sessione appartata e per ora dirò qualche cosa attenente all'autor proposto dal signor Simplicio, al quale par d'aver dato un gran vantaggio alla parte nel concederle che quella palla d'artiglieria nel cader dal concavo della luna possa venir con velocità eguale alla velocità con la quale si sarebbe messa in giro restando lassù e movendosi alla conversione diurna. Ora io gli dico che quella palla, cadendo dal concavo sino al centro, acquisterà grado di velocità assai più che doppio della velocità del moto diurno del concavo lunare. E questo mostrerò io con supposti verissimi e non arbitrarii. Dovete dunque sapere come il grave, cadendo ed acquistando sempre velocità nuova secondo la proporzione già detta, in qualunque luogo egli si trovi nella linea del suo moto, ha in sé tal grado di velocità che se ei continuasse di muoversi con quella uniformemente senza più crescerla, in altrettanto tempo quanto è stato quello della sua ascesa, passerebbe spazio doppio del passato nella linea del precedente moto in giù. E così, per esempio, se quella palla nel venire dal concavo della luna al suo centro ha consumato ore 3, minuti primi 22 e 4 secondi, dico che giunta al centro si trova costituita in tal grado di velocità che se con quella, senza più crescerla, continuasse di muoversi uniformemente, passerebbe in altre ore 3, minuti primi 22 e 4 secondi, il doppio di spazio, cioè quant'è tutto il diametro intero dell'orbe lunare. E perché dal concavo della Luna al centro sono miglia 196.000, nei quali la palla passa in ore 3, minuti prima 22 e 4 secondi, adunque, stante quello che è detto, continuando la palla di muoversi con la velocità che si trova avere nell'arrivare al centro, passerebbe in altre ore 3, minuti primi 22 e 4 secondi, spazio doppio del detto, cioè miglia 392.000, ma la medesima, stando nel concavo della Luna, che ha di circuito miglia 1.232.000, e muovendosi con quello al modo diurno, farebbe nel medesimo tempo
cioè in ore 3 minuti primi 22 e 4 secondi, miglia 172.880, che sono assai manco che la metà delle miglia 392.000. Ecco dunque come il moto nel concavo non è qual dice l'autor moderno, cioè di velocità impossibile a parteciparsi dalla palla cadente. Sagredo. Il discorso camminerebbe benissimo e mi quieterebbe quando mi fusse saldata quella partita del muoversi il mobile per doppio spazio del passato, cadendo in altro tempo eguale a quel dell'ascesa, quando continuasse di muoversi uniformemente col massimo grado della velocità acquistata nel descendere, proposizione anche un'altra volta da voi supposta per vera, ma non dimostrata. Salviati. Quest'è una delle dimostrate dal nostro amico e la vedrete a suo tempo. Ma intanto voglio con alcune conjetture non insegnarvi cosa nuova, ma rimovervi da una certa opinione contraria, mostrandovi che forse così possa essere. Sospendendosi con un filo lungo e sottile, legato al palco, una palla di piombo, se noi la allontaneremo dal perpendicolo, lasciandola poi in libertà, non avete voi osservato che ella, declinando, passerà spontaneamente di là dal perpendicolo, poco meno che altrettanto? Sagredo, l'ho osservato benissimo e veduto, massime se la palla sarà grave assai, che ella sormonta tanto poco meno dell'ascesa, che ho talvolta creduto che l'arco ascendente sia eguale al descendente, e però dubitato che le sue vibrazioni potessero perpetuarsi, e crederò che lo farebbero se si potesse levar l'impedimento dell'aria, la quale, resistendo all'essere aperta, ritarda qualche poco ed impedisce il moto del pendolo. Ma l'impedimento è ben poco, di che è argomento il numero grande delle vibrazioni che si fanno avanti che il mobile si fermi del tutto. Salviati. Non si perpetuerebbe il moto, signor Sagredo, quando ben si levasse totalmente l'impedimento dell'aria, perché ve n'è un altro più recondito assai. Sagredo. E qual è? Che altro non me ne sovviene. Salviati. Vi gusterà il sentirlo, ma ve lo dirò poi. Intanto seguitiamo. Io vi ho proposto l'osservazione di questo pendolo, acciò che voi intendiate che l'impeto acquistato nell'arco descendente, dove il moto è naturale, è per se stesso potente a sospingere di moto violento la medesima palla per altrettanto spazio nell'arco simile ascendente. È tale, dico, per se stesso, rimossi tutti gli impedimenti esterni. Credo anche che senza dubitare si intenda che siccome nell'arco descendente si va crescendo la velocità sino al punto infimo del perpendicolo, così da questo per l'altro arco ascendente si vadia diminuendo sino all'estremo punto altissimo e diminuendo con le stesse proporzioni con le quali si venne prima augumentando, sì che i gradi delle velocità nei punti egualmente distanti dal punto infimo siano tra di loro eguali. Di qui parmi, discorrendo con una certa convenienza, di poter credere che, quando il globo terrestre fusse perforato per il centro, una palla d'artiglieria, scendendo per tal pozzo, acquisterebbe sino al centro tal impeto di velocità che, trapassato il centro, la spingerebbe in su per altrettanto spazio quanto fosse stato quello della caduta, diminuendo sempre la velocità oltre al centro, con decrementi simili agli incrementi acquistati nello scendere, ed il tempo che si consumerebbe in questo secondo moto ascendente credo che sarebbe uguale al tempo dell'ascesa. Ora,
se il mobile, col diminuire successivamente sino alla totale estinzione il sommo grado della velocità che ebbe nel centro, conduce il mobile in tanto tempo per tanto spazio per quanto in altrettanto tempo era avvenuto con l'acquisto di velocità dalla total privazione di essa sino a quel sommo grado, par ben ragionevole che quando si muovesse sempre col sommo grado di velocità trapassasse in altrettanto tempo amendue quegli spazi. Perché se noi andremo con la mente dividendo quelle velocità in gradi crescenti e calanti, come verbigrazia questi numeri indicati a lato della pagina, sì che i primi sino al 10 siano i crescenti e gli altri sino all'1 i calanti, e quelli del tempo dell'ascesa e gli altri del tempo della salita, si vede che congiunti tutti insieme fanno tanto quanto se una delle due parti di loro fusse stata tutta di gradi massimi, e però tutto lo spazio passato con tutti i gradi delle velocità crescenti e calanti, che è tutto il diametro intero, deve essere eguale allo spazio passato dalle velocità massime, che in numero sono la metà dell'aggregato delle crescenti e delle calanti. Io mi conosco essermi assai duramente spiegato, e Dio voglia che io mi lasci intendere. Sagredo, credo d'avere inteso benissimo ed anco di poter in brevi parole mostrar ch'io ho inteso. Voi avete voluto dire che cominciando il moto dalla quiete ed andando successivamente crescendo la velocità con augmenti eguali, quali sono quelli dei numeri conseguenti, cominciando dall'unità, anzi dal zero che rappresenta lo stato di quiete, disponendogli così e conseguentemente quanti ne piacesse, sì che il minimo grado sia il 0 e il massimo, verbigrazia 5, tutti questi gradi di velocità con i quali il mobile si è mosso fanno la somma di 15, ma quando il mobile si muovesse con tanti gradi in numero quanti sono questi, e che ciascheduno fosse uguale al massimo, che è 5, l'aggregato di tutte queste velocità sarebbe doppio dell'altre, cioè 30, e però, muovendosi il mobile per altrettanto tempo, ma con velocità equabile, e qual è quella del sommo grado 5, dovrà passare spazio doppio di quello che passò nel tempo accelerato, che cominciò dallo stato di quiete. Salviati, voi, conforme alla vostra velocissima e sottilissima apprensiva, avete spiegato il tutto assai più lucidamente di me e fattomi anco venire in mente di aggiungere alcuna cosa di più, imperroché, essendo nel moto accelerato l'argumento continuo, non si può compartire i gradi della velocità, la quale sempre cresce in numero alcuno determinato, perché mutandosi di momento in momento sono sempre infiniti. Però meglio potremo esemplificare la nostra intenzione figurandoci un triangolo, qual sarebbe questo ABC, figura 8, pigliando nel lato AC quante parti uguali ne piacerà, AD, DE e F, F e G, e tirando per i punti D, E, F e G linee rette parallele alla base BC, dove voglio che ci immaginiamo le parti segnate nella linea AC essere tempi uguali e le parallele tirate per i punti D, E, F e G rappresentarci i gradi delle velocità accelerate e crescenti ugualmente in tempi uguali, ed il punto A essere lo stato di quiete, dal quale, partendosi il mobile, abbia, verbigrazia nel tempo AD, acquistato il grado di velocità di H, nel seguente tempo aver cresciuta la velocità sopra il grado di H sino al grado EI, e conseguentemente fatta la maggiore nei tempi succedenti,
secondo i crescimenti delle linee FK, GL, eccetera. Ma perché l'accelerazione si fa continuamente, di momento in momento, e non intercisamente di parte quanta di tempo in parte quanta, essendo posto il termine A come momento minimo di velocità, cioè come stato di quiete e come primo istante del tempo susseguente AD, è manifesto che avanti l'acquisto del grado di velocità di h fatto nel tempo AD, si è passato per altri infiniti gradi minori e minori, guadagnati negli infiniti istanti che sono nel tempo dA, corrispondenti agli infiniti punti che sono nella linea dA. Però, per rappresentare la infinità dei gradi di velocità che precedono al grado di h, bisogna intendere infinite linee, sempre minori e minori, che si intendano tirate dagli infiniti punti della linea dA parallele alla dH, la quale infinità di linee ci rappresenta in ultimo la superficie del triangolo AHD, e così intenderemo qualsivoglia spazio passato dal mobile con moto che, cominciando dalla quiete, si vadia uniformemente accelerando, aver consumato ed essersi servito di infiniti gradi di velocità crescenti, conforme alle infinite linee che, cominciando dal punto A, si intendono tirate parallele alla linea HD ed alle IE, KF, LG, BC, continuandosi il moto quanto ne piace. Ora finiamo l'intero parallelogrammo AMBC e prolunghiamo sino al suo lato BM non solo le parallele segnate nel triangolo, ma la infinità di quelle che si intendono prodotte da tutti i punti dal lato AC. E siccome la BC era massima delle infinite del triangolo, rappresentanteci il massimo grado di velocità acquistato dal mobile nel moto accelerato, e tutta la superficie di esso triangolo era la massa e la somma di tutta la velocità con la quale nel tempo AC passò un tale spazio, così il parallelogrammo viene ad essere una massa ed aggregato di altrettanti gradi di velocità, ma ciascheduno è uguale al massimo BC, la qual massa di velocità viene ad essere doppia della massa delle velocità crescenti nel triangolo, siccome esso parallelogrammo è doppio del triangolo. E però se il mobile, che cadendo si è servito dei gradi di velocità accelerata conforme al triangolo ABC, ha passato in tanto tempo un tale spazio, è ben ragionevole e probabile che, servendosi delle velocità uniformi e rispondenti al parallelogrammo, passi con moto equabile nel medesimo tempo spazio doppio al passato dal moto accelerato. Sagredo, resto interamente appagato, e se voi chiamate questo un discorso probabile, quali saranno le dimostrazioni necessarie? Volesse Dio che in tutta la comune filosofia se ne trovasse pur una delle sì concludenti. Simplicio, non bisogna nella scienza naturale ricercar l'esquisita evidenza matematica. Sagredo, ma questa del moto non è quistion naturale? Eppur non trovo che di esso Aristotele mi dimostri pur un minimo accidente. Ma non divertiamo più il nostro ragionamento. E voi, signor Salviati, non mancate in grazia di dirmi quello che mi accennaste esser cagione del fermare il pendolo oltre alla resistenza del mezzo all'esser aperto. Giornata seconda, parte 17. Salviati, ditemi, di due pendenti da distanze diseguali, quello che è attaccato a più lunga corda non fa le sue vibrazioni più rare? Sagredo, sì, quando si movessero per eguali distanze dal perpendicolo. Salviati,
cotesto allontanarsi più o meno non importa niente, perché il medesimo pendolo fa le sue reciprocazioni sempre sotto tempi eguali, siano quelle lunghissime o brevissime, cioè rimuovasi il pendolo assaissimo o pochissimo dal perpendicolo, e seppur non sono del tutto eguali, son elleno insensibilmente differenti, come l'esperienza vi può mostrare. Ma quando ben le fussero molto diseguali, non disfavorirebbe, ma favorirebbe la causa nostra. Imperroché segniamo il perpendicolo AB figura 9 e penna dal punto A nella corda AC un peso C ed un altro pur nella medesima più alto che sia e discostata la corda AC dal perpendicolo e lasciata poi in libertà, i pesi C e si muoveranno per gli archi CBD e GF ed il peso E come pendente da minor distanza ed anco come, per vostro detto, allontanato meno, vuol ritornare indietro più presto e far le sue vibrazioni più frequenti che il peso C, e però gli impedirà il trascorrere tant'oltre verso il termine D, quanto farebbe se fosse libero. E così, recandogli in ogni vibrazione continuo impedimento, finalmente lo ridurrà alla quiete. Ora, la corda medesima, levando i pesi di mezzo, è un composto di molti pendoli gravi, cioè ciascheduna delle sue parti è un tal pendolo attaccato più e più vicino al punto A, e però disposto a far le sue vibrazioni sempre più e più frequenti, ed in conseguenza è abile ad arrecare un continuo impedimento al peso C. Segno di questo ne è che se noi osserveremo la corda AC, la vedremo distesa non rettamente, ma in arco, e se noi in cambio di corda piglieremo una catena, vedremo tale effetto assai più manifesto, e massime con l'allontanar assai il grave C dal perpendicolo AB, imperroché per essere la catena composta di molte particelle snodate e ciascheduna assai grave, gli archi A e C, A, F e D si vedranno notabilmente incurvati. Per questo dunque che le parti della catena, secondo che son più vicine al punto A, vogliono fare le loro vibrazioni più frequenti, non lasciano scorrer le più basse quanto naturalmente farebbero, e con il continuo detrar dalle vibrazioni del peso C, finalmente lo fermano, quando ben l'impedimento dell'aria si potesse tor via. Sagredo. Appunto, sono arrivati i libri. Pigliate, signor Simplicio, e trovate il luogo del quale si dubita. Simplicio. Eccolo qui, dove egli incomincia ad argomentar contro il moto diurno della terra, avendo egli prima confutato l'annuo. Motus terre annus asserere Copernicanus cogit conversionem eiusdem quotidianam, alias idem terre hemisferium continenter ad solem esset conversum, obumbrato semper averso. E così la metà della terra non vedrebbe mai il sole. Salviati. Parmi per questo primo ingresso che quest'uomo non si sia ben figurata la posizione del Copernico, perché se egli avesse avvertito come fa star l'asse del globo terrestre perpetuamente parallelo a se stesso, non avrebbe detto che la metà della terra non vedrebbe mai il sole, ma che l'anno sarebbe stato un sol giorno naturale, cioè che per tutte le parti della terra si sarebbe avuto 6 mesi di giorno e 6 mesi di notte, come ora accade agli abitatori sotto il polo. Ma questo siegli perdonato, e venghiamo al resto. Simplicio segue. Anc autem girationem terre impossibilem esse sic demonstramus. Questo appresso è la dichiarazione della seguente figura, dove si veggono dipinti
molti gravi descendenti e leggeri ascendenti, e uccelli che si trattengono per aria, eccetera. Sagredo, mostrate di grazia. Oh, che belle figure, che uccelli, che palle e che altre belle cose son queste. Simplicio, queste son palle che vengono dal concavo della luna. Sagredo, e questa che è? Simplicio, è una chiocciola che qua a Venezia chiaman uovoli, che ancor essa vien dal concavo della luna. Sagredo, sì, sì, quest'è che la luna ha così grande efficacia sopra questi pesci ostracei che noi chiamiamo pesci armai. Simplicio, questo è poi quel calcolo ch'io dicevo di questo viaggio in un giorno naturale, in un'ora, in un minuto primo ed in un secondo, che farebbe un punto della terra posto sotto l'equinoziale ed anco nel parallelo di 48 gradi. E poi segue questo, dove io dubito non aver errato nel riferirlo. Però leggiamolo. Is positis necesse est terra circulariter mota omnia ex aere eidem et cetera. Quod si asce pila sequales ponemus pondere magnitudine gravitate. Et in concavo sfere lunaris positas libero descensui permittamus, si motum deorsum equamus celeritate motui circum, quod tamen secus est, cum pila a et cetera. Elabentur minimum ut multum cedamus adversaris dies sex, quo tempore sexies circa terram, etc. Salviati, voi pur troppo avevate fedelmente riferita l'instanza di quest'uomo. Di qui potete comprender, signor Simplicio, con quanta cautela dovrebbero andar quelli che vorrebbero dar a credere altrui quelle cose che forse non credono essi medesimi, perché mi pare impossibil cosa che quest'autore non si avesse ad accorgere che si figurava un cerchio il cui diametro, che appresso i matematici è manco che la terza parte della circonferenza, fusse più di 72 volte maggiore della medesima, errore che pone esser assai più di 200 quello che è manco d'uno. Sagredo, forse che queste proporzioni matematiche, che son vere in astratto, applicate poi in concreto a cerchi fisici ed elementari, non rispondon così per appunto, sebben mi pare che i bottai, per trovare il semidiametro del fondo da farsi per la botte, si servono della regola in astratto dei matematici, ancorché tali fondi siano cose assai materiali e concrete. Però dica al signor Simplicio la scusa di quest'autore e se gli pare che la fisica possa differir tanto dalla matematica. Simplicio, la ritirata non mi par sufficiente, perché lo svario è troppo grande e in questo caso non saprei che dire altro se non che quandoque bonus et cetera. Ma posto che il calcolo del signor Salviati sia più giusto e che il tempo dell'ascesa della palla non fusse più di 3 ore, parmi ad ogni modo che venendo dal concavo della luna distante per sì grande intervallo, mirabil cosa sarebbe che ella avesse istinto da natura di mantenersi sempre sopra il medesimo punto della terra, al quale nella sua partita ella soprastava, e non piuttosto restare indietro per lunghissimo intervallo. Salviati, l'effetto può esser mirabile e non mirabile, ma naturale e ordinario, secondo che sono le cose precedenti. Imperrocché, se la palla, conforme a supposti che fa l'autore, mentre si tratteneva nel concavo della luna,
aveva il moto circolare delle 24 ore insieme con la terra e col resto del contenuto dentro ad esso concavo, quella medesima virtù che la faceva andare in volta avanti lo scendere, continuerà di farla andare anco nello scendere. E tantum abest che ella non sia per secondare il moto della terra, ma debba restare indietro, che piuttosto dovrebbe prevenirlo. Essendo che, nell'avvicinarsi alla terra, il moto in giro ha da esser fatto continuamente per cerchi minori, talché, mantenendosi nella palla quella medesima velocità che ella aveva nel concavo, dovrebbe anticipare, come ho detto, la vertigine della terra. Ma se la palla nel concavo mancava della circolazione, non è in obbligo nello scendere di mantenersi perpendicolarmente sopra quel punto della terra che gli era sottoposto quando l'ascesa cominciò. Né il Copernico, né alcuno dei suoi aderenti lo dirà. Simplicio. Ma l'autore farà instanza, come voi vedete, domandando da qual principio dipenda questo moto circolare dei gravi e dei leggeri, cioè se da principio interno o esterno. Salviati. Stando nel problema di che si tratta, dico che quel principio che faceva andar la palla in volta mentre era nel concavo lunare è il medesimo che gli mantiene la circolazione anco nello scendere. Lascerò poi che l'autore lo faccia interno o esterno a modo suo. Simplicio. L'autore proverà che non può essere né interno né esterno. Salviati. Ed io risponderò che la palla nel concavo non si muoveva e sarò libero dal dover dichiarare come, discendendo, resti sempre verticale al medesimo punto, atteso che ella non vi resterà. Simplicio. Bene. Ma come i gravi ed i leggeri non possono aver principio né interno né esterno di muoversi circolarmente, né anco il globo terrestre si muoverà di moto circolare, e così avremo l'intento. Salviati. Io non ho detto che la terra non abbia principio né esterno né interno al moto circolare, ma dico che non so qual de due ella si abbia, ed il mio non lo sapere non ha forza di levarglielo. Ma se quest'autore sa da che principio siano mossi in giro altri corpi mondani che sicuramente si muovono, dico che quello che fa muovere la terra è una cosa simile a quella per la quale si muove Marte, Giove, e che crede che si muova anco la sfera stellata. E se egli mi assicurerà chi sia il movente di uno di questi mobili, io mi obbligo a saper di dire chi fa muover la terra. Ma più, io voglio farli stesso se mi sa insegnare chi muova le parti della terra in giù. Simplicio. La causa di questo effetto è notissima e ciaschedun sa che è la gravità. Salviati. Voi errate, signor Simplicio. Voi dovevi dire che ciaschedun sa che ella si chiama gravità, ma io non vi domando del nome, ma dell'essenza della cosa, della quale essenza voi non sapete punto più di quello che voi sappiate dell'essenza del movente le stelle in giro, eccettuatone il nome, che a questa è stato posto e fatto familiare e domestico per la frequente esperienza che 1000 volte il giorno ne veggiamo, ma non è che realmente noi intendiamo più che principio o che virtù sia quella che muove la pietra in giù, di quel che noi sappiamo chi la muova in su separata dal proiciente, o chi muova la luna in giro, eccetto che, come ho detto, il nome che più singolare è proprio gli abbiamo assegnato, di gravità, dove che a quello con termine più generico assegniamo virtù impressa, a quello diamo intelligenza o assistente o informante,
ed a infiniti altri moti diamo loro per cagione la natura. Simplicio. Parmi che quest'autore domandi assai manco di quello a che voi negate la risposta, poiché non vi chiede qual sia particolarmente e nominatamente il principio che muove i gravi e i leggeri in giro, ma qualunque si sia, cerca solamente se voi lo stimate intrinseco o estrinseco, che sebbene, verbi grazia, io non so che cosa sia la gravità per la quale la terra discende, so però che l'è principio interno, poiché non impedito spontaneamente muove, ed all'incontro so che il principio che la muove in su è esterno, ancorché io non sappia che cosa sia la virtù impressale dal proicente. Salviati. In quante questioni bisognerebbe divertire se noi volessimo decidere tutte le difficoltà che si vengono attaccando l'una in conseguenza dell'altra. Voi chiamate principio esterno ed anche lo chiamerete preternaturale e violento quello che muove il proietto grave all'insù, ma forse non è egli meno interno e naturale che quello che lo muove in giù. Può chiamarsi per avventura esterno e violento, mentre il mobile è congiunto col proicente, ma separato. Che cosa esterna rimane per motore della freccia o della palla? Bisogna pur necessariamente dire che quella virtù che la conduce in alto sia non meno interna che quella che la muove in giù, ed io ho così per naturale il moto in su dei gravi per l'impeto concepito come il moto in giù dipendente dalla gravità. Simplicio. Questo non ammetterò io mai, perché questo ha il principio interno, naturale e perpetuo, e quello esterno, violento e finito. Salviati. Se voi vi ritirate dal concedermi che i principi dei moti dei gravi in giù ed in su siano egualmente interni e naturali, che fareste s'io vi dicessi che potessero anco essere il medesimo in numero? Simplicio. Lo lascio giudicare a voi. Salviati. Anzi, voglio io voi stesso per giudice. Però ditemi, credete voi che nel medesimo corpo naturale possano riseder principi interni che siano tra di loro contrarii? Simplicio, credo assolutamente di no. Salviati. Della terra, del piombo, dell'oro ed insomma delle materie gravissime, quale stimate voi che sia la loro naturale intrinseca inclinazione, cioè a qual moto credete voi che il loro principio interno le tiri? Simplicio, al moto verso il centro delle cose gravi, cioè al centro dell'universo e della terra, dove non impedite si condurrebbero. Salviati, talché quando il globo terrestre fusse perforato da un pozzo che passasse per il centro di esso, una palla d'artiglieria lasciata cader per esso, mossa da principio naturale ed intrinseco, si condurrebbe al centro, e tutto questo moto farebbe ella spontaneamente e per principio intrinseco. Non sta così? Simplicio. Così tengo io per fermo. Salviati. Ma giunta al centro, credete voi che ella passasse più oltre, oppur che quivi cesserebbe immediatamente dal moto? Simplicio. Credo che ella continuerebbe di muoversi per lunghissimo spazio. Salviati. Ma questo moto, oltre al centro, non sarebbe egli all'insù e per vostro detto preternaturale e violento? E da qual altro principio lo farete voi dependere, salvo che da quelli stesso, che ha condotta la palla al centro e che voi avete chiamato intrinseco e naturale?
trovate voi un proicente esterno che gli sopraggiunga di nuovo per cacciarla in su, e questo, che si dice del moto per il centro, si vede anco quassù da noi, imperroché l'impeto interno di un grave cadente per una superficie declive, se la medesima, piegandosi da basso, si rifletterà in su, lo porterà, senza punto interrompere il moto, anco all'insù. Una palla di piombo, pendente da uno spago, rimossa dal perpendicolo, descende spontaneamente tirata dall'interna inclinazione e senza interpor quiete trapassa al punto infimo e senz'altro sopravveniente motore si muove in su. Io so che voi non negherete che tanto è naturale ed interno dei gravi il principio che gli muove in giù, quanto dei leggeri quello che gli muove in su. Onde io vi metto in considerazione una palla di legno, la quale, scendendo per aria da grande altezza e però movendosi da principio interno, giunta sopra una profondità d'acqua, continua la sua ascesa e, senz'altro motore esterno, per lungo tratto si sommerge. Eppure il moto in giù per l'acqua gli è preternaturale e con tutto ciò dipende da principio che è interno e non esterno della palla. Eccovi dunque dimostrato come un mobile può essere mosso da uno stesso principio interno di movimenti contrari. Simplicio, io credo che a tutte queste instanze ci siano risposte, benché per ora non mi sovvengano, ma comunque ciò sia, continua l'autore di domandare da qual principio dipenda questo moto circolare dei gravi e dei leggeri, cioè se da principio interno o esterno, e seguendo dimostra che non può essere né l'uno né l'altro, dicendo: si ab externo Deus neillum exitat per continuum miraculum, an vero angelus an aer, et unc quidem multi assignat, sed contra. Salviati, non vi affaticate in legger l'instanze, perch'io non son di quelli che attribuisca tal principio all'aria ambiente. Quanto poi al miracolo o all'angelo, piuttosto inclinerei in quella parte, perché quello che comincia da divino miracolo o da operazione angelica, qual è la trasportazione d'una palla d'artiglieria nel concavo della luna, non ha dell'improbabile che in virtù del medesimo principio faccia anco il resto. Ma quanto all'aria, a me basta che ella non impedisca il moto circolare dei mobili, che per essa si dice che si muovono, e per ciò fare basta, né più si ricerca, che essa si muova dell'istesso moto e che con la medesima velocità finisca le sue circolazioni che il globo terrestre. Nota 1. Il vento in favore aiuta il mobile men veloce, il vento in contrario l'impedisce. Adunque l'aria egualmente veloce non opera nulla. Fine nota 1. Simplicio. Ed egli insurgerà parimente contro a questo domandando: chi conduce intorno l'aria, la natura o la violenza? E confuta la natura con dire che ciò è contro la verità, all'esperienza, all'istesso Copernico. Salviati. Contro al Copernico non è altrimenti, il quale non iscrive tal cosa, e quest'autore gliela attribuisce con troppo eccesso di cortesia. Anzi, egli dice, e per mio parer dice bene, che la parte dell'aria vicino alla terra, essendo più presto evaporazione terrestre, può aver la medesima natura e naturalmente seguire il suo moto, ovvero, per essergli contigua, seguirla in quella maniera che i peripatetici dicono che la parte superiore e l'elemento del fuoco seguono il moto del concavo della luna,
sì che a loro tocca a dichiarare se cotal moto sia naturale o violento. Simplicio. Replicherà l'autore che se il Copernico fa muovere una parte dell'aria inferiore solamente, mancando di cotal moto la superiore, non potrà render ragione come quell'aria quieta sia per poter condur seco i medesimi gravi e fargli secondare il moto della terra. Salviati. Il Copernico dirà che questa propensione naturale dei corpi elementari di seguire il moto terrestre ha una limitata sfera, fuori della quale cesserebbe tal naturale inclinazione, oltre che, come ho detto, non è l'aria quella che porta seco i mobili, i quali, essendo separati dalla terra, seguono il suo moto, sicché cascano tutte le instanze che quest'autore produce per provare che l'aria può non cagionar cotali effetti. Simplicio. Come dunque ciò non sia, bisognerà dire che tali effetti dependano da principio interno, contro alla qual posizione oboriuntur difficillime, immo inextricabiles questiones secunde, che sono le seguenti. Principium illud internum vel est accidens vel substantia. Si primum, quale nam illud, nam qualitas loco motiva circum actemus nulla videtur esse agnita. Salviati. Come? Non si ha notizia di alcuna? Non ci sono queste, che muovon intorno tutte queste elementari materie insieme con la terra? Vedete come quest'autore suppon per vero quello che è in quistione. Simplicio. E dice che ciò non si vede, e parmi che abbia ragione in questo. Giornata seconda, parte 18. Salviati. Non si vede da noi perché andiamo in volta insieme con loro. Simplicio. Sentite l'altra instanza. Que etiam si esset quomodo tamen inveniretur in rebus tam contrariis, in igne ut in aqua, in aere ut in terra, in viventibus ut in anima carentibus? Salviati. Posto per ora che l'acqua e il fuoco sien contrarii, come anche l'aria e la terra, che pur ci sarebbe da dire assai, il più che da questo ne possa seguire sarà che ad essi non possono esser comuni i moti che tra loro sien contrarii, sì che, verbi grazia, il moto in su, che naturalmente compete al fuoco, non possa competere all'acqua, ma che, siccome essa è per natura contraria al fuoco, così a lei convenga quel moto che è contrario al moto del fuoco, che sarà il moto de orsum. Ma il moto circolare, che non è contrario né al sursum né al de orsum, anzi che si può mescolare con amendue, come il medesimo Aristotile afferma, perché non potrà egualmente competere ai gravi ed ai leggeri? I moti poi, che non possono essere comuni ai viventi ed ai non viventi, son quelli che dependon dall'anima, ma quelli che son del corpo, in quanto egli è elementare ed in conseguenza partecipante delle qualità degli elementi, perché non hanno ad esser comuni al cadavero ed al vivente? E però, quando il moto circolare sia proprio degli elementi, dovrà esser comune dei misti ancora. Sagredo. È forza che quest'autor creda che cadendo una gatta morta da una finestra non possa esser che anco viva ci potesse cadere, non essendo cosa conveniente che un cadavero partecipi delle qualità che convengono ad un vivente. Salviati. Non conclude dunque il discorso di quest'autore contro a chi dicesse il principio del moto circolare dei gravi e dei leggeri
esser un accidente interno. Non so quanto E sia per dimostrare che non possa esser una sustanza. Simplicio insurge contra questo con molte opposizioni, la prima delle quali è questa. Si secundum nempe si dicas tale principium esse substantiam, illud est aut materia, aut forma, aut compositum, sed repugnant iterum tot diverse rerum nature, quales sunt aves, limaces, saxa, sagitte, nives, fumi, grandines, pisces, etc., que tamen omnia specie et genere differentia moverentur a natura suo circulariter, ipsa naturis diversissima, etc. Salviati, se queste cose nominate sono di nature diverse, e le cose di nature diverse non possono aver un moto comune, bisognerà, quando si debba soddisfare a tutte, pensar ad altro che a due moti solamente in su ed in giù, e se ne deve trovar uno per le frecce, uno per le lumache, un altro per i sassi, uno per i pesci, bisognerà pensare anco ai lombrichi e ai topazzi e all'agarico, che non son men differenti di natura tra di loro che la gragnuola e la neve. Simplicio, par che voi ve ne burliate di questi argomenti. Salviati, anzi no, signor Simplicio, ma già si è risposto di sopra, cioè che se un moto in giù, ovvero in su, può convenire alle cose nominate, potrà non meno convenir loro un circolare, e stando nella dottrina peripatetica, non porrete voi diversità maggiore tra una cometa elementare e una stella celeste che tra un pesce e un uccello? Eppur quelle si muovono amendue circolarmente. Or seguite il secondo argomento. Simplicio, si terra staret per voluntatem Dei, rontarent ne cetera an non? Si hoc falsum est a natura girari, si illud redeunt priores questiones, et sane mirum esset, quod gavia pisciculo alauda nidulo suo, et corvus limaci petreque etiam volens imminere non posset. Salviati, io per me darei una risposta generale che, dato per volontà di Dio che la terra cessasse dalla vertigine diurna, quegli uccelli farebber tutto quello che alla medesima volontà di Dio piacesse. Ma se pur cotesto autore desiderasse una più particolar risposta, gli direi che farebber tutto l'opposito di quello che facessero, quando, mentre eglino separati dalla terra, si trattenesser per aria, il globo terrestre per volontà divina si mettesse inaspettatamente in un moto precipitosissimo. Tocca ora a quest'autore ad assicurarci di quello che in tal caso accaderebbe. Sagredo, di grazia, signor Salviati, concedete a mia richiesta a quest'autore che, fermandosi la terra per volontà di Dio, l'altre cose da quella separate continuasse ad andare in volta del natural movimento loro, e sentiamo quali impossibili o inconvenienti ne seguirebbero, perché io per me non so veder disordini maggiori di questi che produce l'autor medesimo, cioè che l'allodole, ancorché le volessero, non si potrebber trattener sopra i nidi loro, né i corbi sopra le lumache o sopra i sassi, dal che ne seguirebbe che ai corbi converrebbe patirsi la voglia delle lumache, e gli allodolini si morrebber di fame e di freddo, non potendo esser né imbeccati né covati dalle lor madri. Questa è tutta la rovina ch'io so ritrar che seguirebbe stante il detto dell'autore. Vedete voi, signor Simplicio, se maggiori inconvenienti seguir ne dovessero. Simplicio, io non ne so scorger di maggiori,
ma è ben credibile che l'autore ci scorga, oltre a questi, altri disordini in natura, che forse, per suoi degni rispetti, non ha volsuti produrre. Seguirò dunque la terza instanza. In super qui fit ut iste res tam varie tantum moveatur ab occasu in ortum parallele ad equatorem, ut semper moveantur nunquam quiescant. Salviati. Muovonsi da occidente in oriente parallele all'equinoziale, senza fermarsi, in quella maniera appunto che voi credete che le stelle fisse si muovano da levante a ponente, parallele all'equinoziale senza fermarsi. Simplicio. Quare quo sunt altiores celerius, quo humiliores tardius? Salviati. Perché in una sfera o in un cerchio che si volga intorno al suo centro, le parti più remote descrivono cerchi maggiori e le più vicine gli descrivono nello stesso tempo minori. Simplicio. Quare que equinoziali propiores in maiori, que remotiores in minori circulo feruntur? Salviati. Per imitare la sfera stellata, nella quale le più vicine all'equinoziale si muovono in cerchi maggiori che le più lontane. Simplicio. Quare pila eadem sub equinoziali tota circa centrum terre ambitu maximo, celeritate incredibili sub polo vero circa centrum proprium giro nullo tarditate suprema volveretur? Salviati. Per imitare le stelle del firmamento, che farebbero li stesso se il moto diurno fosse loro. Simplicio. Quare eadem res pila verbi grazia plumbea si semel terram circuivit descripto circulo maximo eamdem ubique non circumigreter secundum circulum maximum sed translata extra equinoxialem in circulis minoribus agetur? Salviati. Perché così farebbero, anzi pure hanno fatto in dottrina di Tolomeo alcune stelle fisse che già erano vicinissime all'equinoziale e descrivevan cerchi grandissimi, ed ora che ne son lontane gli descrivon minori. Sagredo. Oh, s'io potessi tenere a mente tutte queste belle cose, mi parrebbe pur d'aver fatto il grande acquisto. Bisogna, signor Simplicio, che voi me lo prestiate questo libretto, perché egli è forza che per entro vi sia un mare di cose peregrine ed esquisitissime. Simplicio. Io ve ne farò un presente. Sagredo. Oh, questo no. Io non ve ne priverei mai. Ma son finite ancora le interrogazioni? Simplicio. Signor no, sentite pure. Si latio circularis gravibus et levibus est naturalis, qualis est ea que fit secundum lineam rectam? Nam si naturalis, quomodo et is motus, qui circum est, naturalis est, cum specie differat a recto? Si violentus, qui fit ut missile ignitum sursum, evolans scintillosum caput sursum a terra, non autem circumvolvatur, etc. Salviati. Già 1000 volte si è detto che il moto circolare è naturale del tutto e delle parti, mentre sono in ottima disposizione. Il retto è per ridurre all'ordine le parti disordinate, sebben meglio è dire che mai né ordinate né disordinate non si muovono di moto retto, ma di un moto misto che anco potrebbe essere circolare schietto, ma a noi resta visibile e osservabile una parte sola di questo moto misto, cioè la parte del retto, restandoci l'altra parte del circolare impercettibile, perché noi ancora lo partecipiamo. E questo risponde ai razzi, li quali si muovono in su e in giro,
ma noi non possiamo distinguer il circolare perché di quello ci muoviamo noi ancora. Ma quest'autore non credo che abbia mai capita questa mistione, poiché si vede come egli resolutamente dice che i razzi vanno in su a diritto e non vanno altrimenti in giro. Simplicio, quare centrum sfere dell'apse subequatore spiram describit in eius plano, sub alis parallelis spiram describit in cono, sub polo descendit in axe, lineam giralem decurrens in superficie cilindrica consignatam? Salviati, perché delle linee tirate dal centro alla circonferenza della sfera, che son quelle per le quali i gravi descendono, quella che termina nell'equinoziale disegna un cerchio e quelle che terminano in altri paralleli descrivono superficie coniche e l'asse non descrive altro, ma si resta nell'esser suo. E se io vi debbo dire il mio parer liberamente, dirò che non so ritrarre da tutte queste interrogazioni costrutto nessuno che rilevi contro al moto della terra. Perché se io domandassi a quest'autore, concedutogli che la terra non si muova, quello che accaderebbe di tutti questi particolari, dato che ella si movesse, come vuole il Copernico, son ben sicuro che direbbe che ne seguirebbero tutti questi effetti che egli adesso oppone come inconvenienti per rimuovere la mobilità, talché nella mente di quest'uomo le conseguenze necessarie vengono reputate assurdi. Ma di grazia, se ci è altro, spediamoci da questo tedio. Simplicio, in questo che segue ci è contra il Copernico e i suoi seguaci, che vogliono che il moto delle parti separate dal suo tutto sia solo per riunirsi al suo tutto, ma che naturale assolutamente sia il muoversi circolarmente alla vertigine diurna, contro ai quali in sta dicendo che, conforme all'opinion di costoro, si tota terra una cum aqua in nihilum redigeretur, nulla grando aut pluvia e nube decideret, sed naturaliter tantum circonferetur, neque ignis ullus aut igneum ascenderet, cum illorum non improbabili sententia ignis nullus sit supra. Salviati. La provvidenza di questo filosofo è mirabile e degna di gran lode, atteso che non si consenta di pensare alle cose che potrebbero accadere stante il corso della natura, ma vuol trovarsi provvisto in occasione che seguissero di quelle cose che assolutamente si sa che non sono mai per seguire. Io voglio dunque, per sentir qualche bella sottigliezza, concedergli che quando la terra e l'acqua andassero in niente, né le grandini né la pioggia cadessero più, né le materie ignee andassero più in alto, ma si trattenessero girando, che sarà poi e che mi opporrà il filosofo? Simplicio, l'opposizione è nelle parole che seguono immediatamente, eccole qui. Quibus tamen experientia et ratio adversatur. Salviati, ora mi convien cedere, poiché egli ha sì gran vantaggio sopra di me qual è l'esperienza della quale io manco, perché sinora non mi son mai incontrato in vedere che il globo terrestre con l'elemento dell'acqua sia andato in niente, sì ch'io abbia potuto osservare quel che in questo piccol finimondo faceva la gragnuola e l'acqua. Ma ci dicegli al manco, per nostra scienza, quel che facevano? Simplicio, non lo dice altrimenti. Salviati, pagherei qualsivoglia cosa a potermi abboccar con questa persona per domandargli se quando questo globo sparì e portò via anco il centro comune della gravità,
siccome io credo, nel qual caso penso che la grandine e l'acqua restassero come insensate e stolide tra le nugole, senza saper che farsi di loro. Potrebbe anco essere che attratte da quel grande spazio vacuo lasciato mediante la partita del globo terrestre, si rarefacesser tutti gli ambienti ed in particolare l'aria, che è sommamente distraibile, e concorressero con somma velocità a riempirlo. E forse i corpi più solidi e materiali, come gli uccelli, che pur di ragione ne dovevano essere molti per aria, si ritiranno più verso il centro della grande sfera vacua, che par ben ragionevole che alle sustanze che sotto minor mole contengono assai materia siano assegnati i luoghi più angusti, lasciando alle più rare i più ampli. E quivi, mortisi finalmente di fame e risoluti in terra, formassero un nuovo globettino con quella poca di acqua che si trovava allora tra nugoli. Potrebbe anco essere che le medesime materie, come quelle che non veggon lume, non s'accorgessero della partita della terra e che alla cieca scendessero al solito, pensando di incontrarla, e a poco si conducessero al centro, dove anco di presente andrebbero se l'istesso globo non l'impedisse. E finalmente, per dare a questo filosofo una meno irrisoluta risposta, gli dico che so tanto di quel che seguirebbe dopo l'annichilazione del globo terrestre, quanto egli avrebbe saputo che fusse per seguir di esso ed intorno ad esso avanti che fusse creato, e perché io son sicuro che e direbbe che non si sarebbe neanche potuto immaginare nissuna delle cose seguite, delle quali la sola esperienza l'ha fatto scienziato. Dovrà non mi negar perdono e scusarmi s'io non so quel che egli sa delle cose che seguirebbero dopo l'annichilazione di esso globo, atteso che ho manco di questa esperienza che egli ha. Dite ora se ci è altra cosa. Simplicio, ci è questa figura che rappresenta il globo terrestre con una gran cavità intorno al suo centro ripiena d'aria, e per mostrare che i gravi non si muovono in giù per unirsi col globo terrestre, come dice il Copernico, costituisce questa pietra nel centro e domanda, posta in libertà, quel che ella farebbe, ed un'altra ne pone nella concavità di questa gran caverna e fa le stesse interrogazioni, dicendo quanto alla prima: Lapis in centro constitutus aut ascendet ad terram in punctum aliquod aut non, si secundum falsum est partes ob solam sejuncionem a toto ad illud moveri, si primum omnis ratio ed experienza renititur neque gravia in sue gravitatis centro conquiescent, item si suspensus lapis liberatus decidat in centrum separabit se a toto contra Copernicum, si pendeat refragatur omnis experientia, cum videamus integros fornices corruere. Salviati, risponderò, benché con mio disavvantaggio grande, giacché son alle mani con chi ha veduto per esperienza ciò che fanno questi sassi in questa gran caverna, cosa che non ho veduta io, e dirò che credo che prima siano le cose gravi che il centro comune della gravità, sicché non un centro, che altro non è che un punto indivisibile e però di nessuna efficacia, sia quello che attragga a sé le materie gravi, ma che esse materie, cospirando naturalmente all'unione, si formino un comun centro, che è quello intorno al quale consistono parti di eguali momenti. Onde stimo che, trasferendosi il grande aggregato dei gravi in qualsivoglia luogo,
le particelle che dal tutto fusser separate lo seguirebbero e non impedite lo penetrerebbero sin dove trovassero parti men gravi di loro, ma pervenute sin dove s'incontrassero in materie più gravi non scenderebber più. E però stimo che nella caverna ripiena d'aria tutta la volta premerebbe e solo violentemente si sostenterebbe sopra quell'aria, quando la durezza non potesse essere superata e rotta dalla gravità. Ma sassi staccati credo che scenderebbero al centro e non soprannoterebbero all'aria, né perciò si potrebbe dire che non si muovessero al suo tutto, muovendosi là dove tutte le parti del tutto si moverebbero quando non fussero impedite. Simplicio. Quel che resta è certo errore che ei nota in un seguace del Copernico, il quale, facendo che la terra si muova del moto annuo e del diurnio, in quella guisa che la ruota del carro si muove sopra il cerchio della terra ed in se stessa, veniva a fare o il globo terrestre troppo grande o l'orbe bagno troppo piccolo, atteso che 365 rivoluzioni dell'equinoziale son meno assai che la circonferenza dell'orbe magno. Salviati. Avvertite che voi equivocate e dite il contrario di quello che bisogna che sia scritto nel libretto, imperrocché bisogna dire che quel tale autore veniva a fare il globo terrestre troppo piccolo o l'orbe magno troppo grande e non il terrestre troppo grande e l'anno troppo piccolo. Nota 1. Qui è attribuito l'errore all'autore del libretto, ma veramente l'errore non vi è. Fine nota 1. Simplicio. L'equivoco non è altrimenti mio. Ecco qui le parole del libretto. Non videt quod vel circulum annum equo minorem, vel orbem terreum giusto multo fabricet maiorem. Salviati. Se il primo autore abbia errato io non lo posso sapere, poiché l'autore del libretto non lo nomina, ma ben è manifesto e inescusabile l'error del libretto, abbia o non abbia errato quel primo seguace del Copernico, poiché quel del libretto trapassa senza accorgersi un error sì materiale e non lo nota e non lo emenda. Ma questo siagli perdonato come errore piuttosto d'inavvertenza che d'altro, oltre che, se non ch'io sono omai stracco e sazio di più lungamente occuparmi e consumare il tempo con assai poca utilità in queste molto leggeri altercazioni, potrei mostrare come non è impossibile che un cerchio, anco non maggior d'una ruota d'un carro, col dar non pur 365, ma anco meno di 20 rivoluzioni, può descrivere o misurare la circonferenza, non pur dell'orbe magno, ma di uno 1000 volte maggiore. E questo dico per mostrare che non mancano sottigliezze assai maggiori di questa, con la quale quest'autore nota l'errore del Copernico. Ma di grazia, respiriamo un poco, per venir poi a quest'altro filosofo oppositore del medesimo Copernico, Sagredo. Veramente ne ho bisogno io ancora, benché abbia solamente affaticato gli orecchi, e quando io pensassi di non aver a sentir cose più ingegnose in quest'altro autore, non so se io mi risolvessi ad andarmene ai freschi in gondola. Simplicio. Credo che sentirete cose di maggior polso, perché quest'è filosofo consumatissimo e anco gran matematico, ed ha confutato Ticone in materia delle comete e delle stelle nuove. Salviati. E egli forse è l'autor medesimo dell'Antiticone? Simplicio. È quello stesso, ma la confutazione contro le stelle nuove non è nell'Antiticone, se non in quanto e dimostra
che elle non erano pregiudiziali all'inalterabilità ed ingenerabilità del cielo, siccome già vi dissi. Ma dopo l'antiticone, avendo trovato, per via di parallasse, modo di dimostrare che esse ancora son cose elementari e contenute dentro al concavo della luna, ha scritto quest'altro libro, De Tribus Novis Stellis etc., ed inseritovi anco gli argomenti contro al Copernico. Io l'altra volta vi produssi quello che egli aveva scritto circa queste stelle nuove nell'antiticone, dove egli non negava che le fussero nel cielo, ma dimostrava che la loro produzione non alterava l'inalterabilità del cielo, e ciò faceva egli con discorso puro filosofico, nel modo ch'io vi dissi, e non mi sovvenne di dirvi come di poi aveva trovato modo di rimuoverle dal cielo, perché, procedendo egli in questa confutazione, per via di computi e di parlassi, materie poco o niente comprese da me, non l'avevo lette, e solo avevo fatto studio sopra queste instanze contro al moto della terra, che son pure naturali. Salviati, intendo benissimo, e converrà, dopo che avremo sentite le opposizioni al Copernico, che sentiamo o veggiamo almeno la maniera con la quale per via di parallasse dimostra essere state elementari quelle nuove stelle, che tanti astronomi di gran nome costituiron tutti altissime e tra le stelle del firmamento, e come quest'autore conduce a termine una tanta impresa di ritirar di cielo le nuove stelle sin dentro alla sfera elementare, sarà ben degno d'esser grandemente esaltato e trasferito esso tra le stelle, o almeno che per fama sia tra quelle eternato il suo nome. Però spediamoci quanto prima da questa parte che oppone all'opinion del Copernico, e cominciate a portare le sue instanze. Simplicio, queste non occorrerà leggerle ad verbum, perché sono molto prolisse, ma io, come vedete, nel leggerle attentamente più volte, ho contrassegnato nella margine le parole dove consiste tutto il nervo della dimostrazione, e quella basterà leggere. Il primo argomento comincia qui. Et primo, si opinio Copernici recipiatur, criterium naturalis philosophie, ni prorsus tollatur, vehementer saltem labefactari videtur. Il qual criterio vuole, secondo l'opinione di tutte le sette dei filosofi, che il senso e l'esperienza siano le nostre scorte nel filosofare, ma nella posizione del Copernico i sensi vengono a ingannarsi grandemente, mentre visibilmente scorgono da vicino in mezzi purissimi i corpi gravissimi scender rettamente a perpendicolo, né mai deviar un sol capello dalla linea retta. Con tutto ciò, per il Copernico, la vista in cosa tanto chiara s'inganna, e quel moto non è altrimenti retto, ma misto di retto e circolare. Salviati, questo è il primo argomento che Aristotele e Tolomeo e tutti i lor seguaci producono, al quale si è abbondantemente risposto e mostrato il paralogismo, ed assai apertamente dichiarato come il moto comune a noi ed agli altri mobili è come se non fusse, ma perché le conclusioni vere hanno 1000 favorevoli rincontri che le confermano, voglio, in grazia di questo filosofo, aggiunger qualche altra cosa, e voi, signor Simplicio, facendo la parte sua, rispondetemi alle domande, e prima ditemi che effetto fa in voi quella pietra la quale, cadendo dalla cima della torre, è cagione che voi di tal movimento vi accorgiate. Perché se il suo cadere nulla di più o di nuovo operasse in voi di quello che si operava alla sua quiete in cima della torre, voi sicuramente non vi accorgereste della sua ascesa, né distinguereste il suo muoversi dal suo star ferma. Simplicio,
comprendo il suo discendere in relazione alla torre, perché or la veggo accanto a un tal segno di essa torre, poi ad un basso, e così successivamente sinché la scorgo giunta in terra. Salviati. Adunque, se quella pietra fusse caduta dagli artigli d'una volante aquila e scendesse per la semplice aria invisibile, e voi non aveste altro oggetto visibile e stabile con chi far parallelo di quella, non potreste il suo moto comprendere? Simplicio. Anzi, pur me n'accorgerei, poiché per vederla, mentre è altissima, mi converrebbe alzar la testa, e secondo che ella venisse calando, mi bisognerebbe abbassarla, ed insomma muover continuamente o quella o gli occhi, secondando il suo moto. Salviati. Ora avete data la vera risposta. Voi conoscete dunque la quiete di quel sasso, mentre senza muover punto l'occhio ve lo vedete sempre avanti, e conoscete che si muove quando, per non lo perder di vista, vi convien muover l'organo della vista, cioè l'occhio. Adunque, tutta volta che, senza muover mai l'occhio, voi vi vedeste continuamente un oggetto nell'istesso aspetto, sempre lo giudichereste immobile? Simplicio. Credo che così bisognasse necessariamente. Salviati. Figuratevi ora d'essere in una nave ed aver fissato l'occhio alla punta dell'antenna. Credete voi che, perché la nave si muovesse anco velocissimamente, vi bisognasse muover l'occhio per mantener la vista sempre alla punta dell'antenna e seguitare il suo moto? Simplicio. Son sicuro che non bisognerebbe far mutazion nessuna e che non solo la vista, ma quando io v'avessi drizzato la mira d'un archibuso, mai per qualsivoglia moto della nave non mi bisognerebbe muoverla un pelo per mantenervela aggiustata. Giornata seconda, parte 19. Salviati. E questo avviene perché il moto che conferisce la nave all'antenna lo conferisce anche a voi ed al vostro occhio, sicché non vi convien muoverlo punto per rimirar la cima dell'antenna, ed in conseguenza ella vi apparisce immobile. E tanto è che il raggio della vista vadia dall'occhio all'antenna quanto se una corda fusse legata tra due termini della nave. Ora, 100 corde sono a diversi termini fermate e negli stessi posti si conservano, muovasi la nave o stia ferma. Ora, trasferite questo discorso alla vertigine della terra ed al sasso posto in cima della torre, nel quale voi non potete discernere il moto, perché quel movimento che bisogna per seguirlo l'avete voi comunemente con lui dalla terra, né vi convien muover l'occhio. Quando poi gli sopraggiunge il moto all'ingiù, che è suo particolare e non vostro, e che si mescola col circolare, la parte del circolare che è comune della pietra e dell'occhio continua ad essere impercettibile e solo si fa sensibile il retto, perché per seguirla vi convien muover l'occhio abbassandolo. Vorrei, per tor d'error questo filosofo, potergli dire che una volta, andando in barca, facesse d'avervi un vaso assai profondo pieno d'acqua ed avesse accomodato una palla di cera o d'altra materia che lentissimamente scendesse al fondo, sicché in un minuto d'ora appena calasse un braccio, e facendo andar la barca quanto più velocemente potesse, talché in un minuto d'ora facesse più di 100 braccia, leggermente immergesse nell'acqua la detta palla e la lasciasse liberamente scendere, e con diligenza osservasse il suo moto. Egli primieramente la vedrebbe andare addirittura verso quel punto del fondo del vaso
dove tenderebbe quando la barca stesse ferma, e dall'occhio suo ed in relazione al vaso tal motto apparirebbe perpendicolarissimo e rettissimo, eppure non si può dir che non fusse composto del retto in giù e del circolare intorno all'elemento dell'acqua. E se queste cose accaggiano in moti non naturali ed in materie che noi possiamo farne l'esperienza nel loro stato di quiete e poi nel contrario del moto, e pur quanto all'apparenza non si scorge diversità alcuna e par che ingannino il senso, che vogliamo noi distinguere circa alla terra, la quale perpetuamente è stata nella medesima costituzione quanto al moto e alla quiete? Ed in qual tempo vogliamo in essa sperimentare se differenza alcuna si scorge tra questi accidenti del moto locale ne suoi diversi stati di moto e di quiete, se ella in un solo di questi due eternamente si mantiene? Sagredo, questi discorsi m'hanno racconciato alquanto lo stomaco, il quale quei pesci e quelle lumache in parte mi avevano conturbato, ed il primo m'ha fatto sovvenire la correzione d'un errore, il quale ha tanto apparenza di vero che non so se di 1000 uno non la mettesse per indubitato, e questo fu che navigando in Soria e trovandomi un telescopio assai buono statomi donato dal nostro comune amico, che non molti giorni avanti l'aveva investigato, proposi a quei marinari che sarebbe stato di gran benefizio nella navigazione l'adoperarlo sulla gaggia della nave per iscoprir vascelli da lontano e riconoscergli. Fu approvato il benefizio, ma opposta la difficoltà nel poterlo usare mediante il continuo fluttuar della nave, e massime in su la cima dell'albero, dove l'agitazione è tanto maggiore, e che meglio sarebbe stato chi l'avesse potuto adoperare al piede, dove tal movimento è minore che in qualsivoglia altro luogo del vascello. Io, non voglio ascondere l'error mio, concorsi nel medesimo parere, e per allora non replicai altro, né saprei dirvi da che mosso tornai tra me stesso a ruminar sopra questo fatto, e finalmente m'accorsi della mia semplicità, ma però scusabile, nell'ammetter per vero quello che è falsissimo. Dico falso che l'agitazione massima della gaggia, in comparazione della piccola del piede dell'albero, debba render più difficile l'uso del telescopio nell'incontrar l'oggetto. Salviati, io sarei stato compagno dei marinari ed anche vostro sul principio. Simplicio, ed io parimente sarei stato e sono ancora, né crederei, col pensarvi 100 anni, intenderla altrimenti. Sagredo, potrò dunque io questa volta farvi a tutte e due, come si dice, il maestro addosso. E perché il proceder per interrogazioni mi par che dilucidi assai le cose, oltre al gusto che si ha dello scalzare il compagno cavandogli di bocca quel che non sapeva di sapere, mi servirò di tale artifizio. E prima io suppongo che le navi, fuste o altri legni che si cerca di scoprire e riconoscere siano lontani assai, cioè 4, 6, 10 o 20 miglia, perché per riconoscer i vicini non c'è bisogno d'occhiali, ed in conseguenza il telescopio può in tanta distanza di 4 o 6 miglia comodamente scoprire tutto il vascello ed anco macchina assai maggiore. Ora io domando quali in ispezie e quanti in numero siano i movimenti che si fanno nella gaggia, dependenti dalla fluttuazione della nave. Salviati. Figuriamoci che la nave vadia verso levante. Prima nel mar tranquillissimo non ci sarebbe altro moto che questo progressivo, ma
aggiunta l'agitazione dell'onde, ce ne sarà uno che, alzando ed abbassando vicendevolmente la poppa e la prua, fa che la gaggia inclina innanzi e indietro. Altre onde, facendo andare il vascello alla banda, piegano l'albero a destra e a sinistra. Altre possono girare alquanto la nave e farla defletter, diremo, con l'artimone dal dritto punto orientale or verso greco or verso sirocco. Altre, sollevando per di sotto la carina, potrebber far che la nave, senza deflettere, solamente si alzasse ed abbassasse. Ed insomma parmi che in ispezie questi movimenti siano due, uno cioè che muta per angolo la direzione del telescopio e l'altro che la muta, diremo, per linea senza mutar angolo, cioè mantenendo sempre la canna dello strumento parallela a se stessa. Sagredo, ditemi appresso, se noi, avendo prima drizzato il telescopio là a quella torre di Burano, lontana di qua 6 miglia, lo piegassimo per angolo a destra o a sinistra, ovvero in su o in giù, solamente quanto è un nero d'ugna, che effetto ci farebbe circa l'incontrar essa torre? Salviati, ce la farebbe immediata e sparir dalla vista, perché una tal declinazione, benché piccolissima qui, può importar là le centinaia e le migliaia delle braccia. Sagredo, ma se senza mutar l'angolo, conservando sempre la canna parallela a se stessa, noi la trasferissimo 10 o 12 braccia più lontana, a destra o a sinistra, in alto o a basso, che effetto ci cagionerebbe ella quanto alla torre? Salviati, assolutamente impercettibile, perché, essendo gli spazi qui e là contenuti tra raggi paralleli, le mutazioni fatte qui e là convien che siano eguali. E perché lo spazio che scuopre là lo strumento è capace di molte di quelle torri, però non la perderemo altrimenti di vista. Sagredo, tornando ora alla nave, possiamo indubitabilmente affermare che il muovere il telescopio a destra o a sinistra, in su o in giù, ed anco innanzi o indietro 20 o 25 braccia, mantenendolo però sempre parallelo a se stesso, non può sviare il raggio visivo dal punto osservato nell'oggetto più che le medesime 25 braccia. E perché nella lontananza di 8 o 10 miglia la scoperta dello strumento abbraccia spazio molto più largo che la fusta o altro legno veduto, però tal piccola mutazione non me lo fa perdere di vista. L'impedimento dunque e la causa dello smarrir l'oggetto non ci può venire se non dalla mutazione fatta per angolo, giacché per l'agitazione della nave la trasportazione del telescopio in alto o a basso, a destra o a sinistra, non può importare gran numero di braccia. Ora, supponete d'aver due telescopii fermati, uno all'inferior parte dell'albero della nave e l'altro alla cima, non pur dell'albero, ma anco dell'antenna altissima, quando con essa si fa la penna, e che amendue sian drizzati al vascello discosto 10 miglia. Ditemi se voi credete che, per qual si sia agitazione della nave e inclinazione dell'albero, maggior mutazione quanto all'angolo si faccia nella canna altissima che nell'infima. Alzando un'onda la prua, farà ben dare indietro la punta dell'antenna 30 o 40 braccia, più che il piede dell'albero, e verrà a ritirare indietro la canna superiore per tanto spazio e la inferiore un palmo solamente. Ma l'angolo tanto si altera nell'uno strumento quanto nell'altro, e parimente un'onda che venga per banda trasporta a destra ed a sinistra 100 volte più la canna alta che la bassa, ma gli angoli o non si mutano o si alterano egualmente. Ma la mutazione a destra o a sinistra
innanzi o indietro, in su o in giù, non reca impedimento sensibile nella veduta degli oggetti lontani, ma sì bene grandissimo l'alterazione dell'angolo. Adunque bisogna necessariamente confessare che l'uso del telescopio nella sommità dell'albero non è più difficile che al piede, avvenga che le mutazioni angolari sono eguali in amendue i luoghi. Salviati. Quanto bisogna andarci scospetto prima che affermare o negare una proposizione. Io torno a dire che nel sentir pronunziare risolutamente che movimento maggiore è fatto nella sommità dell'albero che nel piede, ciascuno si persuaderà che grandemente sia più difficile l'uso del telescopio su alto che a basso. E così anco voglio scusar quei filosofi che si disperano e si gettan via contro a quelli che non gli voglion conceder che quella palla d'artiglieria, che veggon chiaramente venire a basso per una linea retta e perpendicolare, assolutamente si muova in quel modo, ma voglion che il moto suo sia per un arco ed anco molto e molto inclinato e trasversale. Ma lasciamogli in questa angustia e sentiamo l'altre opposizioni che l'autore che abbiamo a mano fa contro al Copernico. Simplicio. Continua pur l'autore dimostrare come in dottrina del Copernico bisogna negare i sensi e le sensazioni massime, qual sarebbe se noi, che sentiamo il ventilar d'una leggerissima aura, non abbiamo poi a sentire l'impeto d'un vento perpetuo che ci ferisce con una velocità che scorre più di 2529 miglia per ora, che tanto è lo spazio che il centro della Terra col moto anno trapassa in un'ora per la circonferenza dell'orbe magno, come egli diligentemente calcola, e perché, come ei dice, pur di parer del Copernico, cum terra movetur circumpositus aer, motus tamen eius velocior licet, ac rapidior celerrimo, quocunque vento a nobis non sentiretur, sed summa tum tranquillitas reputaretur, nisi alius motus accederet. Quid est vero decipi sensum nisi ec esset deceptio? Salviati. È forza che questo filosofo creda che quella terra che il Copernico fa andare in giro insieme con l'aria ambiente per la circonferenza dell'orbe magno non sia questa dove noi abitiamo, ma un'altra separata, perché questa nostra conduce seco noi ancora con la medesima velocità sua e dell'aria circostante. E qual ferita possiamo noi sentire mentre fuggiamo con egual corso a quello di chi ci vuol giostrare? Questo signore s'è scordato che noi ancora siamo, non men che la terra e l'aria, menati in volta e che in conseguenza sempre siamo toccati dalla medesima parte d'aria, la quale però non ci ferisce. Simplicio, anzi no, eccovi le parole che immediatamente seguono, praeterea nos quoque rotamur, ex circumduzione terre eccetera. Salviati. Ora non lo posso più né aiutare né scusare. Scusatelo voi e aiutatelo, signor Simplicio. Simplicio. Per ora, così improvvisamente, non mi sovvien difesa di mia soddisfazione. Salviati. Ombe, ci penserete stanotte e difenderetelo poi domani. Intanto sentiamo l'altre opposizioni. Simplicio. Seguita pur l'istessa instanza mostrando che in via del Copernico bisogna negar le sensazioni proprie, imperrocché questo principio, per il quale noi andiamo intorno con la terra, o è nostro intrinseco o ci è esterno, cioè un rapimento di essa terra, e se questo secondo è, non sentendo noi cotal rapimento, convien dire che il senso del tatto
non senta il proprio obietto congiunto, né la sua impressione nel sensorio. Ma se il principio è intrinseco, noi non sentiremo un moto locale derivante da noi medesimi e non ci accorgeremo mai di una propensione perpetuamente annessa con esso noi. Salviati. Talché l'instanza di questo filosofo batte qua, che sia quel principio per il quale noi ci muoviamo con la terra, o esterno o interno, dovremmo in ogni maniera sentirlo. E non lo sentendo non è né l'uno né l'altro, e però noi non ci muoviamo né in conseguenza la terra. Ed io dico che può essere nell'un modo e nell'altro, senza che noi lo sentiamo. E del poter esser esterno, l'esperienza della barca rimuove ogni difficoltà soprabbondantemente, e dico soprabbondantemente, perché potendo noi a tutte l'ore farla muovere, ed anco farla star ferma, e con grande accuratezza andare osservando se da qualche diversità che dal senso del tatto possa esser compresa, noi possiamo imparare ad accorgerci se la si muova o no. Vedendo che per ancora non si è acquistata tale scienza, a che maravigliarsi se l'istesso accidente ci resta incognito nella terra, la quale ci può aver portati perpetuamente senza potere mai sperimentar la sua quiete? Voi sete pur, signor Simplicio, per quel ch'io credo, andato 1000 volte nelle barche da Padova, e se voi volete confessare il vero, non avete mai sentita in voi la partecipazione di quel moto, se non quando la barca, arenando o urtando in qualche ritegno, si è fermata, e che voi con gli altri passeggeri, colti all'improvviso, sete con pericolo traboccati. Bisognerebbe che il globo terrestre incontrasse qualche intoppo che l'arrestasse, che vi assicuro che allora vi accorgereste dell'impeto che in voi risiede, mentre da esso sareste scagliato verso le stelle. Ben è vero che con altro senso, ma accompagnato col discorso, potete accorgervi del moto della barca, cioè con la vista, mentre riguardate gli alberi e le fabbriche poste nella campagna, le quali, essendo separate dalla barca, par che si muovano in contrario. Ma se per una tale esperienza voleste restare appagato del moto terrestre, direi che riguardaste le stelle, che perciò vi appariscono muoversi in contrario. Il maravigliarsi poi di non sentir cotal principio, posto che fusse nostro interno, è pensiero men ragionevole, perché se noi non sentiamo un simile che ci vien di fuori e che frequentemente si parte, per qual ragione dovremmo sentirlo quando immutabilmente risiedesse di continuo in noi? Ora, ecci altro in questo primo argomento? Simplicio, ecci questa esclamazioncella: ex hac itaque opinione necessa est diffidere nostris sensibus, ut peritus fallacibus vel stupidis in sensibilibus, etiam conjunctissimis dijudicandis, quam ergo veritatem sperare possumus a facultate adeo fallaci ortum traentem? Salviati. Io ne vorrei dedur precetti più utili e più sicuri, imparando ad esser più circuspetto e men confidente circa quello che a prima giunta ci vien rappresentato dai sensi, che ci possono facilmente ingannare. E non vorrei che questo autore si affannasse tanto in volerci far comprendere col senso questo moto dei gravi descendenti esser semplice retto, e non di altra sorte, né si risentisse ed esclamasse, perché una cosa tanto chiara, manifesta e patente venga messa in difficoltà, perché in questo modo dà indizio di credere che a quelli che dicono tal moto non esser altrimenti retto,
anzi piuttosto circolare, paia di veder sensatamente quel sasso andar in arco, giacché egli invita più il lor senso che il lor discorso a chiarirsi di tal effetto. Il che non è vero, signor Simplicio, perché siccome io, che sono indifferente tra queste opinioni e solo a guisa di comico mi maschero da Copernico in queste rappresentazioni nostre, non ho mai veduto né mi è parso di veder cader quel sasso altrimenti che a perpendicolo. Così credo che agli occhi di tutti gli altri si rappresenti di stesso. Meglio è dunque che deposta l'apparenza nella quale tutti convenghiamo, facciamo forza col discorso, o per confermar la realtà di quella, o per riscoprir la sua fallacia. Sagredo, se io potessi una volta incontrarmi in questo filosofo, che pur mi pare che si elevi assai sopra molti altri seguaci delle stesse dottrine, vorrei, in segno di affetto, ricordargli un accidente che assolutamente egli ha ben 1000 volte veduto, dal quale, con molta conformità di questo che trattiamo, si può comprendere quanto facilmente possa altri restar ingannato dalla semplice apparenza, o vogliamo dire rappresentazione del senso. E l'accidente è il parere a quelli che di notte camminano per una strada d'esser seguitati dalla luna con passo eguale al loro, mentre la veggono venir radendo le gronde dei tetti, sopra le quali ella gli apparisce in quella guisa appunto che farebbe una gatta che realmente camminando sopra i tegoli tenesse loro dietro, apparenza che, quando il discorso non si interponesse, purtroppo manifestamente ingannerebbe la vista. Simplicio. Veramente non mancano le esperienze, le quali ci rendono sicuri delle fallacie dei semplici sensi. Però, sospendendo per ora cotali sensazioni, sentiamo gli argomenti che seguono, che son presi, come ei dice, ex rerum natura. Il primo dei quali è che la terra non può muoversi di sua natura di 3 movimenti grandemente diversi, ovvero bisognerebbe rifiutare molte dignità manifeste. La prima delle quali è che ogni effetto dipende da qualche causa. La seconda, che nessuna cosa produce sé medesima, dal che ne segue che non è possibile che il movente e quello che è mosso siano totalmente di stessa cosa. E questo non solo nelle cose che son mosse da motore estrinseco è manifesto, ma si raccoglie anche dai principii proposti li stesso accadere nel moto naturale dipendente da principio intrinseco. Altrimenti, essendo che il movente come movente è causa e il mosso come mosso è effetto, il medesimo totalmente sarebbe causa ed effetto. Adunque, un corpo non muove tutto sé, cioè che tutto muova e tutto sia mosso, ma bisogna nella cosa mossa distinguere in qualche modo il principio efficiente della mozione e quello che di tal mozione si muove. La terza dignità è che nelle cose soggette ai sensi, uno, in quanto uno, produce una cosa sola, cioè l'anima nell'animale produce ben diverse operazioni, ma con strumenti diversi, cioè la vista, l'udito, l'odorato, la generazione, ma con strumenti diversi. Ed insomma si scorge nelle cose sensibili le diverse operazioni derivar da diversità che sia nella causa. Ora, se si congiugneranno queste dignità, sarà cosa chiarissima che un corpo semplice, quale la terra, non si potrà di sua natura muovere insieme di 3 movimenti grandemente diversi, imperroché, per le supposizioni fatte, tutta non muove sé tutta. Bisogna dunque distinguere in lei 3 principii di 3 moti, altrimenti un principio medesimo produrrebbe più moti, ma contenendo in sé 3 principii di moti naturali oltre alla parte mossa, non sarà corpo semplice,
ma composto di 3 principi moventi e della parte mossa. Se dunque la terra è corpo semplice, non si moverà di 3 moti, anzi, pur non si moverà ella di alcuno di quelli che le attribuisce il Copernico, dovendosi muover d'un solo, essendo manifesto per le ragioni di Aristotile che ella si muove al suo centro, come mostrano le sue parti che scendono ad angoli retti alla superficie sferica della terra. Salviati. Molte cose sarebbon da dirsi e da considerarsi intorno alla testura di questo argomento, ma giacché noi lo possiamo in brevi parole risolvere, non voglio per ora senza necessità diffondermi, e tanto più quanto la risposta mi vien dal medesimo autore somministrata, mentre egli dice nell'animale da un sol principio esser prodotte diverse operazioni, onde io per ora gli rispondo con un simil modo: da un sol principio derivare nella terra diversi movimenti. Simplicio. A questa risposta non si quieterà punto l'autore dell'instanza, anzi vien pur ella totalmente atterrata da quello che ei soggiugne immediatamente per maggiore stabilimento dell'impugnazion fatta, siccome voi sentirete. Corrobora, dico, l'argomento con altra dignità, che è questa, che la natura non manca né soprabbonda nelle cose necessarie. Questo è manifesto agli osservatori delle cose naturali e principalmente degli animali, ne quali, perché dovevano muoversi di molti movimenti, la natura ha fatte loro molte flessure e quivi acconciamente ha legate le parti per il moto come alle ginocchia, ai fianchi per il camminar degli animali e per coricarsi a lor piacimento. Inoltre nell'uomo ha fabbricate molte flessioni e snodature al gomito e alla mano per poter esercitar molti moti. Da queste cose si cava l'argomento contro il trepicato movimento della terra, ovvero il corpo uno e continuo, senza essere snodato da flessura nessuna, può esercitar diversi movimenti, ovvero non può senza aver le flessure. Se può senza, adunque indarno ha la natura fabbricate le flessure negli animali, che è contro la dignità, ma se non può senza, adunque la terra, corpo uno e continuo e privo di flessure e di snodamenti, non può di sua natura muoversi di più moti. Or vedete quanto argutamente va ad incontrar la vostra risposta, che par quasi che l'avesse prevista. Giornata seconda, parte 20. Salviati. Dite voi sul saldo o pur parlate ironicamente? Simplicio. Io dico dal miglior senno ch'io m'abbia. Salviati. Bisogna dunque che voi vi sentiate d'aver tanto buono in mano da poter anco sostener la difesa di questo filosofo contro qualche altra replica che gli fusse fatta in contrario. Però rispondetemi, vi prego, in sua grazia, giacché non possiamo averlo presente. Voi primieramente ammettete per vero che la natura abbia fatti gli articoli, le flessure e snodature agli animali acciò che si possano muover di molti e diversi movimenti. Ed io vi nego questa proposizione e dico che le flessioni son fatte acciò che l'animale possa muovere una o più delle sue parti, restando immobile il resto. E dico che quanto alle spezie e differenze dei movimenti, quelli sono di una sola, cioè tutti circolari. E per questo voi vedete tutti i capi degli ossi mobili esser colmi o cavi. E di questi altri sono sferici, che son quelli che hanno a muoversi per tutti i versi, come fa nella snodatura della spalla il braccio dell'alfiere nel maneggiar l'insegna,
e dello strozziere nel richiamar con logoro il falcone, e tal è la flessura del gomito sopra la quale si gira la mano nel forar col succhiello. Altri son circolari per un sol verso e quasi cilindrici, che servono per le membra che si piegano in un sol modo, come le parti delle dita l'una sopra l'altra, eccetera. Ma senza più particolari incontri, un solo general discorso ne può far conoscer questa verità, e questo è che di un corpo solido che si muova restando uno dei suoi estremi senza mutar luogo, il moto non può esser se non circolare, e perché nel muover l'animale uno delle sue membra non lo separa dall'altro suo conterminale, adunque tal moto è circolare di necessità. Simplicio. Io non l'intendo per questo verso, anzi veggo io l'animale muoversi di 100 moti non circolari e diversissimi tra loro, e correre e saltare e salire e scendere e notare e molti altri. Salviati. Sta bene, ma cotesti son moti secondarii, dependenti dai primi, che sono degli articoli e delle flessure. Al piegar delle gambe alle ginocchia e delle cosce ai fianchi, che son moti circolari delle parti, ne viene in conseguenza il salto o il corso, che son movimenti di tutto il corpo, e questi possono esser non circolari. Ora, perché del globo terrestre non si ha da muovere una parte sopra un'altra immobile, ma il movimento deve esser di tutto il corpo, non ci è bisogno di flessure. Simplicio. Questo, dirà la parte, potrebbe esser quando il moto fusse un solo, ma l'esser tre e diversissimi tra di loro non è possibile che s'accomodino in un corpo inarticolato. Salviati. Cotesta credo veramente che sarebbe la risposta del filosofo, contro alla quale io insurgo per un'altra banda, e vi domando se voi stimate che per via di articoli e flessure si potesse adattare il globo terrestre alla partecipazione di 3 moti circolari diversi. Voi non rispondete? Giacché voi tacete, risponderò io per il filosofo, il quale assolutamente direbbe di sì, perché altrimenti sarebbe stato superfluo e fuori del caso il metter in considerazione che la natura fa le flessioni a ciò che il mobile possa muoversi di moti differenti, e che però, non avendo il globo terrestre flessure, non può aver i 3 moti attribuitigli, perché quando egli avesse stimato che neanco per via di flessure si potesse render atto a tali movimenti, arebbe liberamente pronunziato il globo non poter muoversi di 3 moti. Ora, stante questo, io prego voi, e per voi, se fusse possibile, il filosofo, autor dell'argomento, ad essermi cortese d'insegnarmi in qual maniera bisognerebbe accomodar le flessure, a ciò che i 3 moti comodamente potessero esercitarsi. E vi concedo tempo per la risposta 4 e anco 6 mesi. Intanto, a me pare che un principio solo possa cagionar nel globo terrestre più moti, in quella guisa appunto, come dianzi risposi, che un sol principio, col mezzo di vari strumenti, produce moti moltiplici e diversi nell'animale. E quanto all'articolazione, non ve n'è bisogno, dovendo essere movimenti del tutto e non di alcune parti.
e perché hanno ad esser circolari la semplice figura sferica e la più bella articolazione che domandar si possa. Simplicio. Al più che vi si dovesse concedere sarebbe che ciò potesse accader d'un movimento solo, ma di tre diversi, al parer mio e dell'autore, non è possibile, come egli pur continuando e corroborando l'istanza segue scrivendo. Figuriamoci col Copernico che la terra si muova per propria facoltà e da principio intrinseco da occidente in oriente nel piano dell'eclittica, ed oltre a ciò che ella si rivolga pur da principio intrinseco intorno al suo proprio centro da oriente in occidente, e per il terzo moto ch'ella per propria inclinazione si pieghi da settentrione in austro ed all'incontro, essendo ella un corpo continuo e non collegato con flessioni e giunture, potrà mai la nostra stimativa e il nostro giudizio comprendere che un medesimo principio naturale e indistinto, cioè che una medesima propensione si distragga insieme in diversi moti e quasi contrarii? Io non posso credere che alcuno sia per dir tal cosa, se non chi a dritto e a torto avesse preso a sostenere questa posizione. Salviati, fermate un poco e trovatemi questo luogo nel libro. Mostrate. Fingamus modo cum Copernico, terram aliqua suavi et ab indito principio impelli ab occasu ad ortum in ecliptice plano. Tum rursus revolvi ab indito etiam principio circa suim et centrum ab ortu in occasum. Tertio deflecti rursus suopte nutu a septentrione in austrum et vicissim. Io dubitavo, signor Simplicio, che voi non aveste preso errore nel riferirci le parole dell'autore, ma veggo che egli stesso, e purtroppo gravemente s'inganna, e con mio dispiacere comprendo che si è posto ad impugnare una posizione la qual e non ha ben capita. Imperò che questi non sono i movimenti che il Copernico attribuisce alla terra. E donde cava egli che il Copernico faccia il moto anno per l'eclittica contrario al moto circa il proprio centro? Bisogna che non abbia letto il suo libro, che in 100 luoghi, ed anche nei primi capitoli, scrive tali movimenti esser amendue verso le medesime parti, cioè da occidente verso oriente, ma senza sentirlo da altri, non doveva egli per sé stesso comprendere che attribuendosi alla terra i movimenti che si levano l'uno al sole e l'altro al primo mobile, bisognava che fussero necessariamente fatti pel medesimo verso? Simplicio. Guardate pur di non errar voi ed il Copernico insieme. Il moto diurno del primo mobile non è egli da levante a ponente? Ed il moto anno del sole per l'eclittica non è per l'opposito da ponente a levante? Come dunque volete che i medesimi, trasferiti nella terra, di contrari divengan concordi? Sagredo. Certo che il signor Simplicio ci ha scoperta l'origine dell'error di questo filosofo, e forza che esso ancora abbia fatto l'istesso discorso. Salviati. Or che si può, caviamo d'errore al manco il signor Simplicio, il quale, vedendo le stelle nel nascere alzarsi sopra l'orizzonte orientale, non arà difficoltà nell'intendere che quando tal moto non fussi delle stelle, bisognerebbe necessariamente dire che l'orizzonte con moto contrario si abbassasse, ed in conseguenza
che la terra si volgesse in se stessa, al contrario di quel che ci sembrano muoversi le stelle, cioè da occidente verso oriente, che è secondo l'ordine dei segni del zodiaco. Quanto poi all'altro moto, essendo il Sole fisso nel centro del zodiaco e la Terra mobile per la circonferenza di quello, per far che il Sole ci apparisca muoversi per esso zodiaco secondo l'ordine dei segni, è necessario che la Terra cammini secondo il medesimo ordine, atteso che il Sole ci apparisce sempre occupar nel zodiaco il grado opposto al grado nel quale si trova la terra. E così, scorrendo la terra verbigrazia l'ariete, il sole apparirà scorrer la libra, e passando la terra per il segno del toro, il sole scorrerà per quello dello scorpione, la terra per i gemini, il sole per il sagittario. Ma queste muoversi per il medesimo verso amendue, cioè secondo l'ordine dei segni, come anco era la rivoluzione della terra circa il proprio centro. Simplicio, ho inteso benissimo, né saprei qual cosa produr per isgravio d'un tanto errore. Salviati. Ma piano, signor Simplicio, che ce n'è un altro maggior di questo, ed è che fa muover la terra per il moto diurno intorno al proprio centro da oriente verso occidente, e non comprende che quando questo fusse, il movimento delle 24 ore dell'universo ci apparirebbe fatto da ponente verso levante, per l'opposito giusto di quel che noi veggiamo. Simplicio. Oh, io che appena ho veduti i primi elementi della sfera, son sicuro che non arei errato sì gravemente. Salviati. Giudicate ora quale studio si può stimare che abbia fatto questo oppositore nei libri del Copernico, se prende al rovescio questa principale e massima ipotesi, sopra la quale si fonda tutta la somma delle cose nelle quali il Copernico dissente dalla dottrina d'Aristotele e di Tolomeo. Quanto poi a questo terzo moto che l'autore pur di mente del Copernico assegna al globo terrestre, non so di quale si voglia intendere. Quello non è egli sicuramente che il Copernico gli attribuisce congiuntamente con gli altri due, anno e diurno, che non ha che fare col declinare verso austro e settentrione, ma solo serve per mantener l'asse della rivoluzione diurna continuamente parallelo a se stesso, tal che bisogna dire o che l'oppositore non abbia compreso questo o l'abbia dissimulato. Ma benché questo solo grave mancamento bastasse a liberarne dall'obbligo di più occuparci nella considerazione delle sue opposizioni, tuttavia voglio ritenerle in istima, siccome veramente meritano di essere apprezzate assai più che 1000 altre di altri vani oppositori. Tornando dunque all'istanza, dico che i due movimenti, anno e diurno, non sono altrimenti contrarii, anzi son per il medesimo verso, e però posson dipendere da un medesimo principio. Il terzo vien talmente in conseguenza dell'anno da per sé stesso e spontaneamente, che non vi bisogna chiamar principio interno né esterno, come a suo luogo dimostrerò, dal quale come da causa venga prodotto. Sagredo, voglio pur io ancora, scorto dal discorso naturale, dire a questo oppositore qualche cosa, il qual vuol condennare il Copernico se io non gli so puntualmente risolvere tutti i dubbi
e risponder a tutte le opposizioni che egli gli fa, quasi che in conseguenza della mia ignoranza segua necessariamente la falsità della sua dottrina. Ma se questo termine di condennar gli scrittori gli par giuridico, non dovrà parergli fuor di ragione se io non approverò Aristotele e Tolomeo quando egli non risolva meglio di me le difficoltà medesime ch'io li promovo nella loro dottrina. E mi domanda quali siano i principi per i quali il globo terrestre si muove del moto anno nel zodiaco e del diurno per l'equinoziale in sé stesso. Dicogli che sono una cosa simile a quelli per i quali Saturno si muove per il zodiaco in 30 anni ed in sé stesso in tempo molto più breve secondo l'equinoziale, come lo scoprirsi ed ascondersi dei suoi globi collaterali ci mostra. È una cosa simile a quella per la quale ei concederebbe senza scrupolo che il Sole scorresse l'eclittica in un anno ed in sé stesso si rivolgesse parallelo all'equinoziale in manco d'un mese, come sensatamente mostrano le sue macchie. È una cosa simile a quella per la quale le stelle medicee scorrono il zodiaco in 12 anni, e trattanto si volgono in cerchi piccolissimi ed in tempi brevissimi intorno a Giove. Simplicio, quest'autore vi negherà tutte queste cose come inganni della vista mediante i cristalli del telescopio. Sagredo. Oh, questo sarebbe un volerne troppo per sé, mentre ei vuole che l'occhio semplice non si possa ingannare nel giudicare il moto retto dei gravi descendenti, e vuol che si inganni nel comprendere questi altri movimenti, mentre la sua virtù vien perfezionata ed accresciuta a 30 doppii. Diciamogli dunque che la Terra partecipa alla pluralità di movimenti in un modo simile e forse il medesimo, col quale la calamita ha il muoversi in giù come grave e due moti circolari, uno orizzontale e l'altro verticale, sotto il meridiano. Ma che più? Ditemi, signor Simplicio, tra chi credete voi che quest'autore mettesse maggior diversità? Tra il moto retto e il circolare o tra il moto e la quiete? Simplicio. Tra il moto e la quiete sicuramente. E questo è manifesto perché il moto circolare non è contrario al retto per Aristotele, anzi ei concede che si possano mescolare, il che è impossibile del moto e della quiete. Sagredo. Adunque, proposizione meno improbabile è il porre in un corpo naturale due principi interni, uno al moto retto e l'altro al circolare, che due pur interni, uno al moto e l'altro alla quiete. Ora, della naturale inclinazione che risegga nelle parti della terra di ritornar al suo tutto quando per violenza ne vengono separate, concordano insieme amendue le posizioni, e solo dissentono nell'operazion del tutto, che questa vuole che per principio interno stia immobile, e quello gli attribuisce il moto circolare. Ma per la vostra concessione e di questo filosofo, due principii, uno al moto e l'altro alla quiete, son incompatibili insieme, siccome incompatibili sono gli effetti. Ma non già accade questo dei due movimenti, retto e circolare, che nulla repugnanza hanno fra di loro. Salviati. Aggiuniate di più che probabilissimamente può essere che il movimento che fa la parte della terra separata, mentre si riconduce al suo tutto,
sia esso ancora circolare, come di già si è dichiarato, tal che per tutti i rispetti, in quanto appartiene al presente caso, la mobilità sembra più accettabile che la quiete. Ora seguite, signor Simplicio, quello che resta. Simplicio. Fortifica l'autore l'istanza con additarci un altro assurdo, cioè che gli stessi movimenti convengano a nature sommamente diverse, ma l'osservazione ci insegna le operazioni e i moti di nature diverse esser diversi, e la ragione lo conferma, perché altrimenti non avremmo ingresso per conoscere e distinguere le nature quando elle non avessero i lor moti ed operazioni che ci scorgessero alla cognizione delle sostanze. Sagredo, io ho 2 o 3 volte osservato nei discorsi di quest'autore che per prova che la cosa stia nel tale e nel tal modo, e si serve del dire che in quel tal modo si accomoda alla nostra intelligenza, o che altrimenti non avremmo adito alla cognizione di questo o di quell'altro particolare, o che il criterio della filosofia si guasterebbe, quasi che la natura prima facesse il cervello agli uomini e poi disponesse le cose conforme alla capacità dei loro intelletti. Ma io stimerei più presto la natura aver fatte prima le cose a suo modo e poi fabbricati i discorsi umani abili a poter capire, ma però con fatica grande, alcuna cosa dei suoi segreti. Salviati, io son dell'istessa opinione. Ma dite, signor Simplicio, quali sono queste nature diverse alle quali, contro all'osservazione ed alla ragione, il Copernico assegna moti ed operazioni medesime? Simplicio, eccole, l'acqua e l'aria, che pur sono nature diverse dalla terra, e tutte le cose che in tali elementi si trovano aranno ciascheduna quei 3 movimenti che il Copernico finge nel globo terrestre, e segue di dimostrar geometricamente come in via del Copernico una nugola che sia sospesa in aria e che per lungo tempo ci soprastia al capo senza mutar luogo, bisogna necessariamente ch'ella abbia tutti 3 quei movimenti che ha il globo terrestre. La dimostrazione è questa. Voi la potete legger da per voi, che io non la saprei riferir a mente. Salviati, io non ne starò altrimenti a leggerla, anzi stimo superfluo ad avercela apposta, perché io son sicuro che nessuno degli aderenti del moto della terra gliela negherà. Però, ammessali la dimostrazione, parliamo dell'istanza, la qual non mi pare che abbia molta forza di concluder nulla contro alla posizione del Copernico, avvenga che niente si deroga a quei moti ed a quelle operazioni per i quali si vien in cognizione delle nature, eccetera. Rispondetemi in grazia, signor Simplicio, quelle accidenti ne quali alcune cose puntualissimamente convengono, ci posson elino servire per farci conoscer le diverse nature di quelle tale cose? Simplicio, signor no, anzi tutto l'opposito, perché dall'identità delle operazioni e delle accidenti non si può argomentare salvo che una identità di nature. Salviati, talché le diverse nature dell'acqua, della terra, dell'aria e dell'altre cose che sono per questi elementi, voi non l'arguite da quelle operazioni nelle quali tutti questi elementi e loro annessi convengono, ma da altre operazioni. Sta così? Simplicio. Così è, in effetto. Salviati, talché quello che lasciasse negli elementi tutti quei moti, operazioni ed altri accidenti per i quali si distinguono le lor nature,
non ci priverebbe del poter venire in cognizione di esse, ancorché e rimovesse poi quella operazione nella quale unitamente convengono, e che perciò non serve nulla per la distinzione di tale nature. Simplicio, credo che il discorso proceda benissimo. Salviati, ma che la terra, l'acqua e l'aria siano da natura egualmente costituite immobili intorno al centro, non è opinione vostra, dell'autore, di Aristotele, di Tolomeo e di tutti i lor seguaci? Simplicio, è ricevuta come verità irrefragabile. Salviati, adunque, da questa comune natural condizione di quietare intorno al centro, non si trae argomento delle diverse nature di questi elementi e cose elementari, ma conviene apprender tal notizia da altre qualità non comuni. E però, chi levasse agli elementi solamente questa quiete comune e gli lasciasse loro tutte l'altre operazioni, non impedirebbe punto la strada che ne guida alla cognizione delle loro essenze. Ma il Copernico non leva loro altro che questa comune quiete e gliela tramuta in un comunissimo moto, lasciandogli la gravità, la leggerezza, i moti in su, in giù, più tardi, più veloci, la rarità, la densità, le qualità di caldo, freddo, secco, umido, ed insomma tutte l'altre cose. Adunque, un tale assurdo, qual s'immagina questo autore, non è altrimenti nella posizione copernicana, né il convenire in una identità di moto importa più o meno che il convenire in una identità di quiete circa il diversificare o non diversificar nature. Ordite se ci è altro argomento in contrario. Simplicio. Seguita una quarta instanza presa pur da una naturale osservazione, che i corpi del medesimo genere hanno moti che convengono in genere, ovvero convengono nella quiete, ma nella posizione del Copernico, corpi che convengono in genere e tra di loro similissimi, arebbono, in quanto al moto, una somma sconvenienza, anzi una diametral repugnanza. Imperò che stelle tanto tra di loro simili, nulla di meno nel moto sarebbero tanto dissimili, poiché 6 pianeti anderebbono in volta perpetuamente, ma il Sole e tutte le stelle fisse perpetuamente starebbero in mote. Giornata seconda, parte 21. Salviati. La forma dell'argomentare mi par concludente, ma credo bene che l'applicazione o la materia sia difettosa e, purché l'autore voglia persistere nel suo assunto, la conseguenza verrà senz'altro direttamente contro di lui. Il progresso dell'argomento è tale. Tra i corpi mondani 6 ce ne sono che perpetuamente si muovono e sono i 6 pianeti. Degli altri, cioè della Terra, del Sole e delle stelle fisse, si dubita chi di loro si muova e chi stia fermo, essendo necessario che se la Terra sta ferma, il Sole e le stelle fisse si muovano, e potendo anche essere che il Sole e le stelle fisse stessero immobili quando la Terra si muovesse. Cercasi, in dubbio del fatto, a chi più convenientemente si possa attribuire il moto ed a chi la quiete. Detta il natural discorso, che il moto debba stimarsi essere di chi più in genere ed in essenza conviene con quei corpi che indubitatamente si muovono, e la quiete di chi dai medesimi più dissente. Ed essendo che un'eterna quiete e un perpetuo moto sono accidenti diversissimi, è manifesto che la natura del corpo, sempre mobile, convien che sia diversissima
dalla natura del sempre stabile. Cerchiamo dunque, mentre stiamo ambigui del moto della quiete, se per via di qualche altra rilevante condizione potessimo investigare chi più convenga con i corpi sicuramente mobili, o la terra, oppure il sole e le stelle fisse. Ma ecco, la natura, favorevole al nostro bisogno e desiderio, ci somministra due condizioni insigni e differenti, non meno che il moto e la quiete, e sono la luce e le tenebre, cioè l'esser per natura splendidissimo e l'esser oscuro e privo di ogni luce. Son dunque diversissimi, d'essenza i corpi ornati d'un interno ed eterno splendore dai corpi privi d'ogni luce. Priva di luce è la terra, splendidissimo per se stesso è il sole, e non meno le stelle fisse. I 6 pianeti mobili mancano totalmente di luce, come la terra. Adunque, l'essenza loro convien con la terra e dissente dal sole e dalle stelle fisse. Mobile dunque è la terra, immobile il sole e la sfera stellata. Simplicio. Ma l'autore non concederà che i 6 pianeti siano tenebrosi, e su tal negativa si terrà saldo, ovvero egli argomenterà la conformità grande di natura tra 6 pianeti e il sole e le stelle fisse, e la difformità tra questi e la terra da altre condizioni che dalle tenebre e dalla luce. Anzi, or ch'io mi accorgo nell'istanza quinta che segue, ci è posta la disparità somma tra la terra e i corpi celesti, nella quale egli scrive: che gran confusione e intorbidamento sarebbe nel sistema dell'universo e tra le sue parti, secondo l'ipotesi del Copernico, imperroché tra corpi celesti immutabili ed incorruttibili, secondo Aristotile e Ticone ed altri, tra corpi, dico, di tanta nobiltà per confessione di ognuno e degli stesso Copernico, che afferma quelli esser ordinati e disposti in un'ottima costituzione e che da quelli rimuove ogni incostanza di virtù. Tra corpi, dico, tanto puri, cioè tra Venere e Marte, collocar la sentina di tutte le materie corruttibili, cioè la terra, l'acqua, l'aria e tutti i misti. Ma quanto più prestante distribuzione e più alla natura conveniente, anzi a Dio stesso architetto, sequestrar i puri dagli impuri, i mortali dagli immortali, come insegnano l'altre scuole, che ci insegnano come queste materie impure e caduche son contenute nell'angusto concavo dell'orbe lunare, sopra il quale con serie non interrotta s'alzano poi le cose celesti. Salviati. È vero che il sistema copernicano mette perturbazione nell'universo d'Aristotile, ma noi trattiamo dell'universo nostro, vero e reale. Quando poi la disparità d'essenza tra la terra e i corpi celesti la vuol quest'autore inferire dall'incorruttibilità di quelli e corruttibilità di questa, in via d'Aristotile, dalla qual disparità e concluda il moto dover esser del sole e delle fisse, e l'immobilità della terra va vagando nel paralogismo, supponendo quel che è in quistione, perché Aristotile inferisce l'incorruttibilità dei corpi celesti dal moto del quale si disputa, se sia loro o della terra. Della vanità poi di queste rettoriche, illazioni, se n'è parlato abbastanza, e qualcosa più insulsa che dire la terra e gli elementi esser relegati e separati dalle sfere celesti e confinati dentro all'orbe lunare? Ma non è l'orbe lunare una delle celesti sfere e, secondo il consenso loro, compresa nel mezzo di tutte l'altre? Nuova maniera di separare i puri dagli impuri e gli ammorbati da sani, dar agli infetti stanza nel cuore della città. Io credeva che il lazzeretto se le dovesse scostare
più che fusse possibile. Il Copernico ammira la disposizione delle parti dell'universo per aver Iddio costituita la gran lampada che doveva rendere il sommo splendore a tutto il suo tempio nel centro di esso e non da una banda. Dell'essere poi il globo terrestre tra Venere e Marte ne tratteremo in breve e voi stesso, in grazia di quest'autore, farete prova di rimovernelo. Ma di grazia non intrecciamo questi fioretti retorici con la saldezza delle dimostrazioni e lasciamogli agli oratori o piuttosto ai poeti, li quali hanno saputo con loro piacevolezze innalzar con laude cose vilissime ed anco talvolta perniziose. E se altro ci resta, spediamoci quanto prima. Simplicio ci è il sesto ed ultimo argomento, nel qual ei pone per cosa molto inverisimile che un corpo corruttibile e dissipabile si possa muovere d'un moto perpetuo e regolare, e questo conferma con l'esempio degli animali, li quali, movendosi di moto a loro naturale, pur si straccano ed hanno bisogno di riposo per restaurare le forze, ma che ha da fare tal movimento con quel della terra immenso al paragon del loro, ma più farla muovere di tre moti discorrenti e distraenti in parti diverse? Chi potrà mai asserir tali cose, salvo che quelli che si fussero giurati loro difensori? Né vale in questo caso quel che produce il Copernico, che per essere questo moto naturale alla terra e non violento, opera contrarii effetti dai moti violenti e che si dissolvon bene, né posson lungamente sussistere le cose alle quali si fa impeto, ma le fatte dalla natura si conservano nell'ottima loro disposizione. Non val dico questa risposta, che vien atterrata dalla nostra, imperrocché l'animale è pur corpo naturale e non fabbricato dall'arte, ed il movimento suo è naturale, derivando dall'anima, cioè da principio intrinseco, e violento è quel moto il cui principio è fuori e dal quale niente conferisce la cosa mossa. Tuttavia, se l'animal continua lungo tempo il suo moto, si stracca ed anco si muore quando si vuole sforzare ostiratamente. Vedete dunque come in natura si incontrano da tutte le bande vestigi contrarianti alla posizione del Copernico, né mai favorabili, e per non aver a ripigliar più la parte di questo oppositore, sentite quel che ei produce contro al Keplero, col quale ei disputa in proposito di quello che esso Keplero instava contra quelli a quale pare inconveniente, anzi impossibil cosa, l'accrescer in immenso la sfera stellata, come ricerca la posizione del Copernico. Insta dunque il Keplero dicendo: difficilius est accidens praeter modulum subjecti intendere, quam subjectum sine accidente augere. Copernicus igitur verisimilius facit, qui auget orbem stellarum fixarum absque motum quam Ptolomeus, qui auget motum fixarum immensa velocitate. La qual instanza scioglie l'autore, maravigliandosi di quanto il Keplero s'inganni nel dire che, nell'ipotesi di Tolomeo, si cresca il moto fuor del modello del subietto, imperrocché a lui pare che non si accresca se non conforme al modello, e che secondo il suo accrescimento si augumenti la velocità del moto, il che prova egli con figurarsi una macina che dia una rivoluzione in 24 ore
il qual moto si chiamerà tardissimo, intendendosi poi il suo semidiametro prolungato sino alla distanza del Sole. La sua estremità agguaglierà la velocità del Sole. Prolungatolo fino alla sfera stellata, agguaglierà la velocità delle fisse, benché nella circonferenza della macina sia tardissimo. Applicando ora questa considerazione della macina alla sfera stellata, intendiamo un punto nel suo semidiametro vicino al centro, quant'è il semidiametro della macina. Il medesimo moto che nella sfera stellata è velocissimo, in quel punto sarà tardissimo, ma la grandezza del corpo è quella che di tardissimo lo fa divenire velocissimo, ancorché e continui d'esser il medesimo. E così la velocità cresce non fuori del modello del soggetto, anzi cresce secondo quello e la sua grandezza, molto diversamente da quel che stima il Keplero. Salviati. Io non credo che quest'autore si sia formato concetto del Keplero così tenue e basso che possa persuadersi che non abbia inteso che al termine altissimo d'una linea tirata dal centro sino all'orbe stellato si muove più velocemente che un punto della medesima linea vicino al centro ha due braccia. E però è forza che capisca e comprenda che il concetto e l'intenzione del Keplero è stata di dire minore inconveniente esserla crescere un corpo immobile a somma grandezza che l'attribuire una somma velocità a un corpo pur vastissimo, avendo riguardo al modulo, cioè alla norma ed all'esempio degli altri corpi naturali, nei quali si vede che crescendo la distanza dal centro si diminuisce la velocità, cioè che i periodi delle loro circolazioni ricercano tempi più lunghi. Ma nella quiete, che non è capace di farsi maggiore o minore, la grandezza o piccolezza del corpo non fa diversità veruna, talché se la risposta dell'autore debbe andare ad incontrare l'argomento del Keplero, è necessario che esso autore stimi che al principio movente li stesso sia muover dentro al medesimo tempo un corpo piccolissimo ed uno immenso, essendo che l'argomento della velocità viene senz'altro in conseguenza dell'accrescimento della mole. Ma quest'è poi contro le regole architettoniche della natura, la quale osserva nel modello delle minori sfere, siccome veggiamo nei pianeti e sensatissimamente nelle stelle medicee, di far circolare gli orbi minori in tempi più brevi, onde il tempo della rivoluzione di Saturno è più lungo di tutti i tempi delle altre sfere minori, essendo di 30 anni. Ora, il passar da questa ad una sfera grandemente maggiore e farla muover in 24 ore può ben ragionevolmente dirsi uscir dalle regole del modello, sicché se noi attentamente considereremo, la risposta dell'autore va non contro il concetto e senso dell'argomento, ma contro alla spiegatura e il modo del parlare, dove anche l'autore ha il torto, ne può negare, di non aver ad arte dissimulato l'intelligenza delle parole, per gravar il Keplero d'una troppo crassa ignoranza. Ma l'impostura è stata tanto grossolana che non ha potuto con sì gran tara difalcar del concetto che ha della sua dottrina impresso il Keplero nelle menti dei litterati. Quanto poi all'instanza contro al perpetuo moto della terra, preso dall'esser impossibil cosa che ella continuasse senza straccarsi, essendo che gli animali stessi, che pur si muovono naturalmente e da principio interno si straccano
ed hanno bisogno di riposo per rilassar le membra? Sagredo. Mi par di sentire il Keplero rispondergli che pur ci sono degli animali che si rinfrancano dalla stanchezza col voltolarsi per terra e che però non si deve temer che il globo terrestre si stracchi. Anzi, ragionevolmente si può dire che goda d'un perpetuo e tranquillissimo riposo, mantenendosi in un eterno rivoltolamento. Salviati. Voi, signor Sagredo, siete troppo arguto e satirico, ma lasciamo pur gli scherzi da una banda, mentre trattiamo di cose serie. Sagredo, perdonatemi, signor Salviati, questo che io dico non è mica così fuor del caso quanto forse voi lo fate, perché un movimento che serva per riposo e per rimuovere la stanchezza ad un corpo defatigato dal viaggio può molto più facilmente servire a non la lasciar venire, siccome più facili sono i rimedi preservativi che i curativi. Ed io tengo per fermo che quando il moto degli animali procedesse come questo che viene attribuito alla terra, e non si stancherebbero altrimenti, avvenga che lo stancarsi il corpo dell'animale deriva, per mio credere, dall'impiegare una parte sola per muover se stessa e tutto il resto del corpo, come, verbi grazia, per camminare si impiegano le cosce e le gambe solamente per portar loro stesse e tutto il rimanente. All'incontro vedrete il movimento del cuore esser come infatigabile, perché muove sé solo. Inoltre, non so quanto sia vero che il movimento dell'animale sia naturale e non piuttosto violento. Anzi, credo che si possa dir con verità che l'anima muove naturalmente le membra dell'animale di moto preternaturale, perché se il moto all'insù è preternaturale ai corpi gravi, l'alzar le gambe e le cosce, che son corpi gravi per camminare, non si potrà far senza violenza e però non senza fatica del movente. Il salir su per una scala porta il corpo grave contro alla sua naturale inclinazione all'insù, onde ne segue la stanchezza mediante la natural repugnanza della gravità a cotal moto. Ma per muover un mobile di un movimento al quale non ha repugnanza nissuna, qual lassezza o diminuzione di virtù e di forza si deve temer nel movente? E perché si deve sciamar la forza dove non se ne esercita punto? Simplicio, sono i moti contrarii, dei quali il globo terrestre si figura muoversi, quelli sopra i quali l'autore fonda la sua instanza. Sagredo, già si è detto che non sono altrimenti contrarii e che in questo l'autore si è grandemente ingannato, talché il vigore di tutta l'instanza si volge contro l'impugnator medesimo, mentre voglia che il primo mobile rapisca tutte le sfere inferiori contro al moto, il quale esse nello stesso tempo e continuamente esercitano. Al primo mobile, dunque, tocca a stancarsi, che, oltre al muovere se stesso, deve condur tant'altre sfere, le quali di più con movimento contrario gli contrastano. Talché quell'ultima conclusione che l'autor inferiva con dir che, discorrendo per gli effetti di natura, si incontrano sempre cose favorabili per l'opinion d'Aristotile e Tolomeo e non mai alcuna che non contraria al Copernico, ha bisogno d'una gran considerazione, e meglio è dire che, sendo una di queste due posizioni vera e l'altra necessariamente falsa, è impossibile che per la falsa si incontri mai ragione, esperienza o retto discorso che le sia favorevole, siccome alla vera nessuna di queste cose può essere repugnante. Gran diversità dunque convien che si trovi tra i discorsi e gli argomenti
che si producono dall'una e dall'altra parte, in pro e contro a queste due opinioni, la forza dei quali lascerò che giudichiate voi stesso, signor Simplicio. Salviati, voi, signor Sagredo, trasportato dalla velocità del vostro ingegno, mi tagliaste dianzi il ragionamento, mentre io volevo dire alcuna cosa in risposta di quest'ultimo argomento dell'autore, e, benché voi gli abbiate più che a sufficienza risposto, voglio ad ogni modo aggiungere non so che allora avevo in mente. Egli pone per cosa molto inverosimile che un corpo dissipabile e corruttibile, qual è la terra, possa perpetuamente muoversi d'un movimento regolare, massime vedendo noi gli animali finalmente stancarsi ed aver necessità di riposo. Egli accresce d'inverosimile il dover essere tal moto di velocità incomparabile e immensa rispetto a quella degli animali. Ora, io non so intendere perché la velocità della Terra l'abbia di presente a perturbare, mentre quella della sfera stellata, tanto e tanto maggiore, non gli arreca disturbo più considerabile che se gli arrechi la velocità d'una macine, la quale in 24 ore dia una sola revoluzione. Se per essere la velocità della conversione della Terra sul modello di quella della macine, non si tira in conseguenza cose di maggiore efficacia di quella, cessi l'autore di temer lo stancarsi della terra, perché né anco qualsivoglia ben fiacco e pigro animale, dico, né anco un camaleonte si straccherebbe col muoversi non più di 5 o 6 braccia in 24 ore. Ma se vuol considerare la velocità non più sul modello della macine, ma assolutamente, ed in quanto in 24 ore il mobile ha da passare uno spazio grandissimo, molto più si dovrebbe mostrar renitente a concederla alla sfera stellata, la quale, con velocità incomparabilmente maggiore di quella della Terra, deve condur seco migliaia di corpi, ciaschedun grandemente maggiore del globo terrestre. Resterebbe ora che noi vedessimo le prove per le quali l'autore conclude le stelle nuove del 72 e del 604 essere state sublunari e non celesti, come comunemente si persuasero gli astronomi di quei tempi. Impresa veramente grande. Ma ho pensato, per essermi tale scrittura nuova e lunga per i tanti calcoli, che sarà più espediente che io tra stasera e domattina ne vegga quel più ch'io potrò, e domani poi, tornando ai soliti ragionamenti, vi riferisca quello che avrò ritratto, e se ci avanzerà tempo verremo a discorrere del movimento anno attribuito alla Terra. Intanto, se voi avete da dire alcuna cosa, ed in particolare il signor Simplicio, intorno alle cose attenenti al moto diurno, assai lungamente da me esaminato, ci avanza ancora un poco di tempo da poter discorrere. Simplicio. A me non resta altro che dire, se non che i discorsi avuti in questo giorno mi son ben parsi ripieni di pensieri molto acuti ed ingegnosi, prodotti per la parte del Copernico in confermazione del moto della Terra. Ma non mi sento già persuaso a crederlo, perché finalmente le cose dette non concludono altro se non che le ragioni per la stabilità della Terra non son necessarie, ma non però si è prodotta dimostrazione alcuna per la parte contraria, la quale necessariamente convinca e concluda la mobilità. Salviati, io non ho mai preso, signor Simplicio, a rimovervi dalla vostra opinione, né meno ardirei di definitivamente sentenziar sopra sì gran litigio, ma solamente è stata e sarà anche nelle disputazioni seguenti mia intenzione di farvi manifesto che quelli che hanno creduto che questo moto velocissimo delle 24 ore sia della Terra sola e non dell'universo, trattane la sola Terra, non si erano persuasi che in cotal guisa potesse e dovesse essere, come si dice, alla cieca, ma che benissimo avevano vedute
sentite ed esaminate le ragioni della contraria opinione, ed anco non leggermente rispostole. Con questa medesima intenzione, quando così sia di gusto vostro e del signor Sagredo, potremo passare alla considerazione dell'altro movimento, prima da Aristarco Samio e poi da Niccolò Copernico, attribuito al medesimo globo terrestre, il quale è, come credo che voi già abbiate sentito, fatto sotto il zodiaco, dentro allo spazio d'un anno, intorno al Sole, immobilmente collocato nel centro di esso zodiaco. Simplicio. La quistione è tanto grande e tanto nobile che molto curiosamente sentirò discorrerne, presupponendo d'aver a sentir tutto quello che in tal materia si possa dire. Andrò poi meco medesimo facendo, con mio comodo, riflession maggiore sopra le cose sentite e da sentirsi, e quando altro io non guadagni, non sarà poco il poterne con più fondamento discorrere. Sagredo. Adunque, per non istancar più il signor Salviati, faremo punto ai ragionamenti d'oggi e domani ripiglieremo, conforme al solito, i discorsi con isperanza d'aver a sentir gran novità. Simplicio. Io lascio il libro delle stelle nuove, ma riporto questo delle conclusioni, per riveder quello che vi è scritto contro al moto annuo, che deve essere la materia dei ragionamenti di domani. Giornata terza, parte prima. Giornata terza. Sagredo. Il desiderio grande con che son stato aspettando la venuta di Vossignoria per sentir le novità dei pensieri intorno alla conversione annua di questo nostro globo, mi han fatto parer lunghissime le ore notturne passate, ed anco queste della mattina, benché non oziosamente trascorse, anzi buona parte vegliate in riandar con la mente i ragionamenti di ieri, ponderando le ragioni addotte dalle parti a favor delle due contrarie posizioni, quella d'Aristotile e Tolomeo, e questa di Aristarco e del Copernico. E veramente parmi che, qualunque di questi sia ingannato, sia degno di scusa. Tali sono in apparenza le ragioni che gli possono aver persuasi. Tutta volta però che noi ci fermassimo sopra le prodotte da essi primi autori gravissimi. Ma come che l'opinione peripatetica, per la sua antichità, ha avuti molti seguaci e cultori, e l'altra pochissimi, prima per l'oscurità e poi per la novità, mi pare scorgerne tra quei molti, ed in particolare tra i moderni, esserne alcuni che, per sostentamento dell'opinione da essi stimata vera, abbiano introdotte altre ragioni assai puerili, per non dire ridicole. Salviati. Li stesso è occorso a me, e tanto più che a Vossignoria, quanto io ne ho sentito produrre di tali che mi vergognerei a ridirle. Non dirò, per non denigrare la fama dei loro autori, i nomi dei quali si possono sempre tacere, ma per non avvilir tanto l'onore del genere umano, dove io finalmente osservando mi sono accertato essere tra gli uomini alcuni i quali, preposteramente discorrendo, prima si stabiliscono nel cervello la conclusione, e quella o perché sia propria loro o di persona ad essi molto accreditata, sì fissamente s'imprimono che del tutto è impossibile le radicarla giammai. E da quelle ragioni che a lor medesimi sovvengono o che da altri sentono addurre in confermazione dello stabilito concetto, per semplici ed insulse che elle siano, prestano subito assenso ed applauso, e dall'incontro quelle che lor vengono poste in contrario, quantunque ingegnose e concludenti, non pur ricevono con nausea, ma con isdegno e ira acerbissima,
e taluno di costoro, spinto dal furore, non sarebbe anco lontano dal tentar qualsivoglia macchina per supprimere e far tacer l'avversario. Ed io ne ho veduta qualche esperienza. Sagredo. Questi dunque non deducono la conclusione dalle premesse, né la stabiliscono per le ragioni, ma accomodano, o per dir meglio, scomodano e travolgon le premesse e le ragioni alle loro già stabilite e inchiodate conclusioni. Non è bene adunque cimentarsi con simili, e tanto meno quanto la pratica loro è non solamente ingioconda, ma pericolosa ancora. Pertanto seguiteremo col nostro signor Simplicio, conosciuto da me di lunga mano per uomo di somma ingenuità e spogliato in tutto e per tutto di malignità, oltre che è assai pratico nella peripatetica dottrina, sì che io posso assicurarmi che quello che non sovverrà ad esso per sostentamento dell'opinione d'Aristotele non potrà facilmente sovvenire ad altri. Ma eccolo, appunto, tutto anelante, il quale questo giorno si è fatto desiderare un gran pezzo. Stavamo appunto dicendo mal di voi. Simplicio. Bisogna non accusar me, ma incolpar Nettuno di questa mia così lunga dimora, che nel riflusso di questa mattina ha in maniera ritirate l'acque che la gondola che mi conduceva, entrata non molto lontano di qui, in certo canale dove non son fondamenta, è restata in secco e mi è bisognato tardar lì più d'una grossa ora in aspettare il ritorno del mare. E quivi stando così senza poter smontar di barca, che quasi repentinamente arenò, sono andato osservando un particolare che mi è parso assai maraviglioso, ed è che nel calar l'acque si vedevan fuggir via molto velocemente per diversi rivoletti, sendo già il fango in più parti scoperto. E mentre io attendo a considerar questo effetto, veggo in un tratto cessar questo moto e senza intervallo alcuno di tempo cominciare a tornar la medesima acqua indietro e di retrogrado farsi il mar diretto, senza restar pure un momento stazionario. Effetto che per tutto il tempo che ho praticato Venezia non mi è incontrato il vederlo altra volta. Sagredo. Non vi debbe anco esser molte volte accaduto il restar così in secco tra piccolissimi rivoletti, per li quali, per aver pochissima declività, l'abbassamento o alzamento solo di quanto è grossa una carta che faccia la superficie del mare aperto è assai per far scorrere e ricorrer l'acqua per tali rivoletti per ben lunghi spazii, siccome in alcune spiagge marine l'alzamento del mare di 4 o 6 braccia solamente fa sparger l'acqua per quelle pianure per molte centinaia e migliaia di pertiche. Simplicio. Questo intendo benissimo, ma avrei creduto che tra l'ultimo termine dell'abbassamento e primo principio dell'alzamento dovesse interceder qualche notabile intervallo di quiete. Sagredo. Questo vi si rappresenterà quando voi porrete mente alle mura o ai pali dove queste mutazioni si fanno a perpendicolo, ma non è che veramente vi sia stato di quiete. Simplicio. Mi pareva che, per esser questi due moti contrarii, dovesse tra di loro essere in mezzo qualche quiete, conforme anco alla dottrina d'Aristotile, che dimostra che in puncto regressus mediat quies. Sagredo. Mi ricordo benissimo di cotesto luogo, ma mi ricordo ancora che quando studiavo filosofia non restai persuaso della dimostrazione d'Aristotile, anzi che avevo molte esperienze in contrario, le quali vi potrei anco addurre, ma non voglio che entriamo in altri pelaghi, essendo convenuti qui per discorrere della materia nostra, se sarà possibile, senza interromperla,
come abbiam fatto quest'altri giorni passati. Simplicio. Eppur converrà, se non interromperla, al manco prolungarla assai, perché, ritornato iersera a casa, mi messi a rileggere il libretto delle conclusioni, dove trovo dimostrazioni contro a questo movimento annuo attribuito alla terra, molto concludenti, e perché non mi fidavo di poterle così puntualmente riferire, ho voluto riportar meco il libro. Sagredo, avete fatto bene, ma se noi vogliamo ripigliare i ragionamenti conforme all'appuntamento di ieri, converrà sentir prima ciò che avrà da riferirci il signor Salviati intorno al libro delle stelle nuove, e poi, senza altri interrompimenti, verremo al moto annuo. Ora, che dice il signor Salviati in proposito di tali stelle? Son ellen veramente state trasportate di cielo in queste più basse regioni in virtù de calcoli dell'autore prodotto dal signor Simplicio? Salviati. Io mi messi iersera a legger i suoi progressi e questa mattina ancora gli ho data un'altra scorsa per veder pure se quel che mi pareva aver letto la sera vi era scritto veramente o se erano state mie larve e immaginazioni fantastiche della notte. Ed insomma trovo, con mio gran cordoglio, esservi veramente scritto e stampato quello che per riputazion di questo filosofo non avrei voluto. Che non conosca la vanità della sua impresa non mi par possibile. Sì, perché l'è troppo scoperta. Sì, perché mi ricordo averlo sentito nominar con laude dall'accademico amico nostro. Parmi anco cosa troppo inverissimile che egli a compiacenza di altri si possa essere indotto ad aver in così poca stima la sua riputazione, che si sia indotto a far pubblica un'opera della quale non poteva attenderne altro che biasimo appresso gli intelligenti. Sagredo, soggiugnete che saranno assai manco che 1% a ragguaglio di quelli che lo celebreranno ed esalteranno sopra tutti i maggiori intelligenti che siano o siano stati giammai. Uno che abbia saputo sostener la peripatetica inalterabilità del cielo contro ad una schiera d'astronomi e che per lor maggior vergogna gli abbia atterrati con le loro proprie armi. E che volete che possano 4 o 6 per provincia, che scorgano le sue leggerezze contro agli innumerabili che, non sendo atti a poterle scoprire né comprendere, se ne vanno presi alle grida e tanto più gli applaudono quanto manco l'intendono? Aggiugnete che anco quei pochi che intendono si asterranno di dar risposta a scritture tanto basse e nulla concludenti, e ciò con gran ragione, perché per gli intendenti non ce n'è bisogno e per quelli che non intendono è fatica buttata via. Salviati. Il più proporzionato castigo al lor demerito sarebbe veramente il silenzio, se non fusser altre ragioni per le quali è forse quasi necessario il risentirsi. L'una delle quali è che noi altri italiani ci facciamo spacciar tutti per ignoranti e diamo da ridere agli oltramontani e massime a quelli che sono separati dalla nostra religione. Ed io potrei mostrarvene di tali assai famosi che si burlano del nostro accademico e di quanti matematici sono in Italia per aver lasciato uscire in luce e mantenervisi senza contraddizione le sciocchezze di un tal Lorenzini contro gli astronomi. Ma questo pur anco si potrebbe passare, rispetto ad altra maggiore occasione di risa che si potesse porger loro dipendente dalla dissimulazione degli intelligenti intorno alle leggerezze di questi simili oppositori alle dottrine da loro non intese. Sagredo. Io non voglio maggior esempio della petulanza di costoro e dell'infelicità d'un pari del Copernico, sottoposto ad essere impugnato
da chi non intende neanco la primaria sua posizione, per la quale gli è mossa la guerra. Salviati, voi non meno resterete meravigliato della maniera del confutar gli astronomi che affermano le stelle nuove esser state superiori agli orbi dei pianeti e per avventura nel firmamento stesso. Sagredo, ma come potete voi in sì breve tempo aver esaminato tutto cotesto libro, che pure è un gran volume, ed è forza che le dimostrazioni siano in gran numero? Salviati, io mi son fermato su queste prime confutazioni sue, nelle quali, con 12 dimostrazioni, fondate sopra le osservazioni di 12 astronomi, che tutti stimarono che la stella nuova del 72, apparsa in Cassiopea, fusse nel firmamento, prova per l'opposito lei essere stata sul lunare, conferendo a due l'altezze meridiane prese da diversi osservatori in luoghi di differente latitudine, procedendo nella maniera che appresso intenderete. E perché mi pare, nell'esaminar questo primo suo progresso, l'aver scoperto in quest'autore una gran lontananza dal poter concludere nulla contro agli astronomi in favore dei filosofi peripatetici, e che molto e molto più concludentemente si confermi l'opinion loro, non ho volsuto applicarmi con una simil pazienza nell'esaminar gli altri suoi metodi, ma gli ho dato una scorsa assai superficiale, sicuro che quella inefficacia che è in queste prime impugnazioni sia parimenti nelle altre. E sì, come vedrete in fatto, pochissime parole bastano a confutar tutta quest'opera, benché costrutta con tanti e tanti laboriosi calcoli, come voi vedete. Però sentite il mio progresso. Piglia quest'autore per trafigger, come dice, gli avversari con le loro proprie armi, un numero grande di osservazioni fatte da loro medesimi, che pur son da 12 o 13 autori in numero, e sopra una parte di quelle fa i suoi calcoli e conclude tali stelle esser state inferiori alla luna. Ora, perché il procedere per interrogazione mi piace assai, giacché non c'è l'autore stesso, rispondami il signor Simplicio alle domande ch'io farò, quel che crederà che fusse per risponder esso. E supponendo di trattar della già detta stella del 72 apparsa in Cassiopea, ditemi, signor Simplicio, se voi credete che ella potesse esser negli stesso tempo collocata in diversi luoghi, cioè esser tra gli elementi ed anco tra gli orbi dei pianeti ed anco sopra questi e tra le stelle fisse ed anco infinitamente più alta. Simplicio, non è dubbio che bisogna dire che ella fusse in un sol luogo e di una sola e determinata distanza dalla terra. Salviati, adunque, quando le osservazioni fatte dagli astronomi fussero giuste e che i calcoli fatti da questo autore non fussero errati, bisognerebbe necessariamente che da tutte quelle e da tutti questi se ne raccogliesse la medesima lontananza, sempre per appunto. Non è vero? Simplicio, sin qua arriva ad intendere il mio discorso, che bisognerebbe che fusse così di necessità, né credo che l'autore contraddicesse. Salviati, ma quando de molti e molti computi fatti non ne riuscissero pur 2 solamente che s'accordassero, che giudizio ne fareste? Simplicio, giudicherei che tutti fussero fallaci, o per colpa del computista o per difetto degli osservatori, e dal più che si potesse dire, direi che un solo e non più fusse giusto, ma non saprei già elegger quale. Salviati, vorreste voi dunque da fondamenti falsi dedurre e stabilir per vero una conclusione dubbia? Certo no. Ora i calcoli di questo autore son tali che nessuno confronta con un altro. Vedete dunque quant'è da prestar lor fede. Simplicio, veramente, come la cosa sia così, questo è un mancamento notabile. Sagredo, voglio pur aiutare il signor Simplicio e l'autore con dire al signor Salviati che il suo motivo concluderebbe ben necessariamente,
quando l'autore avesse intrapreso a voler determinatamente ritrovare quanta fusse la lontananza della stella dalla terra, il che non credo che sia stato il suo intento, ma solo di dimostrare che da quelle osservazioni si traeva la stella essere stata sul lunare, tal che se dalle dette osservazioni e da tutti i computi fatti sopra di esse si raccoglie l'altezza della stella sempre minor di quella della luna, tanto basta all'autore per convincere d'una crassissima ignoranza tutti quegli astronomi che per difetto di geometria o d'aritmetica non avevano saputo dalle loro medesime osservazioni dedurre vere conclusioni. Salviati. Sarà dunque conveniente ch'io mi volga a voi, signor Sagredo, che tanto accortamente sostenete la dottrina di questo autore, e per veder di fare che anche il signor Simplicio, benché inesperto di calcoli e dimostrazioni, resti capace almeno della non concludenza delle dimostrazioni di questo autore, prima metto in considerazione come ed esso e gli astronomi tutti, con i quali egli in controversia, convengono che la stella nuova fusse priva di moto proprio e solo andasse in giro al moto diurno del primo mobile, ma dissentono circa il luogo, ponendola quelli nella regione celeste, cioè sopra la luna, e per avventura tra le stelle fisse, e questi giudicandola vicino alla terra, cioè sotto al concavo dell'orbe lunare. E perché il sito della stella nuova, della quale si parla, fu verso settentrione e non in grande lontananza dal polo, in modo che noi settentrionali ella non tramontava mai, fu agevol cosa il poter prendere con strumenti astronomici le sue altezze meridiane, tanto le minime sotto il polo, quanto le massime sopra, dalla conferenza delle quali altezze fatte da diversi luoghi della terra posti in varie distanze dal settentrione, cioè tra di loro differenti quanto alle altezze polari, si poteva argomentare la lontananza della stella. Imperocché, quando ella fusse stata nel firmamento tra le altre fisse, le sue altezze meridiane, prese in diverse elevazioni di polo, conveniva che fussero tra di loro differenti, con le medesime differenze che tra esse elevazioni si ritrovavano. Cioè, per esempio, se l'elevazione della stella sopra l'orizzonte era 30 gradi, presa nel luogo dove l'altezza polare era Verbigrazia gradi 45, conveniva che l'elevazione della medesima stella fosse cresciuta 4 o 5 gradi in quei paesi più settentrionali, nei quali il polo fosse più alto gli stessi 4 o 5 gradi. Ma quando la lontananza della stella dalla terra fosse assai piccola in comparazione di quella del firmamento, le altezze sue meridiane convien che, accostandoci al settentrione, crescano notabilmente più che le altezze polari, e da quel maggiore accrescimento, cioè dall'eccesso dell'accrescimento dell'elevazione della stella sopra l'accrescimento dell'altezza polare, che si chiama differenza di parallasse, si calcola prontamente con metodo chiaro e sicuro la lontananza della stella dal centro della Terra. Ora, quest'autore piglia le osservazioni fatte da 13 astronomi in diverse elevazioni di polo e, conferendo una particella di quelle a sua elezione, calcola con 12 accoppiamenti l'altezza della stella nuova essere stata sempre sotto la Luna, ma ciò conseguisce egli compromettersi tanto crassa ignoranza in tutti quelli alle mani dei quali potesse pervenire il suo libro, che veramente m'ha fatto nausea. Ed io sto a vedere come gli altri astronomi, ed in particolare il Keplero, contro il quale principalmente inveisce quest'autore, si incontenga in silenzio, che pur non gli suol morir la lingua in bocca, se già egli non ha stimato tale impresa troppo bassa. Ora, per farne avvertiti voi, ho trascritte sopra questo foglio le conclusioni che raccoglie dalle sue 12 indagini, delle quali la prima è delle 2 osservazioni. 1. Del Maurolico e della Inzelio, onde si raccoglie la stella essere stata lontana dal centro manco di 3 semidiametri terrestri,
essendo la differenza di parallasse gradi 4, 42 minuti primi e 30 secondi, 3 semidiametri. 2. È calcolata dalle osservazioni dell'Ainzeglio con parallasse a 8 minuti primi e 30 secondi e si raccoglie la sua lontananza dal centro più di 25 semidiametri. 3. E sopra le osservazioni di Ticone e dell'Ainzeglio con parallasse di 10 minuti primi e si raccoglie la distanza dal centro poco meno di 19 semidiametri. 4. E sopra le osservazioni di Ticone e del Landgravio con parallasse di 14 minuti primi e rende la distanza dal centro circa 10 semidiametri. 5. E sopra le osservazioni dell'Ainzeglio e di Gemma con parallasse di 42 minuti primi e 30 secondi per la quale si raccoglie la distanza circa 4 semidiametri. 6. E sopra le osservazioni del Landgravio e del Camerario con parallasse di 8 minuti primi e si ritrae la distanza circa 4 semidiametri. 7. E sopra le osservazioni di Ticone e dell'Angeccio con parallasse di 6 minuti primi e si raccoglie la distanza 32 semidiametri. 8. E con le osservazioni dell'Angeccio e dell'Ursino con parallasse di 43 minuti primi e rende la distanza della stella dalla superficie della Terra 1,5 semidiametri. 9. E sopra le osservazioni del Landgravio e del Buschio con parallasse di 15 minuti primi e rende la distanza dalla superficie della Terra 1/48 di semidiametro. 10. E sopra le osservazioni del Maurolico e del Munosio con parallasse di gradi 4 e 30 minuti primi e rende la distanza dalla superficie della Terra 1/5 di semidiametro. 11. E con le osservazioni del Munosio e di Gemma con parallasse di 55 minuti primi e rendono la distanza dal centro circa 13 semidiametri. 12. E con le osservazioni del Munosio e dell'Ursino con parallasse di gradi 1 e 36 minuti primi e si ritrae la distanza dal centro meno di 7 semidiametri. Queste sono 12 investigazioni fatte dall'autore a sua elezione, tra moltissime, che, come egli dice, potevano farsi con le combinazioni delle osservazioni di questi 13 osservatori, le quali 12 è credibile che siano le più favorevoli per provare il suo intento. Sagredo, ma io vorrei sapere se, tra le altre tante indagini pretermesse dall'autore, ve ne sono di quelle che fussero in suo disfavore, cioè dalle quali, calcolando, si raccogliesse la stella nuova essere stata sopra la Luna, siccome mi par così a prima fronte di poter ragionevolmente dubitare, mentre io veggo queste prodotte esser tanto tra di loro differenti, che alcune mi danno la lontananza della stella nuova da terra 4, 6, 10, 100 e 1000 e 1500 volte maggiore l'una che l'altra, talché posso ben sospettare che tra le non calcolate ve ne fusse qualcuna in favor della parte avversa, e tanto più mi pare di poter creder ciò quant'io non penso che quelli astronomi osservatori mancassero dell'intelligenza e pratica di questi computi, che non penso che dipendano dalle più astruse cose del mondo. E ben mi parrà cosa più che miracolosa se, mentre in queste 12 solo indagini ce ne sono di quelle che rendono la stella vicina alla Terra a poche miglia, ed altre che per piccolissimo intervallo la rendono inferiore alla Luna, non se ne trovi alcuna che, a favore della parte avversa, la renda al manco per 20 braccia sopra l'orbe lunare. E quel che sarà poi più stravagante, che tutti quegli astronomi siano stati così ciechi che non abbiano scorta una lor fallacia tanto patente. Salviati, cominciate ora a prepararvi le orecchie, a sentire con infinita ammirazione a quali eccessi di confidenza della propria autorità e dell'altrui balordaggine trasporta il desiderio di contraddire e mostrarsi più intelligente degli altri.
Tra le indagini tralasciate dall'autore ce ne sono di quelle che rendono la stella nuova non pur sopra la luna, ma sopra le stelle fisse ancora, e queste non son poche, ma la maggior parte, come vedrete in quest'altro foglio dove io l'ho registrate. Sagredo: ma che dice l'autore di queste? Forse non le ha considerate? Salviati: le ha considerate purtroppo, ma dice che le osservazioni sopra le quali i calcoli rendono la stella infinitamente lontana sono errate e che non possono tra di loro combinarsi. Simplicio: o questa mi par bene una ritirata debole, perché la parte potrà con altrettanta ragione dire che errate siano quelle onde egli sottrae la stella a essere stata nella regione elementare. Salviati: o signor Simplicio, se mi succedesse di farvi restar capaci dell'artifizio, benché non gran cosa artifizioso, di quest'autore, vorrei destarvi meraviglia ed anco sdegno, mentre scorgereste come egli, palliando la sua sagacità col velo della vostra semplicità e degli altri puri filosofi, si vuole insinuare nella vostra grazia col grattarvi le orecchie e col gonfiar la vostra ambizione, mostrando d'aver convinti e resi muti questi astronometti che hanno voluto assalire l'inespugnabile inalterabilità del cielo per ipatetico e, quel che è più, ammutitogli e convinti con le loro proprie armi. Io ne voglio fare ogni sforzo. Ed intanto il signor Sagredo condoni al signor Simplicio e a me il tediarlo forse un po' troppo, mentre con soverchio circuito di parole, soverchio dico alla sua velocissima apprensiva, anderò cercando di far palese cosa che è bene che non gli resti ascosa ed incognita. Sagredo: io non solo senza tedio, ma con gusto sentirò i vostri discorsi, e così ci potessero intervenire tutti i filosofi peripatetici, acciò potessero comprendere quanto devono restare obbligati a questo loro protettore. Salviati: ditemi, signor Simplicio, se voi siete ben restato capace come, essendo la stella nuova collocata nel cerchio meridiano, la verso settentrione, ad uno che da mezzogiorno camminasse verso tramontana, tanto se gli andrebbe levando sopra l'orizzonte di stessa stella nuova quanto il polo, tutta volta che ella fusse veramente collocata tra le stelle fisse, ma che, quando ella fusse notabilmente più bassa, cioè più vicina a terra, ella apparirebbe elevarsi più del medesimo polo e sempre più quanto la vicinanza fusse maggiore. Simplicio: parmi d'esserne capacissimo, in segno di che mi proverò a farne una figura matematica, ed in questo cerchio grande, figura 1, noterò il polo P, e in questi due cerchi più bassi noterò due stelle vedute da un punto in terra, che sia A, e le due stelle siano queste BC, vedute per la medesima linea ABC incontro ad una stella fissa D. Camminando poi in terra sino al termine E, le due stelle mi appariranno separate dalla fissa D ed avvicinatesi al polo P, e più la bassa B che mi apparirà in G, e manco la C che apparirà in F. Ma la fissa D avrà mantenuta la medesima lontananza dal polo. Salviati: veggo che voi intendete benissimo. Credo che voi comprendiate ancora come, per esser la stella B più bassa della C, l'angolo che vien costituito dai raggi della vista, che partendosi dai due luoghi A e si congiungono in C, cioè quest'angolo ACE, è più stretto, o vogliam dire più acuto, dell'angolo costituito in B dai raggi AB e B. Simplicio: si vede al senso benissimo. Salviati: ed anco, per essere la terra piccolissima e quasi insensibile rispetto al firmamento, ed in conseguenza per essere brevissimo lo spazio AE che si può camminare in terra, in comparazione dell'immensa lunghezza delle linee EG e F
da terra sino al firmamento, venite a intendere che la stella C si potrebbe alzare e allontanar tanto e tanto dalla terra che l'angolo, costituito in essa dai raggi che partono dai medesimi punti A e, divenisse acutissimo e come assolutamente insensibile e nullo. Giornata terza, parte seconda. Simplicio. E questo ancora intendo io perfettamente. Salviati. Ora sappiate, signor Simplicio, che gli astronomi e matematici hanno trovate regole infallibili per via di geometria ed aritmetica da poter, mercé della quantità di questi angoli B, C e delle loro differenze, congiungendovi la notizia della distanza dei due luoghi A e, ritrovare a un palmo la lontananza delle cose sublimi, tutta volta però che detta distanza e detti angoli siano presi giusti. Simplicio. Talché se le regole dependenti dalla geometria e dall'aritmetica son giuste, tutte le fallacie ed errori che si incontrassero nel voler investigar tali altezze di stelle nuove o di comete o di altro, convien che dependano dalla distanza A e dagli angoli BC non ben misurati. E così tutte quelle diversità che si veggono in queste 12 indagini dipendono non da difetti delle regole dei calcoli, ma da errori commessi nell'investigar tali angoli e tali distanze per mezzo delle osservazioni istrumentali. Salviati. Così è, né di questo casca difficoltà veruna. Ora convien che attentamente notiate come nell'allontanar la stella da B in C, onde l'angolo si fa sempre più acuto, il raggio EBG si va continuamente allontanando dal raggio ABD dalla parte di sotto l'angolo, come mostra la linea ECF, la cui parte inferiore EC è più remota della parte AC che non è la EB, ma non può già mai accadere che per qualunque immenso allontanamento le linee AD e F totalmente si disgiunghino, dovendosi finalmente andare a congiungere nella stella, e solamente si potrebbe dire che le si separassero e si riducessero ad essere parallele quando l'allontanamento fusse infinito, il qual caso non si può dare. Ma perché, notate bene, la lontananza del firmamento in relazione alla piccolezza della terra, come già si è detto, si reputa come infinita, però l'angolo contenuto dai raggi che tirati dai punti A e andassero a terminare in una stella fissa si stima come nullo ed essi raggi come due linee parallele, e però si conclude che allora solamente si potrà affermare la stella nuova essere stata nel firmamento, quando dalla collazione delle osservazioni fatte in diversi luoghi si raccolga col calcolo l'angolo detto essere insensibile e le linee come parallele. Ma quando l'angolo sia di notabile quantità, conviene necessariamente la stella nuova esser più bassa delle fisse ed anco della luna. Quando però l'angolo ABE fosse maggiore di quello che si costituirebbe nel centro della luna. Simplicio. Adunque, la lontananza della luna non è tanto grande che un simile angolo in lei resti insensibile? Salviati. Signor no, anzi è egli sensibile non solo nella luna, ma nel sole ancora. Simplicio. Ma se questo è, potrà anco essere che tale angolo sia osservabile nella stella nuova senza che ella sia inferiore al sole nonché alla luna. Salviati. Cotesto può essere, ed è anco nei presenti casi
come vedrete a suo luogo, cioè quando averò spianata la strada in maniera che voi ancora, benché non intelligente di calcoli astronomici, possiate restar capace e toccar con mano quanto quest'autore ha avuto più la mira di scrivere a compiacenza dei peripatetici, col pagliare e dissimular varie cose, che a stabilimento del vero col portarle con nuda sincerità. Però seguiamo oltre. Dalle cose dichiarate sin qui, credo che voi restiate capacissimo come la lontananza della stella nuova non si può mai far tanto immensa che il più volte nominato angolo interamente svanisca e che li due raggi degli osservatori dai luoghi A e divengano linee parallele e venite in conseguenza a comprendere perfettamente che quando il calcolo ritraesse dalle osservazioni tal angolo esser totalmente nullo o le linee esser veramente parallele, saremmo sicuri l'osservazioni essere almeno in qualche minimo che errate. Ma quando il calcolo ci desse le medesime linee essersi disseparate non solamente sino all'equidistanza, cioè sino all'essere parallele, ma aver trapassato oltre al termine ed essersi allargate più ad alto che a basso, allora bisogna risolutamente concludere le osservazioni essere state fatte con meno accuratezza ed insomma essere errate, come quelle che ci conducono ad un manifesto impossibile. Bisogna poi che voi mi crediate e supponghiate per cosa verissima che due linee rette, che si partono da due punti segnati sopra un'altra retta, allora son più larghe in alto che a basso, quando gli angoli compresi dentro di esse, sopra quella retta, son maggiori di due angoli retti, e quando questi fussero uguali a due retti, esse linee sarebbero parallele, ma se fussero minori di due retti, le linee sarebbero concorrenti e prolungate serrerebbero il triangolo indubitabilmente. Simplicio, io senza prestarvi fede ne ho scienza e non son tanto nudo di geometria ch'io non sappia una proposizione che 1000 volte ho avuto occasione di leggere in Aristotile, cioè che i triangoli d'ogni triangolo sono eguali a due retti. Talché se io piglio nella mia figura il triangolo ABE, posto che la linea EA fusse retta, comprendo benissimo come i suoi triangoli A e B sono eguali a due retti e che in conseguenza di due soli EA son minori di due retti, tanto quanto è l'angolo B. Onde, allargando le linee AB e B, ritenendole però ferme nei punti A e, sin che l'angolo contenuto da esse verso le parti B svanisca, li due da basso resteranno eguali a due retti, ed esse linee saranno ridotte all'esser parallele. E se si seguitasse di slargarle più, gli angoli ai punti E A diverrebbero maggiori di due retti. Salviati, voi siete un Archimede e mi avete liberato dallo spender più parole in dichiararvi come, tutta volta che dai calcoli si cavasse di due angoli A e esser maggiori di due retti, l'osservazioni senz'altro vengono ad essere errate. Quest'è quel tanto ch'io desideravo che voi capiste perfettamente e ch'io dubitavo di non avere a poter dichiarare in modo che un puro filosofo peripatetico ne acquistasse sicura intelligenza. Ora seguitiamo quel che resta e ripigliando quello che poco fa mi concedeste, cioè che non potendo esser la stella nuova in più luoghi ma in un solo,
Tutta volta che i calcoli fatti sopra le osservazioni di questi astronomi non ce la rendono nel medesimo luogo, è forza che sia errore nelle osservazioni, cioè o nel prendere le altezze polari o nel prendere le elevazioni della stella, o nell'una e nell'altra operazione. Ora, perché nelle molte indagini fatte con le combinazioni a 2 delle osservazioni, pochissime sono che si incontrino a rendere la stella nel medesimo sito? Adunque, queste pochissime sole potrebbero essere le non errate, ma le altre tutte sono assolutamente errate. Sagredo. Bisognerà dunque credere a queste pochissime sole più che a tutte le altre insieme. E perché voi dite che queste che si concordano sono pochissime, ed io tra queste 12 ne veggo 2 che rendono la distanza della stella dal centro della Terra a men 4 semidiametri, che sono la quinta e la sesta. Adunque, più probabile è che la stella nuova sia stata elementare che celeste. Salviati. Non sta così, perché se voi notate bene, non ci è scritto la distanza essere stata puntualmente 4 semidiametri, ma circa 4 semidiametri. Ma però voi vedrete che tali due distanze differivano tra di loro per molte centinaia di miglia. Eccovele qui. Vedete che questa quinta, che è 13.389 miglia, supera la sesta, che è miglia 13.100, quasi di 300 miglia. Sagredo. Quali son dunque queste poche che s'accordano in por la stella nel medesimo luogo? Salviati. Son, per disgrazia di quest'autore, 5 indagini che tutte la ripongono nel firmamento, come voi vedrete in quest'altra nota, dove io registro molte altre combinazioni. Ma io voglio concedere all'autore più di quello che per avventura mi domanderebbe, che è insomma che in ciascuna combinazione delle osservazioni sia qualche errore, il che credo che assolutamente sia necessario, perché essendo 4 in numero le osservazioni che servono per una indagine, cioè 2 diverse altezze di polo e 2 diverse elevazioni di stella, fatte da diversi osservatori in diversi luoghi e con diversi strumenti, chiunque abbia qualche cognizione di tal pratica dirà non poter essere che tra tutte e 4 non sia caduto qualche errore, e massime, mentre che noi veggiamo che nel prendere una sola altezza di polo col medesimo strumento, nel medesimo luogo e dal medesimo osservatore che l'ha potuta far 1000 volte, tuttavia si va titubando di qualche minuto e spesso anche di molti, come in questo medesimo libro potete vedere in diversi luoghi. Supposte queste cose, io vi domando, signor Simplicio, se voi credete che quest'autore tenga i 13 osservatori in concetto d'uomini accorti, intelligenti e destri nel maneggiare tali strumenti, oppur per uomini grossolani ed inesperti? Simplicio. Non può essere che egli reputi se non molto cauti ed intelligenti, perché quando egli stimasse inetti a tale esercizio potrebbe dar bando al suo stesso libro come nulla concludente, per esser fondato sopra supposizioni piene di errori, e per troppo semplici spaccerebbe noi, mentre credesse con l'inesperienza di quelli persuaderci per vera una sua falta proposizione. Salviati. Adunque, come questi osservatori siano tali, e che pur con tutto ciò abbiano errato, e però convenga emendar loro errori per poter dalle loro osservazioni ritrar quel più di notizia che sia possibile, conveniente cosa è che noi gli applichiamo le minori e più vicine emende e correzioni che si possa, purché le bastino a ritirar l'osservazione dall'impossibilità alla possibilità. Sì che, verbigrazia,
se si può temperare un manifesto errore ed un patente impossibile di una loro osservazione con l'aggiungere o detrar 2 ovver 3 minuti e con tale emenda ridurlo al possibile, non si deva volerlo aggiustare con l'aggiunta o sottrazione di 15 o 20 o 50. Simplicio. Non credo che l'autore contraddicesse a questo, perché conceduto che siano uomini giudiziosi ed esperti, si deve creder più presto che egli abbiano errato di poco che d'assai. Salviati. Or notate appresso dei luoghi dove collocar la stella nuova, alcuni son manifestamente impossibili ed altri possibili. Impossibile assolutamente è che ella fusse per infinito intervallo superiore alle stelle fisse, perché un tal sito non è al mondo, e quando fusse la stella posta là, a noi sarebbe stata invisibile. È anco impossibile che ella andasse serpendo sopra la superficie della terra, e molto più che ella fusse dentro all'istesso globo terreno. Luoghi possibili sono questi dei quali si è in controversia, non repugnando al nostro intelletto che un oggetto visibile in aspetto di stella potesse essere sopra la luna non men che sotto. Ora, mentre si va cercando di ritrar per via d'osservazioni di calcoli fatti con quella sicurezza alla quale la diligenza umana può arrivare, qual veramente fusse il suo luogo, si trova che la maggior parte di essi calcoli la rendon più che per infinito intervallo superiore al firmamento. Altri la rendon prossima alla superficie della terra ed alcuni anco sotto tal superficie, e degli altri che la ripongono in luoghi non impossibili, nissuni si concordano tra di loro, di modo che convien dire tutte le osservazioni esser necessariamente fallaci, talché se noi vogliamo pur da tante fatiche ritrar qualche frutto, bisogna ridursi alle correzioni emendando tutte le osservazioni. Simplicio. Ma l'autore dirà che delle osservazioni che rendono la stella in luoghi impossibili non si deve far capitale alcuno, come quelle che infinitamente sono errate e fallaci, e solo si debbono accettar quelle che la costituiscono in luoghi non impossibili, e tra queste solamente andar ricercando per via dei più probabili e più numerosi rincontri, se non il sito particolare giusto, cioè la sua vera distanza dal centro della terra, almeno di venire in cognizione s'ella fu tra gli elementi oppur tra i corpi celesti. Salviati. Il discorso che fate voi adesso è quelli stesso che ha fatto l'autore a favor della causa sua, ma con troppo irragionevol disavvantaggio della parte, e quest'è quel punto principale che mi ha fatto sopramodo maravigliare della troppa confidenza che si è presa, non men della propria autorità che della cecità ed inavvertenza degli astronomi, per i quali io parlerò, e voi risponderete per l'autore. E prima io vi domando se gli astronomi, nell'osservare con loro strumenti e cercare verbigrazia quanta sia l'elevazione d'una stella sopra l'orizzonte, possono deviar dal vero tanto nel più quanto nel meno, cioè ritrar con errore che ella sia talvolta più alta del vero e talvolta più bassa, oppure se l'errore non può mai essere se non d'un genere, cioè che errando sempre pecchino nel soverchio e non mai nel meno, o sempre nel meno né giammai nel soverchio? Simplicio. Io non ho dubbio che sia egualmente pronto l'errare nell'uno che nell'altro modo. Salviati. Credo che l'autore risponderebbe il medesimo. Ora, di questi due generi d'errori che sono contrarii e nei quali possono essere egualmente incorsi gli osservatori della stella nuova, applicati al calcolo,
l'un genere renderà la stella più alta del vero e l'altro più bassa. E perché già noi convenghiamo che tutte le osservazioni sono errate, per qual ragione vuol quest'autore che noi accettiamo per più congruenti col vero quelle che mostrano la stella essere stata vicina che l'altre che la mostrano soverchiamente lontana? Simplicio. Per quel che mi pare aver ritratto dalle cose dette sin qui, io non veggo che l'autore ricusi quelle osservazioni e indagini che potesse rendere la stella lontana più che la luna, ed anco più del sole, ma solamente quelle che la fanno remota, come voi stesso avete detto, più che per un infinito intervallo, la qual distanza, perché voi ancora le accusate come impossibile, però egli trapassa come per infinitamente convinte di falsità e di impossibilità cotali osservazioni. Parmi dunque che se voi volete convincere l'autore, voi dobbiate produrre indagini più esatte o più in numero o di più diligenti osservatori, le quali costituiscono la stella in tanta e tanta lontananza sopra la luna o sopra il sole, in luogo insomma possibile ad esservi. Siccome egli produce queste 12, che tutte rendono la stella sotto la luna in luoghi che sono al mondo, e dove ella poteva essere. Salviati. Ma, signor Simplicio, qui consiste l'equivoco vostro e dell'autore, vostro per un rispetto e dell'autore per un altro. Io scorgo dal vostro parlare che voi vi siete formato concetto che le esorbitanze che si commettono nello stabilire la lontananza della stella vadano crescendo secondo la proporzione degli errori che si fanno sopra lo strumento nel far le osservazioni, e che, per il converso, dalla grandezza delle esorbitanze si possa argomentar la grandezza degli errori, e che però, sentendo di ritrarsi dalla tale osservazione la lontananza della stella essere infinita, sia necessario l'error nell'osservare essere stato infinito e perciò inemendabile, e come tale recusabile. Ma il negozio, signor Simplicio mio, non cammina così, e del non aver compreso come stia questo fatto, ne scuso voi, come inesperto di tali maneggi, ma non posso già sotto simil mantello pagliar l'errore dell'autore, il quale, dissimulando l'intelligenza di questo che si è persuaso che noi veramente non fussimo per intendere, ha sperato servirsi della nostra ignoranza per accreditar maggiormente la sua dottrina appresso la moltitudine dei poco intelligenti. Però, per avvertimento di quelli che son più creduli che intendenti, e per trar voi d'errore, sappiate che può essere, e che il più delle volte accaderà, che un'osservazione, la quale vi dia la stella, per esempio, nella lontananza di Saturno, con l'accrescere o detrarre un sol minuto dall'elevazione presa con lo strumento, la farà divenire in distanza infinita, e però di possibile impossibile. E per il converso, quei calcoli che fabbricati sopra tali osservazioni vi rendono la stella infinitamente lontana, molte volte può essere che con l'aggiungere o scemare un sol minuto la ritirino in sito possibile. E questo che io dico d'un minuto può accadere ancora con la correzione d'un mezzo e d'un sesto e di manco. Giornata terza, parte terza. Ora, fissatevi ben nella mente che nelle distanze altissime, qual è verbigrazia l'altezza di Saturno o quella delle stelle fisse, minimissimi errori fatti dall'osservatore sopra lo strumento rendono il sito determinato e possibile, infinito ed impossibile. Ciò non così avviene delle distanze sublunari e vicine alla Terra, dove può accadere che l'osservazione dalla quale si sia raccolto la stella esser lontana
verbigrazia 4 semidiametri terrestri, si potrà crescere o diminuire non solamente d'1 minuto, ma di 10 e di 100 e di assai più, senza che il calcolo la renda non pur infinitamente remota, ma neanco superiore alla luna. Comprendete da questo che la grandezza degli errori, per così dire strumentali, non si ha da stimare dall'esito del calcolo, ma dalla quantità stessa dei gradi e dei minuti che si numerano sopra lo strumento. E quelle osservazioni sanno a chiamar più giuste o meno errate, le quali con l'aggiunta o sottrazione di manco minuti restituiscono la stella in luogo possibile. E tra i luoghi possibili il vero sito convien credere che fusse quello intorno al quale concorre numero maggiore delle distanze sopra le più giuste osservazioni calcolate. Simplicio. Io non resto ben capace di questo che voi dite, ne so per me stesso comprendere come possa essere che nelle distanze massime maggiore esorbitanza possa nascere dall'error d'un sol minuto che nelle piccole da 10 o da 100, e però arrei caro di intenderlo. Salviati. Voi, se non per teorica, almeno per pratica, lo vedrete da questo breve sunto ch'io ho fatto di tutte le combinazioni e di parte delle indagini tralasciate dall'autore, le quali io ho calcolate e notate sopra questo medesimo foglio. Sagredo, convien dunque che voi da ieri in qua, che pur non son passate più di 18 ore, non abbiate fatto altro che calcolare, senza prender né cibo né sonno. Salviati, anzi, ho io preso l'uno e l'altro ristoro, ma io fo simili calcoli con gran brevità, e s'io debbo dire il vero, mi son maravigliato non poco che quest'autore vadia così per la lunga ed interponendo tante computazioni non punto necessarie al quesito che si cerca. E per piena intelligenza di questo, ed anco acciò speditamente, si possa conoscer quanto dalle osservazioni degli astronomi, dei quali si serve l'autore, più probabilmente si raccolga la stella nuova poter essere stata superiore alla Luna ed anco a tutti i pianeti, e tra le stelle fisse e più alta ancora ho trascritte sopra questa carta tutte le osservazioni registrate dal medesimo autore, che furono fatte da 13 astronomi, dove son notate le elevazioni polari e le altezze della stella nel meridiano, tanto le minime sotto il polo quanto le massime e superiori, e son queste. Ticone, altezza polare gradi 55,58 minuti primi, altezza della stella 84,0 minuti primi la massima, 27,57 minuti primi la minima, e queste sono del primo scritto, ma del secondo si ha 27,45 minuti primi la minima. Ainzelio, altezza polare gradi 48,22 minuti primi, altezza della stella 76,34 minuti primi e 76,33 minuti primi punto 45 secondi e 76,35 minuti primi la massima, 20,9 minuti primi punto 40 secondi e 20,9 minuti primi 30 secondi e anche 20,9 minuti primi 20 secondi la minima. Agecio, altezza polare gradi 48,22 minuti primi, altezza della stella 20,15 minuti primi la minima. Peucero, Sculero, altezza polare gradi 51,54 minuti primi, altezza della stella
79,56 minuti primi la massima, 23,33 minuti primi la minima. Langravio, altezza polare, gradi 51,18 minuti primi, altezza della stella 79,30 minuti primi la massima, 23,3 minuti primi la minima. Camerario, altezza polare, gradi 52,24 minuti primi, altezza della stella 80,30 minuti primi e 80,27 minuti primi e 80,26 minuti primi la massima, 24,28 minuti primi e 24,20 minuti primi e anche 24,17 minuti primi la minima. Ursino, altezza polare, gradi 49,24 minuti primi, altezza della stella 79,0 minuti primi la massima, 22,0 minuti primi la minima. Munosio, altezza polare, gradi 39,30 minuti primi, altezza della stella 67,30 minuti primi la massima, 11,30 minuti primi la minima. Buschio, altezza polare, gradi 51,10 minuti primi, altezza della stella 79,20 minuti primi la massima, 22,40 minuti primi la minima. Reinoldo, altezza polare, gradi 51,18 minuti primi, altezza della stella 79,30 minuti primi la massima, 23,2 minuti primi la minima. Maurolico, altezza polare, gradi 38,30 minuti primi, altezza della stella 62,0 minuti primi la massima. Gemma, altezza polare, gradi 50,50 minuti primi, altezza della stella 79,45 minuti primi la massima. Ora, per veder tutto il mio progresso, potremo cominciare da questi calcoli, che sono 4, trapassati dall'autore forse perché fanno contro di lui, atteso che costituiscono la stella sopra la Luna per molti semidiametri terrestri, il primo dei quali è questo, calcolato sopra le osservazioni del Landgravio d'Assia e di Ticone, che sono anche, per concessione dell'autore, dei più esquisiti osservatori, ed in questo primo dichiarerò l'ordine che tengo nell'investigazione, la qual notizia vi servirà per tutti gli altri, atteso che vanno con la medesima regola, non variando in altro che nella quantità del dato, cioè nei numeri dei gradi delle altezze polari e delle elevazioni sopra l'orizzonte della stella nuova, della quale si cerca la distanza dal centro della Terra in proporzione al semidiametro del globo terrestre, del quale in questo caso niente importa il saper quante miglia sia, onde il risolver quello e la distanza dei luoghi dove furono fatte le osservazioni, come fa quest'autore, è fatica e tempo gettato via, ne so perché l'abbia fatto, e massime che in ultimo e torna a riconvertir le miglia trovate in semidiametri del globo terrestre. Simplicio, forse fa questo per ritrovar con tali misure più piccole e con le loro frazioni la distanza della stella determinata sino a 4 dita, perché noi altri, che non intendiamo le vostre regole aritmetiche, restiamo stupefatti nel sentir le conclusioni mentre leggiamo. Verbi grazia. Adunque, la cometa, o la stella nuova, era lontana dal centro della Terra 373.807 miglia e più 211.4097, e sopra queste tanto precise puntualità, dove si registrano tali minuzie, formiamo concetto che sia impossibil cosa che voi,
che nei vostri calcoli tenete conto di un dito, poteste in ultimo ingannarci di 100 miglia. Salviati, questa vostra ragione scusa sarebbe accettabile quando in una distanza di migliaia di miglia un braccio di più o di meno fusse di gran rilievo e quando le supposizioni che noi pigliamo per vere fussero così certe che ci assicurassero che noi fussimo per ritrarre in ultimo un'indubitabil verità. Ma qui voi vedete nelle 12 indagini dell'autore le lontananze della stella che da esse si raccolgono esser differenti l'una dall'altra, e però lontane dal vero, di molte centinaia e migliaia di miglia. Ora, mentre io sia più che sicuro che quel che io cerco deve necessariamente differire dal giusto di centinaia di miglia, a che proposito affannarsi nel calcolo per la gelosia di non ismagliar d'un dito? Ma venghiamo finalmente all'operazione, la qual io risolvo in tal modo. Ticone, come si vede nella nota, osservò la stella nell'altezza polare di gradi 55,58 minuti primi e l'altezza polare del Langravio fu 51,18 minuti primi. L'altezza della stella nel meridiano presa da Ticone fu gradi 27,45 minuti primi. Il Landgravio la trovò alta gradi 23,3 minuti primi, le quali altezze sono queste notate qui appresso, come vedete. Ticone polare 55,58 minuti primi, stella 27,45 minuti primi. Landgravio polare 51,18 minuti primi, stella 23,3 minuti primi. Fatto questo, sottraggo le minori dalle maggiori e restano le differenze: 4,40 minuti primi, 4,42 minuti primi, e di nuovo sottraendo si ha dalle differenze delle altezze la differenza di parallasse, 2 minuti primi, dove la differenza delle altezze polari 4,40 minuti primi è minore della differenza delle altezze della stella 4,42 minuti primi, e però c'è differenza di parallasse gradi 0,2 minuti primi. Trovate queste cose, piglio l'istessa figura dell'autore, cioè questa figura 2, nella quale il punto B è il luogo del Landgravio, D il luogo di Ticone, C il luogo della stella, A centro della Terra, ABE linea verticale del Landgravio, ADF di Ticone e l'angolo BCD differenza di parallasse. E perché l'angolo BAD compreso tra le verticali è uguale alla differenza delle altezze polari, sarà gradi 4,40 minuti primi, e lo noto qui. BAD 4,40 minuti primi, corda sua 8142 parti, delle quali il seme diametro AB è 100.000. BDF 92,20 minuti primi, BDC 154,35 minuti primi, BCD 0,2 minuti primi, i rispettivi seni 42,657,58. Considereremo quindi la regola aurea, onde il primo termine è 58, il secondo 42.657 e il terzo 8.142. Segue una serie di numeri per il calcolo meglio spiegato a seguire, e di esso trovo la corda dalla tavola degli archi e corde e la noto appresso, che è 8.142 parti, delle quali il semidiametro AB è 100.000. Trovo poi l'angolo BDC facilmente, imperroché la metà dell'angolo BAD, che è 2 gradi, punto 20 minuti, giunta a un retto, dà l'angolo BEC,
di F 92.20 minuti primi, al quale, giungendo l'angolo CDF, che è la distanza dal vertice della maggiore altezza della stella, che qui è 62.15 minuti primi, ci dà la quantità dell'angolo BDC, 154.35 minuti primi, il quale noto insieme col suo seno preso dalla tavola, il quale è 42.657, e sotto questo noto l'angolo della parallasse BCD 0.2 minuti primi, col suo seno 58. E perché nel triangolo BCD il lato di B al lato BC è come il seno dell'angolo opposto BCD al seno dell'angolo opposto BDC? Adunque, quando la linea BD fosse 58, BC sarebbe 42.657. E perché la corda DB è 8.142, dei quali il semediametro BA è 100.000, e noi cerchiamo di sapere quante delle medesime parti sia BC, però diremo per la regola aurea: se quando BD è 58, BC è 42.657, quando la medesima BD fosse 8.142, quanto sarebbe la BC? Però moltiplico il secondo termine per il terzo, mi viene 347.313.294, il quale si deve dividere per il primo, cioè per 58, e il quoziente sarebbe il numero delle parti della linea BC, delle quali il semidiametro AB è 100.000. E per sapere quanti semidiametri BA contenesse la medesima linea BC, bisognerebbe di nuovo dividere il medesimo quoziente trovato per 100.000 e avremmo il numero dei semidiametri compresi in BC. Ora il numero 347.313.294 diviso per 58 dà 5.988.160 e un quarto, come si vede nei numeri sottoriportati. Ma noi possiamo abbreviare assai l'operazione, dividendo il primo quoziente trovato, cioè 347.313.294, per il prodotto della moltiplicazione dei due numeri 58 e 100.000, che è, vedi i numeri sottoriportati, e ne vien parimenti 59 e 5.113.294 diviso 5.800.000. E tanti semidiametri sono contenuti nella linea BC, ai quali, aggiuntone uno per la linea AB, avremo poco meno che 61 semidiametri per le due linee ABC, e però la distanza retta dal centro A alla stella C sarà più di 60 semidiametri, adunque viene ad essere superiore alla Luna, secondo Tolomeo, più di 27 semidiametri, e secondo il Copernico più di 8, posto che la lontananza della Luna dal centro della Terra, in via di esso Copernico, sia, qual dice l'autore, semidiametri 52. Con questa simile indagine trovo dalle osservazioni del Camerario e del Munosio la stella tornar situata in una simile lontananza, cioè essa ancora più di 60 semidiametri, e queste sono le osservazioni e questo appresso il calcolo. Altezze polari e della stella. Camerario 52.24 minuti primi e 24.28 minuti primi. Munosio 39.30 minuti primi e 11.30 minuti primi. Differenze delle altezze polari: 12.54 minuti primi, 12.58 minuti primi. Differenza di parallasse 0.4 minuti primi e angolo BCD, angoli BAD 12.54 minuti primi,
corda 22.466, BDC 161.59 minuti primi, BCD 0.4 minuti primi, rispettivamente seni 30.930 e 116. Applicando la regola aurea secondo i numeri che seguono, 59 risulta la distanza BC, semidiametri 59 e quasi 60. La indagine appresso è fatta sopra due osservazioni di Ticone e del Munosio, dalle quali si calcola la stella essere stata lontana dal centro della Terra semidiametri 478 e più, altezze polari e altezza della stella di Ticone 55.58 minuti primi e 84.0 minuti primi, Munosio 39.30 minuti primi e 67.30 minuti primi. Differenze delle altezze polari 16.28 minuti primi, 16.30 minuti primi, differenza di parallasse 0.2 minuti primi e angolo BCD. Angoli BAD 16.28 minuti primi, corda 28.640, BDC 104.14 minuti primi e BCD 0.2 minuti primi, rispettivamente seni 96.930 e 58, applicando poi la regola aurea con i numeri che seguono se ne conclude 478 e più semidiametri. Quest'indagine che segue dà la stella remota dal centro più di 358 semidiametri, altezze polari e della stella del Peucero 51.54 minuti primi, 79.56 minuti primi, Munosio 39.30 minuti primi, 67.30 minuti primi. Differenze 12.24 minuti primi, 12.26 minuti primi, differenza di parallasse 0.2 minuti primi. Angoli BAD 12.24 minuti primi, corda 21.600, BDC 106.16 minuti primi, BCD 0.2 minuti primi, segni rispettivamente 95.996 e 58. Applicando ancora la regola aurea con i numeri che seguono, risulta appunto distanza 357 semidiametri. Da quest'altra indagine la stella si ritrova a essere lontana dal centro più di 715 semidiametri, altezze polari e altezza della stella. Landgravio 51.18 minuti primi e 79.30 minuti primi, Ainzelio 48.22 minuti primi e 76.33 minuti primi e 45 secondi. Differenza 2.56 minuti primi e 2.56 minuti primi e 15 secondi. Differenza di parallasse 15 secondi. Angoli BAD 2.56 minuti primi, corda 5120, angoli BDC 101.58 minuti primi, BCD 0.0 e 15 secondi, rispettivamente seni 97.845 e 7. Applicando ancora la regola aurea, secondo i numeri che seguono, risulta appunto 715 semidiametri. Queste, come vedete, sono 5 indagini, le quali rendono la stella assai superiore alla Luna, dove voglio che voi facciate considerazione sopra quel particolare che poco fa vi dissi, cioè che nelle distanze grandi la mutazione, o vogliam dire correzione, di pochissimi minuti
rimuove la stella per grandissimi spazi, come per esempio nella prima di queste indagini, dove il calcolo rese la stella 60 semidiametri remota dal centro con la parallassi di 2 minuti. Chi volesse sostenere che ella fosse nel firmamento non ha a corregger nelle osservazioni altro che 2 minuti e anco meno, perché allora cessa la parallasse o divien così piccola che rende la stella in lontananza immensa, quale si riceve da tutti esser quella del firmamento. Nella seconda indagine l'emenda di manco di 4 minuti primi fa l'istesso. Nella terza e nella quarta, pur come nella prima, 2 minuti soli ripongono la stella anco sopra le fisse. Nella precedente, un quarto d'un minuto, cioè 15 secondi, ci danno l'istesso. Ma non così avverrà nelle altezze sullunari, imperroché figuratevi pur quale lontananza più vi piace e fate prova di voler correggere le indagini fatte dall'autore ed aggiustarle, sicché tutte rispondano nella medesima determinata lontananza. Voi vedrete quanto maggiori emende vi bisognerà fare. Sagredo. Non sarà se non bene per nostra piena intelligenza veder qualche esempio di questo che dite. Salviati, stabilite voi a vostro beneplacito qual si sia determinata lontananza sul lunare dove costituir la stella, che con poca briga potremo assicurarci se correzioni simili a queste che abbiamo veduto bastar per ridurla tra le fisse la ridurranno nel luogo da voi stabilito. Sagredo. Per pigliare la più favorevole distanza per l'autore, porremo che sia quella che è la maggiore di tutte le investigate da esso nelle sue 12 indagini, imperroché, mentre si è in controversia tra gli astronomi ed esso, e che quelli dicono la stella essere stata superiore alla luna e questo inferiore, ogni poco spazio che la provi essere stata sotto gli dà la vittoria. Grazie per aver ascoltato con noi. Se l'audiolibro ti è piaciuto, lascia un mi piace, un commento e, se vuoi, iscriviti e attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione!